Buon pomeriggio, iniziamo la seconda parte del Consiglio Comunale del 5 di settembre. La seduta è pubblica ed è vista in diretta sul canale televisivo La Tenda TV, visibile su internet. Passo la parola al segretario per l'appello. Grazie. Balliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggiano Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Presente. Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasero Gianni, Rosset Mario, Arriva. Salezze Silvia, Arriva. Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Paraschin Gianni. Per adesso ci sono 5 assenti, 12 presenti. Sì, un attimo così. Allora, adesso la seduta quindi è costituita, nominiamo gli scrutatori. Pagotto, va bene, Rasera, va bene, e De Nardi, va bene, vero? Grazie. Sì. Grazie. Comunicazioni, non ce ne sono, erano quelle di ieri, e quindi apriamo i lavori con il punto numero 7 dell'ordine del giorno, società controllata Vittorio Veneto Servizi, esercizio del controllo analogo in fase successiva anno 2022. Lascio la parola all'assessore Antiga. Non funzionano le prenotazioni. Ora funzionano le prenotazioni. Ecco qua. Va bene, lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione della delibera. Prego, assessore Antiga. Il segretario ha appena fatto l'appello e in questo momento è la minoranza che sta garantendo la fattibilità di questa seduta, perché se i 5 consiglieri comunali di minoranza se ne andassero, fino a 30 secondi fa non avevate più il numero legale. Grazie alla comunicazione. Prego, assessore Antiga. Prego, assessore Antiga, silenzio in aula, visto che non perdiamo tempo e andiamo avanti. Prego, assessore. E avanti tutti i presidenti del Consiglio qua dentro. Il prossimo giro faremo i presidenti del Consiglio tutti quanti. Prego, assessore Antiga. Grazie Presidente. Ripartiamo col punto numero 7. Società controllata Vittorio Veneto Servizi SRL, esercizio del controllo analogo in fase successiva anno 2022. Essendo la società Vittorio Veneto Servizi una società in house controllata, necessariamente, come tutti gli anni, si passa il vaglio di questa società che presenta
i propri bilanci e le proprie iniziative. È presente il dottor Sarri, è presente anche il dottor Roberto Bist come amministratore università, che lascerei subito la parola per illustrare quanto. Grazie. A tutti, prima di introdurre il punto volevo, ogni promessa è debito, quindi volevo rispondere un attimo alla richiesta fatta dal consigliere Tonon ieri sera. Allora, questa mattina ho cercato di fare un ragionamento su quello che mi era stato chiesto ieri, insomma. Allora, io ho ragionato così, ma penso che potrebbe funzionare, nel senso che nella corrispondenza intercorsa e anche nel colloquio di ieri sera comunque, nella corrispondenza intercorsa era emerso la volontà di Vittorio Veneto Servizi di fare circa un mutuo, quindi un finanziamento di circa 1,8 milioni. Okay, quindi questo era l'idea anche dai dati che avevamo visto in 15 anni. Posto che, lo vedremo fra un po', la società è una società in house e come tale soggiace alle regole della società pubblica, anche per quanto riguarda i finanziamenti, sicuramente sarà necessaria un'evidenza pubblica, ma comunque deve soggiacere ai criteri previsti per i finanziamenti degli enti locali. Come tale ho simulato un mutuo con le condizioni che farebbero che noi dovremmo rispettare, quindi alla stessa stregua. Il piano di ammortamento di 1,8 milioni, quindi ho simulato di fatto un piano di ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti, così ero già sicuro che sostanzialmente. Allora, da qui emerge che un finanziamento mutuo a 15 anni da 1,8 milioni con le condizioni attuali per gli enti locali presuppone nell'immediato, quindi come prima rata, posto che le rate sono tutte costanti, una rata di circa 171.000 euro. Bene, divisa più o meno a metà tra quota capitale e quota interessi attualmente. Ora, è sostenibile da Vittorio Veneto Servizi? Bene, allora, come vedremo subito dopo, la società dal punto di vista patrimoniale è ampiamente solida, quindi anche l'operazione di vendita di fatto, che è un'operazione prettamente patrimoniale, non ha nessun tipo di problema, così come la possibilità del rimborso del prestito. Qualche perplessità me la pongo e dopo la vedremo anche perché dal punto di vista economico, quindi in termini di costi e ricavi e quindi di rimborso della quota interessi. Perché? Perché gli utili di Vittorio Veneto Servizi non sono elevatissimi sostanzialmente, perché ci sono delle quote di ammortamento importanti, soprattutto legate all'avviamento. Quindi alla luce di questo la quota interessi è ampiamente sostenibile, soprattutto la prima che è la più importante, perché poi via via che si paga il mutuo gli interessi scendono, insomma, quindi è ampiamente sostenibile, sì, tenendo conto degli utili conseguiti negli ultimi anni da Vittorio Veneto Servizi. Francamente con i dati di bilancio 2022 non mi spingerei con un finanziamento superiore ai 2 milioni di euro. Ecco, questo con i dati che abbiamo oggi. Questo è il ragionamento che ho fatto stamattina, insomma, quindi per avere un metro di misura, questo è, tenendo conto dell'acquisto con fondi propri della scuola, che abbiamo detto è un'operazione patrimoniale, e anche i lavori, insomma, ecco. Quindi questo è il ragionamento che ho fatto, insomma, ma penso stia ampiamente in piedi, insomma, stia abbastanza in piedi, è anche motivato. Detto questo, controllo analogo. Diciamo che la metodologia che è attualmente in vigore presso il Comune di Vittorio Veneto è una metodologia un po' sintetica, ecco, sintetica. Quindi per fare il controllo analogo ci siamo un po' basati sui principi generali del controllo sostanzialmente. Quindi
Abbiamo fatto un controllo di carattere economico-finanziario sul bilancio 2022 e dopodiché siamo andati a guardare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal DUP e poi siamo andati un po' a guardare quelle aree che caratterizzano una società pubblica e di cui noi dobbiamo controllare, che di fatto sono la gestione del personale, la gestione degli appalti e l'anticorruzione e trasparenza. Ecco, queste sono le principali 3 aree che magari purtroppo per fortuna, insomma, le valutazioni non stanno a dirlo, sono quelle che caratterizzano la società in-house pubblica e che però appunto la va un po' a interseccare tra le due realtà pubblico-privato, insomma. Partirei dal controllo economico-finanziario fatto sul bilancio 2022. Allora, come vi dicevo prima, il bilancio di Vittorio Veneto Servizi chiude con un utile di 156.714 che nell'assemblea di approvazione del bilancio si propone da destinare in riserva perché, se vi ricordate, nella delibera di Consiglio Comunale che approvava le modifiche statutarie era previsto, ancorché ad oggi non sia ancora efficace, ma comunque era previsto che il Consiglio Comunale si pronunciasse a valere quale atto di indirizzo sulla distribuzione degli utili. Quindi prudenzialmente la società, non avendo questo indirizzo, ha accantonato a riserva disponibile, dopodiché si deciderà cosa fare nel momento in cui il Consiglio ne ha dato l'indirizzo. Per quanto riguarda, ripeto, la situazione economico-patrimoniale di cui io non ravviso grosse criticità, volevo segnalare sostanzialmente un patrimonio netto piuttosto elevato, dato sostanzialmente da riserve disponibili per quasi 2,9 milioni di euro, quindi riserve piuttosto importanti, quindi riserve disponibili. Dato che controbilancia nella parte dell'attivo con un fondo di cassa ampiamente anche lui importante. Abbiamo un fondo di cassa, quindi disponibilità liquide, per 1.459.760. Quindi dal punto di vista patrimoniale e finanziario io non rilevo criticità importanti, quindi abbiamo fatto una comparazione tra anche le attività, tra le aziende dello stesso settore, quindi quelli con codice Ateco 47, e vedete sicuramente che gli indici di bilancio sono tutti al di sopra della media settoriale, quindi possiamo stare assolutamente tranquilli. Quindi sia per quanto riguarda la solidità che la patrimonialità non ci sono problemi. Qualcosina c'è da dire appunto sulla redditività e quindi sulla capacità della società di remunerare il capitale investito dell'azionista. Ecco, su questo io rispetto alla media settoriale siamo un po' più bassi proprio perché l'utile, diciamo, è, fra virgolette, modesto, perché diciamo, la società ha dei costi relativamente agli ammortamenti piuttosto importanti. Francamente, essendo una società pubblica con un oggetto sociale volto alla gestione delle farmacie, il fatto che non produca, che abbia utili piuttosto modesti, di fatto non dico che non sia importante, ma comunque assume minor rilevanza perché di fatto la partecipazione che abbiamo in Vittorio Veneto Servizi non è certo quella di fare da stampella al bilancio del Comune di Vittorio Veneto, anzi, quindi se ci pervengono utili benissimo, altrimenti quando la società garantisce un buon servizio l'utile passa in secondo piano, anche perché ricordiamo che la detenzione della partecipazione per il solo fatto che la società produca utile non è di per sé sufficiente al mantenimento della partecipazione.
Detto questo, sul controllo economico-finanziario io francamente non avrei nient'altro da dire, insomma. Ecco, sì, sempre sugli indici di redditività. È vero che sono sotto la media settoriale, ma è anche vero che questi andrebbero confrontati con gli investimenti alternativi a basso rischio, e quindi se andiamo a prendere questi rendimenti degli investimenti alternativi a basso rischio rispetto a quello che ha fatto dell'indice della società, siamo superiori, quindi anche questo è un dato da dire. Passiamo invece alle 3 aree famose dove insomma la società è un po' in sofferenza. Ecco, quindi abbiamo rilevato delle criticità e quindi in questa fase di controllo analogo abbiamo dato delle prescrizioni di fatto, perché le 3 aree sono aree non derogabili e in alcuni casi sono anche sanzionati. In particolare mi riferisco alla gestione del personale, che deve essere fatta secondo i principi del decreto legislativo 165 e quindi come sulla sorta dei principi stabiliti per i pubblici concorsi. Mi riferisco in particolare all'area appalti. Il TUSP prevede che le società in house siano soggette al codice appalti, con le conseguenze che ne derivano, e poi sempre il TUSP, quindi il TUSP, testo unico partecipate, tanto per chiarire, insomma, ecco il TUSP, anche quello soggiace al decreto legislativo 33, quindi il decreto anticorruzione e trasparenza. Ecco, su questi aspetti la società sicuramente sul lato del personale si può apprezzare rispetto agli anni passati diciamo l'adeguamento alla normativa dei concorsi pubblici mediante pubblicazione dei bandi e quant'altro, insomma la nomina di commissioni e quant'altro, quindi su questo io rilevo un miglioramento. Allora, per quanto riguarda invece l'area appalti, l'iscrizione all'elenco delle società in house presso ANAC non è stato fatto, ma comunque con la revisione del codice appalti tale elenco dal 1° luglio 2023 è venuto meno, quindi di fatto l'obbligo è venuto meno e non ce l'abbiamo più, insomma, quindi questo è. Fermo restando che soggiace al codice appalti a tutti gli effetti, e su questo la società si sta adeguando e dovrà intraprendere un percorso di adeguamento al codice appalti, che comunque sta già facendo. Per quanto riguarda l'area anticorruzione e trasparenza, notiamo già che si è di fatto parzialmente adeguata, nel senso che se entriamo nel sito della società troviamo l'albero della trasparenza implementato, non completamente popolato, e quindi manca ancora, ma è in corso la nomina del responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, nonché la nomina dell'organismo indipendente di valutazione o il controllo controllo analogo, nonché l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quindi queste sono le principali criticità e quindi le prescrizioni che abbiamo dato con questa delibera nell'ambito del controllo analogo. Per quanto riguarda le altre fattispecie previste, di oggetto di controllo previste di legge, che sono quelle sostanzialmente disciplinate dal TUSP, nel referto non abbiamo trovato comunque criticità di sorta, insomma, quindi per le altre fattispecie di controllo previste dalla legge, insomma, abbiamo trovato non abbiamo trovato criticità. Infine, sempre nel prospetto del controllo analogo, abbiamo riepilogato tutti gli obiettivi stabiliti dal DUP, dal DUP per l'anno 2022, abbiamo elencato nelle 3 colonne se gli obiettivi sono stati raggiunti, se sono in corso, quindi con la parte in parte, vuol dire che sono tuttora in corso, o seppure non sono neppure stati iniziati. Ecco, quindi questo dà una sorta di
di referto sul grado di raggiungimento degli obiettivi della società stabiliti dal DUP. Io direi basta, nel senso che non voglio tediarvi ulteriormente con il referto del controllo analogo, insomma, e non avrei altro da aggiungere. Grazie. Grazie, dottor Sari, grazie per la dettagliatissima analisi della società. Vediamo se ci sono degli interventi. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Giusto per curiosità, nel ringraziarla per la cortese risposta che ha dato a me e a tutto il Consiglio, per cui credo sia, considerato l'impegno di cui si è parlato ieri, buona cosa sapere qual è, come dire, il limite di sicurezza entro cui può muoversi la società. Le chiedo, visto che lei ha sottolineato come gli utili rispetto alla media del settore Ateco siano inferiori, anche se ha poi anche evidenziato che strumenti, fra virgolette, sicuri non danno utili a altro tipo, diciamo, non danno uguali percentuali di utile. Le chiedo, siccome, come sottolineato da lei, l'utile è ridotto anche per gli importanti ammortamenti di cui, lo dico in senso buono, la società dispone, sono tutti ammortamenti obbligatori o sono anche facoltativi? Mi spiego. In alcuni casi ci sono alcuni ammortamenti che possono essere, me lo insegna lei questo ovviamente, percentualmente, e si possono spalmare su più annualità, perché è ovvio, non è un giochino, ovviamente è tutto previsto dalla normativa, se fossero facoltativi si potrebbero diluire negli anni e di conseguenza alzare l'utile qualora fosse necessario, mantenendo una gestione come è stata fatta credo negli ultimi 20 anni almeno, insomma, prudente e attenta. È vero che è bene fare come ha detto lei. In questo senso ieri dicevo che presumibilmente per anni, per non pochi anni, non dico tutti i 15 del mutuo, ma quasi, la società difficilmente potrà erogare dividendi importanti al Comune, ovviamente. Questa era la domanda. Per quanto riguarda poi il controllo analogo, devo dire che rispetto a quanto avveniva precedentemente, devo rilevare che anche dal punto di vista del Consiglio Comunale la specificazione e la illustrazione di quelli che sono gli obiettivi raggiunti o non raggiunti o in via di raggiungimento, almeno a mio modo di vedere, adesso è molto più chiara. Grazie. Grazie. Consigliere De Antoni. Sì, già in Commissione abbiamo parlato di questo documento che il dottor Sari ha preparato e abbiamo detto che è un notevole passo avanti rispetto alle cose che potevamo vedere prima. Quindi io mi volevo soffermare solo su alcuni punti, cioè alcuni appunto dei vincoli previsti dalla normativa pubblica sono stati rispettati. Ho chiesto anche in Commissione sul personale se questi avvisi che sono obbligatori come venivano fatti e dove venivano fatti. Mi è stato detto che per quanto riguarda gli avvisi per le assunzioni di personale viene fatto un avviso sul settore trasparenza del sito della Vittorio Veneto Servizi e per quanto riguarda le assunzioni dei farmacisti viene mandato questo avviso anche all'ordine dei farmacisti.
e io ho detto in commissione, ritorno a dire qui, mi sembrerebbe importante, più trasparente e anche più corretto che questi avvisi venissero pubblicati anche da qualche altra parte, ad esempio sul sito del comune, ad esempio un avviso sul giornale quando ci sono queste assunzioni, perché effettivamente è molto difficile per le persone, per i cittadini sapere queste cose, perché io non sono mai entrato nel sito della Vittorio Veneto Servizi, non so quanti lo facciano quotidianamente per capire se ci sono queste assunzioni, anche perché appunto il servizio deve essere dato principalmente ai cittadini di Vittorio Veneto, che poi sono i reali soci della società. No, cioè, il comune, di fatto siamo tutti noi cittadini di Vittorio Veneto che in qualche modo siamo soci della società. Quindi questa comunicazione che venga fatta principalmente a Vittorio Veneto e venga fatta in maniera che tutti possano prenderne atto. Un articoletto sul giornale, una pubblicità che viene fatta su qualche settimanale o quindicinale potrebbe anche contenere qualche notizia di questo tipo. Il dottor Sarri ha accennato ad altri aspetti, diciamo, su cui appunto anche in sede di commissione ci siamo soffermati, e che comunque c'è l'impegno da parte dell'amministratore di arrivare brevemente a recuperare, diciamo, questi aspetti. Io ho lamentato e nuovamente segnalo che quegli obiettivi cosiddetti di carattere sociale che sono riportati nel DUP, anche quest'anno non sono stati raggiunti, anche nell'ultimo anno, perdono, non sono stati raggiunti. E ricordo, dottor Bizz, ricordo quanto lei disse l'anno scorso, quando io insistevo sul fatto, bisogna fare, cioè la farmacia non può essere solo un posto dove vado a comprare i farmaci, ma non può essere equiparata alle altre farmacie private, deve svolgere un importante ruolo sociale. E ho apprezzato molto ieri, o forse era stamattina, non ricordo, ma comunque nell'ultima parte della riunione di ieri, che lei ha detto che, ha detto anche lei, no, le farmacie comunali, oltre a svolgere, diciamo, a essere molto attenti agli aspetti di bilancio, devono anche svolgere un servizio sociale. Lo ha detto ieri. Le assicuro, controllate il verbale, perché mi sono preso nota, perché è un cambiamento rispetto all'anno scorso che ho molto apprezzato. Quindi mi auguro che quegli obiettivi che erano inseriti nel DUP 2022, che credo siano stati riportati anche nel DUP 2023-2025, a questi obiettivi si faccia attenzione e entro l'anno si porti qualche risultato. Un altro aspetto su cui volevo soffermarmi era quello della comunicazione fuori sacco del dottor Sarri. Quindi abbiamo parlato di questo mutuo di 1.800.000 che dovrebbe essere, diciamo, le risorse finanziarie necessarie per portare a compimento il progetto complessivo di 2.700.000, 2.800.000, e speriamo che non sia di più. A questo punto ritorno sulla mia proposta, che naturalmente sarà considerata superata, però ribadisco che non era poi un'idea così stramba quella di dire al Comune, invece che chiedere questi 490.000 euro alla Vittorio Veneto Servizi, che pure ha la liquidità, ma non ne ha tantissima, perché non mi ha detto quanti sono i debiti attualmente della società, ci sono dei debiti tipo pagamenti di farmaci, c'è qualcosa, non ho il numero perché non ho il bilancio, però qualche cosa c'è, quindi non ci sono 2 milioni pronti qua, ci sono anche probabilmente, non so, ci sono sicuramente i pagamenti dei farmaci e altre cose che magari vengono fatti a 30-60 giorni, TFR o altre cose. Allora voglio dire che quell'idea di conferire come amministrazione comunale il bene alla Vittorio Veneto Servizi non era un'idea così sballata, e quindi probabilmente se riterrete, alla luce di quello che sarà anche l'approfondimento sui costi reali per realizzare questo intervento, forse un ripensamento potrebbe anche esserci. Ho finito, sì. Grazie. Consigliere Varaschin. Buonasera e grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziarla per la chiara esposizione, è sempre molto chiaro e molto comprensibile, dottor Sarri. E ho anch'io una curiosità, praticamente nelle società private quando si fanno importanti investimenti, anche se per un po' di anni si va in perdita, non ci sono problemi. Per il pubblico è la stessa cosa? Grazie.
Consigliere Balliana. Sì, grazie. Allora intervengo anch'io e innanzitutto vorrei evidenziare l'importanza del controllo analogo di questo, lo chiamo strumento, ma non so, di questa metodologia che viene applicata, perché effettivamente ci dà una visione completa di quelle che sono, che è la situazione della nostra società e che sinceramente negli anni scorsi avevamo un po' più difficoltà ad inquadrare, anche perché sinceramente non siamo tutti voglio dire, affini alle tematiche del bilancio o di gestione per quanto riguarda il personale e agli appalti, e quindi questo strumento che la legge ci dà, cioè il controllo analogo, dal mio punto di vista aiuta noi come consiglieri, aiuta allo stesso modo, penso ci sia anche una reciprocità di aiuto con la Vittorio Veneto Servizi, lo stesso l'amministrazione della Vittorio Veneto Servizi, e quindi lavorando in sinergia si va a migliorare alcuni aspetti dove ci sono ancora delle criticità. Quindi dall'analisi che è stata fatta, mi sembra evidente che l'aspetto relativo al bilancio, alle economie, sia estremamente positivo e quindi insomma ci sentiamo anche di sottolineare questo aspetto positivo e che non è da poco oggigiorno, quindi sicuramente è stato fatto un buon lavoro sotto questo aspetto qua. A differenza delle alcune criticità che sono emerse, che un po' le avevamo anche individuate però a titolo personale, nel senso che soprattutto per quanto riguarda l'assunzione, ma non tanto, come diceva, mi ripeto, il consigliere De Antoni, dei farmacisti che magari hanno una strada di settore ben identificata, ben certa, nel senso rispondono all'ordine dei farmacisti, immagino, quindi ci sono stati magari delle pubblicità nei loro albi. Stavo pensando ad altre persone, personale di servizio, che magari effettivamente, sì, non tutti i cittadini, rivediamo questo discorso, sanno che Vittorio Veneto Servizi ha la possibilità di assumere anche altre figure oltre i farmacisti. Quindi è giusto che anche queste altre figure siano, cioè le assunzioni di queste altre figure siano pubblicizzate il più possibile, altrimenti diventa solo un passaparola o per pochi, voglio dire, cioè, era questa un po' la questione che è stata ribadita e mi sembra che si possa risolvere in modo semplice anche. Per quanto riguarda l'appalto, sì, gli appalti ha detto lei e quindi siamo d'accordo anche su questo, nel senso che è appunto giusto che una società al 100% partecipata risponda agli stessi criteri di un'amministrazione pubblica, mi sembra anche doveroso. E mi fermo qua, nel senso che, ripeto, sono molto soddisfatta di questo strumento a disposizione di tutti, e lo strumento di legge, quindi grazie. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Anch'io sono particolarmente soddisfatta e ringrazio chi ha predisposto, chi ha voluto e predisposto questo schema che ci agevola nell'analisi sicuramente. Allo stesso modo anch'io nella mia vita personale e professionale svolgo un incarico di amministratore di società, anche se non amministratore non esecutivo, ovviamente per i limiti della mia professione. Credo che sia importante soprattutto per le società pubbliche rispettare e adeguarsi alle previsioni relative alla trasparenza e al codice degli appalti. Per cui sono anch'io molto interessata a verificare nel proseguo l'adeguamento alle prescrizioni che sono indicate in alcuni casi anche con urgenza.
Mi si permetta una battuta che non è poi neanche tanto una battuta, visto la storia di non tanti anni fa di questo ente. Spero che la nomina dell'organismo di valutazione non diventi la nomina di un solo soggetto come organismo monocratico che abbiamo visto in Comune Vittorio Veneto nelle amministrazioni passate, tanto che mi pare che ci fu anche un'indicazione degli organismi superiori. Adesso il consigliere Tonon ha memoria più lunga e migliore della mia, di correggere questa stortura dell'organismo composto invece che da più soggetti, da un soggetto solo per il Comune di Vittorio Veneto. Per cui di nuovo grazie per il lavoro svolto. Dottor Sarri. Intanto vi ringrazio sono io che ringrazio voi perché insomma vedere apprezzato il lavoro svolto dal settore fa sempre piacere. Insomma. Rispondo un attimo alle varie domande. Consigliere Veskin, relativamente alle perdite. È una fattispecie che abbiamo affrontato e anche l'abbiamo affrontata, posso dire, grazie al Comune di Vittorio Veneto, insomma, quindi siamo anche contenti di questo, nell'ambito della MOM praticamente, nel senso che il bilancio della MOM quest'anno ha chiuso in perdita. Okay? Cosa dice la legge? Che se la perdita non è prontamente ripianata, succede che in capo al Comune deve obbligatoriamente accantonare una quota dell'avanzo d'amministrazione in proporzione alla partecipazione ricevuta. Il Comune di Vittorio Veneto ha segnalato prontamente questa cosa all'Assemblea di Soci di MOM che ha prontamente ripianato la perdita e quindi non abbiamo fatto l'accantonamento dell'avanzo d'amministrazione. E questa stessa cosa vale per Vittorio Veneto Servizi, con una differenza, nel senso che se nella malaugurata ipotesi Vittorio Veneto Servizi dovesse andare in perdita, ricordiamoci che abbiamo 2,8 milioni di riserve disponibili e quindi la perdita potrebbe sicuramente immediatamente essere ripianata con queste riserve disponibili e quindi il Comune di Vittorio Veneto non sarebbe costretto ad accantonare questa quota interamente la perdita perché è tutta nostra dell'avanzo d'amministrazione. Quindi su questa fase, insomma, da questo aspetto mi sento abbastanza tranquillo, ecco, dall'analisi fatta. Per quanto riguarda i vincoli di pubblicazione, penso che il Comune di Vittorio Veneto sia disponibile alla pubblicazione degli eventuali bandi fatti da Vittorio Veneto Servizi, insomma anche nel proprio sito internet istituzionale. Per quanto riguarda gli ammortamenti, allora non sono espertissimo in contabilità privata, tuttavia nel fare anche la valutazione che abbiamo fatto stamattina, relativamente all'assunzione del mutuo, io ho tenuto conto dell'ammortamento di legge che per gli fabbricati strumentali è il 3% e l'abbiamo trovato anche nella relazione del sindaco unico di Vittorio Veneto Servizi. Che non credo possa essere allungato, insomma, quindi quello è la percentuale di ammortamento. A volte la normativa fiscale permette l'ammortamento anticipato, ma non è quello che serve a noi sostanzialmente, quindi di fatto l'aliquota di legge, insomma, che è il 3% nei fabbricati strumentali. Sicuramente per quanto riguarda gli utili, dicevo, non è mai accaduto in passato, però sapete che sicuramente dovremmo ritornare perché il Consiglio Comunale si è espresso con la modifica statutaria di dare un indirizzo a questo punto al socio unico su come destinare gli utili, quindi sicuramente dovremo esprimerci a breve su questa cosa, insomma. E direi che mi pare di aver detto tutto, insomma, e vi ringrazio ancora. Consigliere De Antoni.
Quando ha parlato dello statuto mi è venuto in mente di quell'altro problema che è riportato nelle premesse, quindi se dobbiamo dare dei solleciti, diciamo, all'amministratore, se lei si è dimenticato, ma io lo surrogo, c'è anche da chiudere la partita dell'approvazione dello statuto. Lo statuto è stato approvato a dicembre, non è ancora registrato, non sarà causa certamente dell'amministratore, ma ci saranno delle pastoie burocratiche da superare, cioè è un po' strano che uno statuto approvato a dicembre, con i tempi così stretti stabiliti dal codice civile, non sia ancora pubblicato. Quindi sollecitiamo anche questa cosa, perché quando ho letto la relazione che ha fatto l'ingegner Sarri, dice beh, questo aspetto non può essere applicato perché lo statuto non è ancora pienamente in vigore. Una spinta anche su questo sarebbe auspicabile. Consigliere Tonon? Sì, grazie. Io mi riferivo soprattutto all'avviamento, nel senso che è ovvio che quello del 3% è fisso, anzi si può anticipare o in alcuni casi addirittura con le rivalutazioni. Sul microfono. Usate lo stesso. Sì. Allora, nel caso in cui, bisogna intanto sottolineare che gli ammortamenti sono di carattere diverso, perché noi abbiamo sì gli ammortamenti legati agli immobili, ma abbiamo gli ammortamenti di arredi e tutt'altro, quindi c'è, come aveva fatto presente il dottor Sarri, c'è quello storico che è quello dell'immobile che è al 3%. Nel caso dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali che fanno riferimento chiaramente all'avviamento, e qua mi riferisco perché, scusatemi se mi permetto, sì, gli utili sono bassi, ma ogni anno abbiamo 220.000 euro di avviamento, cioè non è che siamo più bassi, la realtà dei fatti è che l'utile sarebbe sicuramente ben più alto. Chiaramente noi abbiamo questa voce di spesa che finirà nel 2030. Se nel momento in cui c'è una decisione in sede di approvazione di bilancio che si decide di non procedere all'ammortamento completo, si può fare, lo Stato non ti dirà mai il contrario, perché in questo caso io vado ad aumentare la base del gettito. In questo caso significa che quella quota che io non vado a ammortizzare diventerà un ammortamento indeducibile, quindi io non potrò recuperarlo dopo. Cioè è come se io dicessi domani mattina faccio un piano di ammortamento in 5 anni, lo sospendo e lo riprendo. La quota che io ho sospeso non la posso più recuperare. Sostanzialmente questo è il processo. Grazie, ringrazio della spiegazione, così rende quanto detto dal dottor Vitz, rende, lo dico in senso buono, giustizia alla ristrettezza degli utili, nel senso che quando è stata fatta la trasformazione dalla società speciale, si chiamava se non ricordo male, a Vittorio Veneto Servizi SPA, quella creazione legittimissima, e lo dico sempre in senso buono, fittizia, creata con l'avviamento, è stata una riserva per fare in modo che la società fosse dotata meglio, per dirla molto semplicemente, si tenesse una parte degli utili, insomma, tanto per essere chiari senza doverli dichiarare. Punto, in maniera ovviamente del tutto legittima, ma in questo senso chiedevo, qualora fosse necessario per il Comune avere degli utili, potrebbe comunque rinunciare a una parte di quell'ammortamento. Ovviamente diventa indeducibile, ma è una scelta, fra virgolette, fiscale, quella. Se il Comune ha bisogno, come è successo durante il primo e il secondo mandato del sindaco Scottà, che sono stati fatti prelievi dalla cassa della Vittorio Veneto Servizi, allora era in dire ancora,
molto molto cospicui. Perché? Perché il Comune aveva necessità e la Cassa della Vittorio Veneto Servizi allora era molto capiente, ecco, diciamo così, per cui il Comune è stato in grado di prelevare utili non divisi durante gli anni precedenti, quindi utili accumulati. Del resto quello che si fa anche adesso, messi a riserva e rimasti là, come si dice una volta, per far musina, insomma, ecco. Grazie. Consigliere D'Arè. Riprendo giustamente quello che ha detto il collega Tonon. Giustamente, essendo una società, una partecipata al 100% del Comune, io mi ricordo quando l'allora Presidente Giovanni Braido è venuto in Consiglio Comunale portando un bel bilancio sostanzioso in più, dove noi poi abbiamo lasciato sul campo al Ministero di Roma delle Finanze una cospicua parte dell'utile, quindi ho detto: caro Presidente, bravissimo, però siccome le società partecipate del Comune per legge possono prelevare e devono contribuire a quelle che sono le spese, diciamo, correnti del Comune, mi ricordo che la rotatoria dell'ospedale è stata fatta con l'allora 400.000 euro della Vittorio Veneto Servizi, che allora era ancora SPA. Ricordo i 500.000 euro della scuola di San Giacomo, che poi ci ha visti alla Corte dei Conti, ma che era legittima perché è previsto nella finalità della legge che quei soldi delle partecipate potessero essere utilizzati nei fondi diciamo, del Comune, e quindi complimenti per questa operazione, andiamo avanti, anche perché andiamo a mettere a posto un'area, come ho detto ieri sera, del quartiere di San Giacomo, che giustamente va riqualificato, e questa è un'occasione per poterlo fare. C'è qualche intervento? Bene, allora si può passare un attimo alla dichiarazione di voto. Prego. Quindi da parte del mio gruppo, auspicando che diciamo, le sollecitazioni che sono state riportate nel referto del controllo analogo e quelle che sono state fatte anche in questa seduta vengano accolte rapidamente e vengono risolti tutti i piccoli problemi che ancora ci sono. Io penso anche, lo faccio anche per voi, sì, e anche il gruppo PD, esprimiamo il nostro voto favorevole. Prego. Come gruppo Lega noi esprimiamo voto favorevole, approviamo in pieno il progetto, il finanziamento e tutto quanto. Grazie. Bene, passiamo al voto. La delibera è approvata con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0. Votiamo anche la immediata eseguibilità. E De Antoni. Ok. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0. Passiamo alla prossima
Proposta di delibera, stazione unica appaltante della provincia di Treviso, conferma adesione ed approvazione del nuovo schema di convenzione. Lascio la parola al Sindaco che illustri la delibera. Prego, Sindaco. Ecco, quindi c'è a questo punto nel quale andiamo a trattare questa prudenziale azione che andiamo a fare, nel senso che andiamo a rinnovare la possibilità di avvalerci della stazione unica appaltante della provincia di Treviso, cosa che da anni già era in essere, tenendo conto che già Vittorio Veneto ha la possibilità di essere stazione unica appaltante anche per importi di tipo europeo, però visto che avevamo già questa convenzione in essere con la provincia di Treviso, si intende prudenzialmente di continuare a avvalerci di questa possibilità. Tutto qua. Abbiamo allegato una convenzione nuova che ricarica la precedente, che non obbliga, non dà ulteriori costi per l'amministrazione comunale di Vittorio, non obbliga a valercene, ma c'è una possibilità di poterlo fare. Tutto qua. Grazie, Sindaco. Apriamo la discussione. Prego, se qualcuno si vuole prenotare. Consigliere De Antoni. Sì, diciamo, questa proposta di delibera, diciamo, sì, la condivido in quanto rientra un po' in quella che è stato più volte un mio sollecito, cioè quello di cercare di mettere assieme le forze di più enti locali per poter essere più preparati e più professionali negli diversi adempimenti, nelle diverse procedure che ci troviamo di fronte, che i comuni si trovano di fronte. Quindi ben venga, diciamo, questa diciamo, convenzione con la provincia, con la quale mi sembra, anche leggendo gli atti degli appalti, anche recentemente ci sono stati fatti 2 appalti velocemente nei termini, e quindi diciamo, sicuramente l'esperienza è andata bene e quindi è giusto continuarla. Io approfitto dell'occasione per, diciamo, cercare di far presente all'amministrazione che questo tipo di attività, quindi di essere coinvolti o di coinvolgere, insomma, altri enti su queste iniziative sovracomunali, potrebbe essere un po' attivata anche a livello di Vittorio Veneto con i comuni limitrofi. Lo so che i nostri uffici sono sovraccarichi, lo so, però se vogliamo effettivamente essere punto di riferimento per la Vallata, per gli altri comuni, quando poi andremo anche a chiedere aiuti perché c'è bisogno, no? Per l'ospedale sarebbe importante che tutti i cittadini andassero all'ospedale di Vittorio Veneto. Se dobbiamo fare delle iniziative, la piscina potremmo farla utilizzare anche maggiormente ancora dagli altri comuni. Cioè essere punto di riferimento significa avere le strutture per fare in modo che gli altri cittadini usufruiscano dei servizi sovracomunali che indubbiamente il comune di Vittorio Veneto ha, ma anche significa mettere a disposizione le competenze professionali dei propri uffici per cercare di aiutare gli altri comuni che sono molto più piccoli, che non si possono permettere dirigenti amministrativi come abbiamo noi, per fare un esempio, dirigenti tecnici, per, diciamo, aiutarli anche a superare le problematiche che ci sono. Torno a dire, so che è un problema difficile, so che siamo limitati con il personale, abbiamo un sacco di problemi, un sacco di adempimenti, però un pensiero su queste cose, su alcune materie particolari, sarebbe secondo me corretto. Da quello che so, ma dovrebbe essere così, attualmente abbiamo solo l'attuazione del servizio di polizia locale in associazione con gli altri comuni, avevamo quella con i servizi sociali che è stata poi interrotta. Auspico ecco, che ci possano essere altre iniziative, anche se pur non importanti, ma per cercare di aiutare anche gli altri comuni a superare tutte le difficoltà che con queste norme che continuano a cambiare sicuramente ci sono. Anche il servizio, diciamo, per gli appalti che abbiamo anche qui avviato in comune, diciamo, una volta che si sarà rinforzato, potrebbe essere perlomeno per un certo tipo di appalti
diciamo, rientranti nella norma del codice degli appalti, quindi al di sotto del limite europeo per quanto riguarda le opere pubbliche, mi sembra più basso ma non so di quanto per quanto riguarda i servizi, potrebbe essere un servizio che possiamo dare senza mandare Fregona, Sarmede in provincia, forse alcune cose, questo ci consentirebbe anche di avere forse anche un minimo di risorse umane e quindi anche di rendere più professionale e più approfondito il lavoro che anche i nostri dipendenti fanno. Dico anche che sono favorevole quindi all'approvazione di questa convenzione e basta. Consigliere Vagliana. Grazie. Allora, anch'io sono favorevole alla convenzione con la stazione unica appaltante della provincia di Treviso, cioè del rinnovo di questa convenzione, perché penso che un soggetto come la provincia abbia più possibilità anche da un punto di vista organizzativo, anche di lavorare su appalti abbastanza importanti, quindi da un punto di vista, ripeto, di personale e anche di uffici, hanno magari delle capacità proprio per gli uffici che hanno di fare le cose anche in modo più veloce e più strutturato. Invece io volevo chiedere, approfitto di questo argomento per chiedere informazioni rispetto al nostro ufficio che avevamo istituito circa 1 anno e mezzo fa, che avevamo chiamato ufficio gare, mi sembra, così magari non è appropriato il termine, ma vorrei capire come sta procedendo questa organizzazione e anch'io all'epoca sollevai la stessa questione rispetto a quella fatta adesso dal consigliere De Antoni, se questo ufficio poteva collaborare con uffici esterni di altri comuni limitrofi in modo da irrobustire la struttura e magari riuscire a intercettare anche dei fondi un po' più importanti e anche sia a livello europeo come in altri comuni della Bassa Trevigiana o di Treviso stesso sta avvenendo. Quindi ecco, se mi date anche delle indicazioni rispetto a come sta procedendo così, questo ufficio, se è utile, perché immagino molti adempimenti, molti appalti passino anche di lì, e quindi capire se queste due strutture, sia l'ufficio gare comunale che la stazione appaltante della provincia, possano essere più che sufficienti per il nostro comune, ecco, e anche produttive. Grazie. Grazie consigliere. Sindaco, prego. Vi ringrazio per le vostre considerazioni, però mi permetta, consigliere De Antoni, di puntualizzare. È chiaro che tutti sappiamo che Vittorio Veneto è leggermente più grande, non molto più grande degli altri comuni. Numericamente sì, però assieme ai numeri arrivano anche i problemi. E quindi volevo farle presente che la nostra parte la stiamo facendo già abbondantemente nei riguardi dei comuni contermini, nel senso che lo IAT lo paghiamo noi e nessuno dei comuni che sono attenzionati attorno a noi, che sono collegati a noi, offre un singolo euro per la conduzione dello IAT. Ce lo paghiamo tutto noi e non manchiamo mai di fare, veda l'esempio dell'app turistica che sta concludendosi, ci spendiamo noi per gli altri senza aver nessun ritorno. Le piscine comunali, se ricordo bene, saranno 2 anni che ho posto la questione, ci saranno una decina di comuni in provincia di Treviso che hanno le piscine con i costi collegati, usufruite da tutti, ma nessun comune si sogna di aiutare questi 10 comuni nel loro sforzo di mantenimento. Noi abbiamo costi relativi a scuole, trasporti, che sono poi collegati ai comuni contermini in qualche modo, più o meno, però è sempre uno sforzo che facciamo noi per loro. Quindi questo ulteriore sforzo di dare personale che non abbiamo, che è in difficoltà, abbiamo uffici che sono oberati già dei fatti nostri e che comunque
a ogni richiesta che ci viene dall'esterno rispondiamo con cortesia sempre di sì, è già tanto, cioè, il puntare ancora ad aiutare gli altri è nell'animo di tutti, anche nostro, però effettivamente guardi che già ci spendiamo di più. Controlli un pochettino in campo turistico, faccio per dire, e veda come noi ci spendiamo attraverso lo IAT, attraverso l'app per gli altri, veda se c'è un singolo caso in cui gli altri si spendono per noi. Non lo trova, perché i bravi sindaci pensano per casa loro. 100 volte in 100 incontri io mi sono speso per dire i sindaci, qua dentro ce ne sono troppi, fuori i sindaci, perché certi capitoli vanno trattati da professionisti senza i campanili, se vogliamo andare avanti, invece noi siamo un po' troppo legati ai campanili e questo non va bene, è un modo di ragionare che non porta da nessuna parte, dobbiamo lasciarlo indietro, dobbiamo abbandonarlo. Le faccio un altro esempio. Allora, lei lo sa che esistono i BIM, bacini imbriferi montani? Lo sa che ci esistono i sovracanoni? Bene. I sovracanoni sono delle ammennicoli che arrivano in conseguenza del fatto che si usa a fini idroelettrici l'acqua. Ok? No, il rivierasco è un po' complesso, posso spiegarglielo. C'è un apposito sovracanone che si chiama sovracanone rivierasco. C'è un sovracanone BIM che si chiama sovracanone perché c'è un canone da pagare allo Stato per l'uso idroelettrico dell'acqua, ok? Bene. Allora, nel caso specifico nostro noi ricadiamo in 2 BIM diversi, il Livenza e il Piave. Le parlo del Piave perché è il più importante per noi. Sono 121 comuni che partono da Trento, Bolzano, Vicenza, Pordenone, Udine, Venezia, il grosso è a Belluno, Treviso è al 18,8% di questo. Bene, allora io le dico che dei circa 11 milioni l'anno che tutte le centrali idroelettriche con potenza superiore ai 220 kW pagano, come sovracanone BIM, vanno a confluire in un unico fondo che viene gestito dalla provincia principale, che è Belluno, e che viene da questa distribuito. La provincia di Treviso, alla provincia di Treviso, spetta il 18,8%, circa un 2 milioni l'anno. In provincia di Treviso ci sono 34 comuni soci, Vittorio Veneto e altri 33. Bene. Vittorio Veneto è beneficiario, pur avendo il 198% della potenza impegnata a produrre questo sovracanone e circa più del 20, quasi il 25% della potenza di tutti i 120 comuni di tutte le province, è beneficiaria di un aiuto pari a Zenzon di Piave, 1700 abitanti, che quasi non c'entra nulla con la problematica sottesa da questo tipo di contribuzione o che la giustificava. Lei pensa che qualcuno abbia pensato di fare un pochettino di giustizia? A tutt'oggi no, è stato chiesto, lo farò anche ufficialmente. Ma faccio per dire che non è che nessuno pensi a lei, è lei che pensa agli altri e fa bene perché bisogna essere così, idealmente. Di fatto non c'è ritorno. Grazie. Assessore Caldà, prego. Io? Sì, volevo dare qualche dato relativamente alla questione del nuovo servizio appalti, gare appalti. E anche, prima che mi sfugga, anche ricordare che abbiamo anche l'avvocatura insieme a Conegliano. E poi c'è tutto, di fatto, gran parte del sociale che sta già lavorando a livello di ambito. Quindi diciamo che passi avanti se ne stanno facendo in questo senso.
Allora, l'ufficio appalti è partito circa prima della scorsa estate. Ovviamente c'è stato un momento di rodaggio per capire, perché era un servizio nuovo, non tanto per noi, ma proprio per gli uffici, nel senso che ha richiesto una riorganizzazione di pensiero anche, no? Perché i due grandi settori, amministrativo e tecnico, erano abituati a farsi, con il supporto della provincia, a farsi le gare. Questo è stato un anno, diciamo, veramente di lavoro, di confronto, anche di scontro, e adesso speriamo di aver trovato la riformulazione esatta, migliore, per fare anche, perché le persone già c'erano che sono andate all'ufficio, sono state assegnate all'ufficio a questo nuovo servizio, lavoravano con noi da molti anni, per cui c'è stato anche un lato umano, diciamo, no? Sul quale abbiamo provato a lavorare, e adesso proprio dal 1° settembre l'abbiamo riorganizzato secondo quello che, a parere non solo nostro ma anche di chi ci lavora dentro, dovrebbe essere la formula vincente, che prevede 5 persone, il responsabile e 4 persone che si occupano quindi del provveditorato, delle gare degli appalti. E per esempio, io parlo per esperienza diretta, per la parte nostra scuola sociale, che sono appalti, diciamo, contenuti come costo all'interno di ciò che noi possiamo fare, li abbiamo portati avanti bene, insomma, ogni tanto ci si confronta con la provincia, però è un lavoro in divenire che mi pare stia funzionando. Grazie. Consigliere D'Antonio. Sì, diciamo, ho ascoltato attentamente non posso dire lamentazioni, era brutto dire, no, insomma, comunque le osservazioni malinconiche del sindaco, e capisco bene quello che dice. È chiaro che non si sa mai se è nato prima l'uovo o la gallina, no? Nel senso che quei comuni più piccoli si sentono un po' anche abbandonati, cioè nel senso, io ho avuto modo di partecipare una volta con l'assessore Pozzocco, una volta con il consigliere Varaschin a Cappella Maggiore, c'era lei, a Cappella Maggiore, a una riunione quando discutevamo di come realizzare dei servizi, offrire delle opportunità alle persone che venivano a correre alla Maratonina della Vittoria, no? E quindi si diceva come si può coinvolgere anche i comuni di Cappella e Sarmede, per fare un esempio, che sono sul tracciato sul percorso della maratonina, sì, quindi va benissimo, no? Cercare di fare questo. Abbiamo fatto delle riunioni e in quella riunione è emerso, adesso non in maniera critica o pesante, comunque alcune persone che erano lì hanno detto che effettivamente i rapporti con lo IAT, per esempio, non sono così proficui, positivi, cioè sono uno di qua e uno di là. Chi è causa? Il comune, lo IAT, non so, però voglio dire c'è da lavorare su questo, quindi anche cercare di favorire quella che è, diciamo, i servizi che noi già diamo a spese nostre, a maggior ragione, cioè possiamo anche fare forse una riunione, non so se sarà stata fatta, una riunione con tutte le amministrazioni interessate e dire queste cose, perché le dico appunto che c'era l'assessore, adesso non mi ricordo chi c'era quella volta, l'assessore del comune di Cappella, e in qualche modo diceva ma lo IAT per noi non fa niente, ecco, questa è la soluzione. Può darsi di sì, può darsi di no, non so, però ecco, mi viene da dire che forse bisogna cercare di spingere anche su questa attività assieme, perché se stiamo qui a aspettare che gli altri ci diano i soldi, che non ce li danno, e gli altri si lamentano perché non gli diamo il servizio, alla fine la cosa resta qua. Ma se noi che siamo più grandi e più forti, non tanto più grandi, ma abbastanza più forti, possiamo anche cercare di fare la prima mossa, no? Offrire la possibilità di fare questo. Ecco. Analogamente per le altre cose, quindi mi rendo conto di tutto, l'esempio che avete fatto sul servizio appalti, sì, magari c'è qualche comune che potrebbe anche darci una mezza risorsa per potenziare ulteriormente il servizio, cioè noi gli diamo un servizio e magari un comune ci distacca mezza persona che magari è particolarmente preparata sul settore, cioè mettiamo insieme anche le forze, perché ci sono alcuni comuni che hanno il ragioniere bravissimo, altri che hanno il tecnico bravissimo, mettiamo vicino alle forze importanti e cerchiamo di metterle assieme. Lavoro difficile, lavoro lungo, lavoro che ci costerà magari, però cioè, se diciamo no e basta, non andiamo avanti.
Consigliere Tonon. Grazie. Visto che ero seduto sullo stesso posto, capisco benissimo e condivido quelle che sono definite le lamentazioni del sindaco dottor Miato. Sono però anche convinto che non so se serva più il bastone o la carota, o entrambe, a livello legislativo e onor del vero, adesso francamente non ricordo neanche quale governo le avesse proposte, credo di vari colori, le unioni o fusioni di comuni eccetera, perlomeno di servizi. Poi alcune sono andate molto bene, altre addirittura sono retrocesse, vedi Refondolo, Pieve di Soligo, quindi non tutti i matrimoni vengono bene, però per esempio Longarone e Castellavazzo o quelli della bassa padovana, alcune funzionano. La prospettiva credo sia quella di tentare, cominciando come aveva fatto l'amministrazione precedente alla mia, come ha tentato di fare quella in cui ero presente anch'io appunto con l'avvocatura che abbiamo fatto appunto a quel tempo, come ha ricordato l'assessore Caldart, fra noi e l'allora sindaco Zambon, quello di cercare di mettere assieme alcuni servizi. Per esempio, prima ancora c'era un servizio che dava il Comune di Vittorio Veneto, a pagamento ovviamente, ad altri comuni, che era quello sugli espropri, perché comuni piccoli sugli espropri è una materia non facilissima da gestire, per cui non tutti i comuni hanno le competenze, come ha detto il collega, alcuni hanno bravi tecnici, alcuni bravi amministrativi, eccetera. Quindi, dicevo, il tentativo è quello di mettere assieme alcuni servizi perché secondo me è inevitabile col tempo, con la riduzione del personale che ha ricordato il sindaco, che vengano a mancare a Vittorio, ma tanto più nel comune, nel senso che se un comune che ha 100 dipendenti gliene manca uno, se un comune ha 10 dipendenti e gliene manca uno, è un problema molto più grosso. È un problema molto più grosso. Per cui mettere a fattor comune, e questo davvero indipendentemente da qualsiasi posizione, come dire, colore di amministrazione, credo sia una prospettiva da non tralasciare. Del resto credo che anche questo comune in alcuni ambiti lo abbia continuato a farlo. Accelerare un po', secondo me, non farebbe male. Grazie. Consigliere Vagliana. Grazie. No, faccio un altro intervento perché poi è stimolante il confronto e quindi siamo andati anche un po' oltre al punto proprio all'ordine del giorno, ma volevo solo fare questa considerazione, che anch'io sono assolutamente d'accordo nel trovare una sinergia con tutti i comuni e nel portare avanti i servizi, e si andrà sicuramente verso questa strada. Basta vedere la questione sul sociale, sull'ambito sociale che sta seguendo. È vero anche che secondo me negli anni 70 c'era ancora questa idea di comuni mandamentali, cioè io mi ricordo Vittorio Veneto che era mandamento nel vero senso della parola e raggruppava tutti i servizi e voglio dire erano sul nostro territorio e c'era proprio questa vocazione. Eh sì, ma io nel 76, nel 77 già, cioè no, verso l'80 già masticavo un po' di... No, avendo familiari in amministrazione pubblica, quindi qualche notizia mi arrivava, sindaci vari. Allora, no, ripeto, sì, quindi in quegli anni c'era questa idea di mandamento che poi secondo me man mano si è persa. Tanto è vero che sono emersi i campanilismi, che in questo periodo secondo me sono anche eccessivi. Quindi io sono assolutamente per un'idea dell'unità, dell'unione dei comuni, il più possibile spinta su questo fronte. Detto ciò, però, su alcuni servizi ho qualche riserva quando non ci sono le risorse, sia umane che economiche, sia di personale che economiche, per tenerli in piedi in modo adeguato. E in questo modo mi riferisco soprattutto, per esempio, al servizio consorziato dei vigili urbani della Polizia Municipale,
che io lo ribadisco ancora una volta qui in questa sede, dal mio punto di vista, così come formulato e con questa carenza di personale e con il grande territorio che ha il Comune di Vittorio Veneto, purtroppo il fatto di consorziarsi con altri comuni, anche se per solidarietà va bene, però veramente vengono penalizzati, lo so, però vengono penalizzati in questo caso sia i nostri, cioè i cittadini che il territorio stesso. Quindi bene i servizi purché ci siano un apporto di persone, di personale e anche da un punto di vista economico. Grazie. Grazie, consigliere. Rispondo per la seconda volta. Prego. Sì. Consigliere De Antoni, sì, la prima mossa l'abbiamo già fatta, grazie. Il discorso è che per dialogare bisogna essere in due. Non è che noi possiamo offrirci al dialogo offrendo, non abbiamo granché da offrire. Dall'altra parte dovrebbe essere anche una richiesta e un'offerta di aiuto. Abbiamo qui il consigliere Rosset che ha vissuto l'esperienza in diretta di un grande disegno di unificazione della polizia locale che poi è stato abbandonato dai comuni contermini per motivi che, a dire la santa verità, non conosco, forse Mario lo ricorda, però di fatto siamo partiti alla grande mettendoci tutto l'impegno, il Comune di Vittorio Veneto si era speso per questa cosa qua e per motivi a me non noti, ma forse, ripeto, ricordati dal consigliere Rosset, potrebbero essere riportati in questo Consiglio, però tutti abbandonarono, oppure altre esperienze nel campo del sociale, non so, di altri comuni, dove la cosa veniva vissuta come con una consegna di pacchi di carte da gestire e la telefonata per dire quando sono pronte che vengo a riprenderle. Cioè, c'è modo e modo, non è che per definizione le cose debbano funzionare in questo modo qua. Quindi ogni capitolo, ogni voce va gestita una per una. È chiaro che potendo mettere insieme forze comuni per svolgere compiti fondamentalmente comuni è auspicabile, però non sempre possibile. Se posso dare un piccolo contributo anch'io con la mia esperienza, posso dire che qua ognuno potrebbe dire la propria, no? Sarebbe bello accentrare, sarebbe bello distribuire, cioè, alcuni servizi secondo me possono essere accentrati subito. Ad esempio, facciamo degli esempi, sistemi informativi, non me ne voglia, non so, gli uffici che nomino, piuttosto che anagrafe. Cioè, l'anagrafe si fa a Vittorio Veneto, una carta d'identità, come si fa a Conegliano, ed è immediato se si vuole centralizzare, no? Quindi se si vuole trasportare in un elemento comune. Basterebbe una piccola legge dello Stato che dicesse da domani le carte d'identità vengono fatte in un unico punto piuttosto che i sistemi informativi. Ci sono dei servizi invece che non possono essere accentrati, ad esempio polizia urbana, dal mio punto di vista, e questo è il mio pensiero strettamente personale, polizia urbana, servizi per esempio sanitari che vediamo anche che magari non competono a noi, no? Che vengono in alcuni casi accentrati, però la popolazione si lamenta, no? I servizi sanitari. Perché? Perché se tu accentri un certo tipo di servizio devi avere anche le infrastrutture che ti permettono di poter accedere a quel tipo di servizio centralizzato. Quindi alcuni, secondo il mio punto di vista, immediatamente possono essere accentrati e quindi consorziati. Basterebbe un piccolo sforzo, ma non dei comuni. Parlavo 20 anni fa, 15, con un dirigente della regione perché cercavo di andare a vendere dei servizi ai comuni e mi diceva, si occupava proprio degli enti locali, 581 comuni, se qualcuno non fa una piccola legge affinché tu possa dire che i dati di sta cosa qua vengano accentrati,
nessun comune li farà, perché è più semplice per tenersi i dati sotto la sedia, il server, e avere milioni di problemi piuttosto che andare ad accentrare determinate cose. Quindi questo è un po' quanto io ho rilevato in questi anni dal punto di vista lavorativo e anche di esperienza amministrativa. Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Capisco che possa essere antipatico ovviamente per un amministratore aspettarsi il sostegno e il supporto degli amministratori dei comuni circonvicini. Il sindaco ha citato: noi abbiamo la piscina, nessuno ci dà soldi per mantenere la piscina, detta proprio in termini brutali. Però è anche vero che tutta una serie di servizi che Vittorio Veneto ha ingenerano, presumo, un indotto che altri comuni non hanno. Dubito che ci siano le folle di giovani che da Vittorio Veneto partono per andare, che ne so, in cima a Sarmede per andare a bere il sabato sera. È più probabile il contrario, cioè che qualche giovane di Sarmede venga a Vittorio. Certo, dopo è molto più probabile che qualche giovane di Sarmede venga in museo a Vittorio Veneto che non i giovani di Vittorio Veneto vadano in museo a Sarmede. Soprattutto, no, è molto probabile che invece vadano a vedere determinate mostre a Sarmede, perché Sarmede da questo punto di vista è un luogo attrattivo ormai consolidato con le attività relative alla mostra dell'illustrazione dell'infanzia, ad esempio. Però non credo che Sarmede venga a chiedere soldi a noi per fare la mostra dell'illustrazione dell'infanzia. Per cui, insomma, i ragionamenti sono anche biunivoci a volte. Le persone che vengono a Vittorio Veneto e vanno in piscina, è vero che pagano il biglietto di accesso tale e quale i vittoriesi, ma magari andando in piscina si fermano al supermercato a fare la spesa quando escono. Magari vanno al bar delle piscine e spendono al bar delle piscine ingenerando indotto, e così con tante altre cose. Lei sindaco non è convinto? Chiudiamo la piscina allora. Sì. Io credo che siano servizi che vanno a favorire la nostra comunità, le comunità circonvicine, e in un sistema in cui in genere, mi hanno spiegato, i grandi si fanno carico anche dei problemi dei più piccoli, non ci vedo nulla di trascendentale nel limite in cui questo mantiene e regge un equilibrio generale. Io sabato sono andata al lago di Revine con mia figlia. Il comune di Revine ha sistemato l'area di Santa Maria e ne ho fruito anch'io senza pagare le tasse. Prego? Beh, se uno va su in bicicletta non paga neanche il parcheggio. Prego? Prego? Comunque, insomma, è giusto, i parcheggi si pagano anche a Vittorio Veneto, non c'è niente di trascendentale. Però sicuramente i 2-3 euro che si pagano di parcheggio sono nulla in confronto al beneficio di poter fruire di un'area verde di quel tipo. Per cui piuttosto io sono sempre stata favorevole a un'iniziativa nazionale che scoraggi la permanenza dei piccoli comuni e favorisca la fusione. So di essere particolarmente, non l'unione, la fusione. So di essere particolarmente fuori dal trend generale, però questa è la mia posizione. Ci hanno provato, ricordo che venne fatta, mi pare nel 2011, un provvedimento che prevedeva l'obbligatoria fusione dei comuni sotto una determinata soglia. In provincia di Treviso ce n'era solo uno che era sotto la soglia e si salvò perché, essendo l'unico, non si poteva fundere con nessuno, perché nessun altro aveva l'obbligo. Alla fine lo eliminarono questo vincolo. Solo una cosa al Presidente:
parlava di carte d'identità, al di là evito di riaprire la vessata questione vittoriese sulla situazione dell'anagrafe, ma quando qualche anno fa venne stabilito la centralizzazione dell'emissione, non della realizzazione, l'emissione fisica, la costruzione della carta d'identità al Ministero degli Interni per gli ovvi necessità, diciamo, tecniche collegate alla carta d'identità elettronica, l'ANCI si oppose. Non i piccoli, i grandi, tutti quanti insieme, gli enti locali si opposero a questa cosa, venne fatta lo stesso. Diciamo che forse probabilmente andrebbe migliorato il sistema di consegna, visto quello che talvolta succede. Però anche all'epoca la sola emissione fisica, non il contatto con il pubblico centralizzato, venne visto come un atto contro natura. Grazie. Consigliere Rosset. Grazie Presidente. Non è la prima volta che in questo Consiglio Comunale viene tirato in ballo ancora il distretto di polizia locale TV 3A si chiamava. Vi leggo una cosa, non sono parole mie. Il distretto di polizia locale TV3A salta e i 100.000 euro di finanziamento regionale tornano a Venezia. La Regione aveva assegnato 100.000 euro al costituendo consorzio di cui la nostra città era capofila, ricorda l'assessore al bilancio Giovanni Napoli. Poi il progetto è naufragato perché i comuni contermini hanno fatto scelte diverse. Il sindaco d'Are e l'assessore alla sicurezza Rosset avevano, secondo me, lavorato correttamente per costituire il distretto. Purtroppo altri comuni hanno fatto scelte diverse, per cui non c'è rimasto altro da fare che prenderne atto e restituire il contributo. I patti erano chiari, non fai il consorzio, ci ridai i soldi. Quindi adesso spero non siano chiarite una volta per tutte come è andata a finire la questione del distretto di polizia locale. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Sì, vabbè, siamo andati fuori tema e purtroppo anch'io faccio un piccolo intervento fuori tema riferito appunto al lamento del sindaco, che non è la prima volta, no, di questi oneri che ha la nostra città per l'Interland, no? Ma io voglio ricordare, magari avessimo un Interland a 360 gradi, la nostra disgrazia è quella di averlo a 180 gradi, perché Conegliano, che ha un Interland, cioè ha dei comuni attorno a 360 gradi, quella è la fortuna e è il vantaggio di Conegliano rispetto a Vittorio Veneto. Quindi avere dei comuni vicino non è una disgrazia, ma anzi consideriamo. Lei per esempio non considera per niente l'aspetto del commercio, ma lei pensa che un cinema a Vittorio Veneto potrebbe esistere senza i paesi limitrofi, oppure ci potrebbero essere 3 librerie, oppure ci potrebbero essere tutti i supermercati che ci sono? Lei pensa che il mercato del lunedì starebbe in piedi solo con i cittadini di Vittorio Veneto? È escluso, lo sappiamo tutti quanti. Come non avremo un ospedale se non avessimo tutti i comuni che fanno. A parte che forse qua non so se abbiamo ancora un ospedale, perché è una situazione che dovremmo analizzare. Secondo lei avremmo gli studi notarili se non avessimo e gli studi di avvocati, eccetera, e le assicurazioni, se non avessimo questo bacino, se non fossimo, no, capoluogo di un distretto? Ovvio, ci sono anche degli oneri, ma ci sono degli onori e ci sono dei vantaggi. Valutiamo i vantaggi, che secondo me sono molto superiori agli oneri. E finisco il mio intervento fuori tema. Grazie. Bene.
Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego con le dichiarazioni di voto. Consigliere De Antoni, prego. Il nostro voto è favorevole, è il nostro fino al PD. Ok. Guarda, c'è questa di Casagrande. Questa di Casagrande. Forza. Stava dichiarando il voto il consigliere De Antoni. Sì, l'ho dichiarato favorevole a nome mio del gruppo PD. Perfetto, grazie. Consigliere Rosset, prego. Anche il nostro voto è favorevole, grazie. Grazie, consigliere Rosset. Bene, passiamo alla votazione. La delibera è approvata con 15 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Votiamo per la immediata eseguibilità. La delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0. Passiamo ora alla prossima proposta di delibera, ovvero permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14,1 del DPR 380-2001 e SMI per la costruzione di numero 2 coperture per campi da padel presso il Marco Polo Sporting Center. Lascio la parola direttamente ai tecnici, all'ingegner Della Giustina. Prego. Grazie Presidente. Allora, nell'agosto del 2002, alle 8 di sera fra l'altro, fu convocato, il colore dei capelli fa capire da quanto sono qua. Nell'agosto del 2002 fu presentato un piano particolareggiato, il comparto 5 cosiddetto opere PIE, e io in quella seduta era l'unico punto all'ordine del giorno, mi presentai per dichiarare che non avrei partecipato alla discussione e alla votazione del punto all'ordine del giorno. Metto fra parentesi una premessa. L'aria a livello nazionale era un po' diversa, si parlava di legittimo sospetto, c'erano leggi in fieri, diciamo così. In quella, come dire, con quell'aria che tirava, preferì dichiarare apertamente la volontà di non partecipare alla votazione di quel punto all'ordine del giorno, anche se, e chiedo anche in questo caso conferma alla segretaria generale del Comune, non c'era alcun impedimento dal punto di vista giuridico. Parlo ovviamente di questioni di parentela, ma per evitare qualsiasi dubbio, quella volta, e così farò anche stasera, io uscirò dall'aula. Perché? Perché ritengo che sia doveroso anche dare qualche segnale, e dico perché. In questa stessa sala qualcuno era stato accusato, quando io ero sindaco, dall'allora minoranza, di un comportamento non lineare, uso un eufemismo, perché, e dico anche nome e cognome di chi era, il Presidente del Consiglio Comunale, allora, era l'ingegner Silvano Tocchetta, era Presidente dell'Associazione Astrofili,
la quale aveva dato un contributo e faceva parte dell'associazione del Palafender, associazione che aveva raccolto dei fondi per continuare, diciamo così, il grande progetto dell'area Fender. Il Comune, proprietario dell'area Fender, proprietario di tutti gli immobili dell'area Fender, il Comune di Vittorio Veneto, diede un contributo per il proseguio dei lavori. Qualcuno disse che era incompatibile il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale. A parer mio una stupidaggine grande come una grande casa, ma l'aria in quegli anni era questa. Ora io ritengo di confermare la mia scelta del 2002 e assentarmi durante la discussione e la votazione di questo punto all'ordine del giorno, ribadendo la richiesta al segretario comunale che, ritengo sia ancora così, non ci sia comunque giuridicamente alcuna incompatibilità. Grazie. Bene, non c'erano legami di parentela, si riferiva soltanto al contributo erogato, non ho capito la questione. Sì. Ah, ecco, ho capito. Come sono parenti? Cugini? Non sicuramente nei gradi di incompatibilità, sì. È ovvio, se rientra. Va bene, capito il collegamento. Lascio la parola all'ingegnere Della Giustina. Buonasera a tutti. Il punto riguarda la richiesta presentata dall'impresa Tonon SPA di Colle Umberto per un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14, scusate, comma 1 del DPR 380, testo unico per l'edilizia. Siamo nella zona comunemente nota come area ex opere PIE, nella quale sono già esistenti dei campi sportivi e una vasta area verde in parte destinata a campo da golf. Il permesso di costruire in deroga riguarda la possibilità di realizzare la copertura di numero 4 campi da paddle, campi che sono già stati realizzati come superficie e la richiesta riguarda appunto quella di coprirli in maniera continuativa. La richiesta è fatta appunto ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del DPR 380. Tale articolo consente di rilasciare il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione di Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio Comunale è appunto chiamato ad esprimersi sulla valenza pubblica, sull'interesse pubblico dell'intervento proposto. Le coperture previste dal progetto della richiesta sono due. La prima, che già si può vedere perché è stata installata quale opera temporanea mesi fa, ha una dimensione in superficie di 967 metri quadrati ed sarà costituita da una struttura in legno lamellare con un telo in PVC e copre 3 campi di allenamento. La struttura è questa che vedete già in foto. La seconda ha una dimensione di 530 metri quadrati circa e sarà costituita da una struttura portante in acciaio, anch'essa coperta da un telo in PVC e coprirà quello che viene chiamato campo panoramico, dotato già di 2 tribunette laterali che sono state realizzate contestualmente alla realizzazione dei campi. Ecco, questo è il campo esistente con le tribunette
laterali. Questa in sezione è la struttura metallica. Alcune considerazioni che abbiamo fatto nel corso dell'istruttoria e mi richiamo e vado soprattutto al piano particolareggiato denominato Opere PIE, quello approvato in Consiglio Comunale con la delibera 58 del 2002. Questo piano particolareggiato prevedeva la realizzazione massima di un numero 20 costruzioni del volume di 100 metri cubi ciascuna, quindi un totale di 2000 metri cubi. Parzialmente queste costruzioni da 100 metri cubi ciascuna sono già state realizzate, alcune accorpate con dei vecchi permessi di costruire in deroga. Sono quelle, per intenderci, per chi conosce la zona, che costituiscono il bar attuale, degli spogliatoi e basta, perché non ne sono state fatte altre. La volumetria richiesta per la copertura dei campi da padel, che a nostro avviso è una volumetria a tutti gli effetti, a tutti gli effetti edilizi urbanistici evidentemente, non è prevista dal piano particolareggiato, da cui la richiesta appunto di procedere in deroga al piano regolatore, quindi al piano particolareggiato. Un'altra premessa: nel 2005 la stessa ditta Tonon fu autorizzata a realizzare quella che è la stazione di lancio del golf, okay? Anche quello con lo stesso meccanismo in deroga, sempre articolo 14 del PR 380-2001. E sulla copertura, tra l'altro, recentemente sono stati realizzati anche dei pannelli fotovoltaici. La dotazione di parcheggi è, secondo la nostra istruttoria, ampiamente soddisfatta. Noi abbiamo fatto, sia il professionista che ha redatto la proposta di intervento, sia noi abbiamo verificato, sia ai sensi della normativa, delle norme tecniche di attuazione, sia ai sensi della legge 122/89, la cosiddetta legge Tonioli. E in entrambi i casi, considerando comunque tutte le superfici coperte, presenti e future, la dotazione di parcheggi è ampiamente soddisfatta. Come dicevo in apertura, il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo una volta che il Consiglio Comunale si esprima in maniera favorevole a proposito del beneficio pubblico. Beneficio pubblico che la ditta proponente individua nella mettere a disposizione le strutture così realizzate, quindi i campi coperti, per delle lezioni collettive, chiamate giornate dello sport, da dedicare alle scuole, per un totale di 7 giornate all'anno, con orari dalle 9 alle 12, 14:30 e 16:30, per un totale che noi abbiamo calcolato su 8 anni, sempre proposti dalla ditta, di 280 ore complessive. Quindi il beneficio pubblico proposto dalla ditta Tonon sono appunto queste 280 ore a disposizione delle scuole cittadine a titolo gratuito. Quindi il permesso di costruire per 8 anni, sì, per 8 anni, sì. No, 280 ore complessive in 8 anni, quindi 280 diviso 8, 40 all'anno. 280 ore in 8 anni. Questa è la proposta. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato una volta che comunque sarà pagato il contributo di costruzione, sarà pagato il contributo straordinario e sarà sottoscritta un'apposita convenzione a formalizzare il beneficio pubblico. Il contributo straordinario è stato quantificato dalla ditta ai sensi della normativa nazionale e della delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 2016 in 31.466 euro. Ad avviso degli uffici che hanno condotto, del mio ufficio, del nostro ufficio che ha condotto l'istruttoria, la documentazione è sufficiente per poterla presentare in Consiglio Comunale e la determinazione del contributo straordinario è congrua, per cui sottoponiamo al vostro parere e al dibattito il progetto presentato dalla ditta Tonon SpA. Grazie. Grazie, ingegnere Della Giustina. Passiamo alla discussione.
Consigliere De Antoni, Sono il primo, non so perché sono da questa parte. ormai ha il posto numero 1 assicurato. Grazie. Prego. No, una volta che ho visto gli elaborati, purtroppo solo venerdì, ho cominciato venerdì, ho cominciato a interloquire, come dice il sindaco, con gli uffici per cercare di capire qualche cosa, perché onestamente dagli elaborati che ci sono stati consegnati non si capisce granché. Adesso vi ha detto l'ingegnere come avviene la copertura, la mellare, la testatura in acciaio, la copertura in PVC, eccetera, la copertura del nuovo campo, quello con le tribune, non ho capito come verrà, la struttura di acciaio, la copertura non ho capito, ma dagli elaborati che ci sono stati consegnati, onestamente sono carenti secondo me, tant'è che ho chiesto con forza, c'è una relazione tecnica. La relazione tecnica non c'è, in genere nella relazione tecnica ci sono tutte le cose che poi l'ingegnere oggi ha detto. L'ingegnere oggi, dopo le mie insistenze, abbiamo parlato a lungo di questa cosa, mi ha detto: ma lei non ha visto la relazione che ho fatto io di presentazione dell'atto? No, dico, non c'è stata mandata, quindi questa relazione che ha letto adesso l'ingegnere, che è stata pubblicata, mi è stata inviata oggi a mezzogiorno circa, dopo che abbiamo parlato a lungo e mi ha dato un sacco di informazioni su questo progetto. La prima osservazione quindi che io faccio, il progetto è assoluto, per quanto mi riguarda e per quanto capisco io, è carente. Sfido anche voi che avete un computer a casa con uno schermo anche gigante, a capire quello che viene fatto in quello spazio. E questa è la prima osservazione. Poi ho chiesto però, allora, standard, devono essere rispettati degli standard. Allora c'è una tavola in cui sono segnati in colore verdino, se riesce l'ingegnere a pubblicare la tavola, sono indicati in verdino, mi sembra esatto, giallino, verde, quel colore lì, sono indicati tutti quei parcheggi segnati che vanno a essere standard dei campi da padel. Allora mi sono chiesto, ma gli standard per il bar, gli standard per il campo da golf, lo standard per i 2 campi da calcio, dove sono gli standard per i parcheggi? Cioè, quando hanno realizzato l'opera evidentemente hanno presentato quei parcheggi che sicuramente coprivano quell'intervento che era stato fatto, ma c'è un modo per calcolare quali sono i parcheggi necessari per le attività dei campi da calcio, del bar e del campo da golf? Mi è stato detto che solo quelle attività che occupano degli spazi coperti hanno un certo standard che deve essere applicato, altrimenti non c'è. Però è possibile adesso che con questi campi da padel vadano a occupare tutti i parcheggi e tutti quelli che prima utilizzavano quei parcheggi per il calcio, eccetera, eccetera, non abbiano più parcheggio? È una domanda, chiederei che almeno venisse presentato un prospetto in cui si dice tanta superficie, tanti parcheggi, li andiamo a contare e vediamo se ci sono tutti. Questo documento non c'è. Poi, guardando un po' meglio quello che è stato realizzato con le foto che adesso ci sono, leggo che l'autorizzazione per realizzare quel pallone, chiamiamolo così, dove sono adesso che ricopre i 3 campi da padel, quel tendone è stato autorizzato con una CILA? Con una CILA, no? È stata fatta una richiesta di CIL, con un CIL è stato autorizzato l'apposizionamento di quel tendone, capannone, non so come, tendone, ed era una costruzione provvisoria che, secondo quello che so io, dovrebbe durare per 6 mesi. Io frequento il campo là perché porto il nipotino a giocare a calcio, però mi sembra che ci sia sempre stato nell'ultimo anno. Chiedo agli uffici se hanno verificato che il tempo dei 6 mesi sia trascorso, se è trascorso o meno, e se questa struttura è ancora legittima oppure è sanzionabile, non so cosa si deve fare in questi casi. L'ingegnere ha detto così che quei cubetti, che sono quei cubi, quelle costruzioni a piccoli cubi di circa 100 metri cubi l'uno, erano previsti nel piano particolareggiato.
Ho chiesto di sapere quando è scaduto il piano particolareggiato, quello delle opere PIE, che io non conoscevo, comunque è scaduto nel 2012 o 2013, è stato prorogato per 2 anni e quindi nel 2015 è definitivamente concluso. Mi domando, è possibile a piano particolareggiato scaduto realizzare cubature previste dal piano particolareggiato stesso che è scaduto? Non so se c'è una norma che l'autorizza, ma avrei piacere che mi fosse indicata. E cos'altro? C'era su una tavola, quella eccola, c'è una voce che si legge piano, è linea di inviluppo, come si chiama? Può essere sulla cosa? Se legge la leggenda, per favore. Sotto, a metà circa, c'è una cosa, linea del massimo sviluppo. Qual è il massimo sviluppo nella carta che non lo trovo segnato? Non l'abbiamo trovato segnato. Ha visto questa cosa? Mi sono spiegato? Cioè c'è scritto il massimo sviluppo, però l'inviluppo non lo leggo là. Non trovo quella linea, pur ingrandendo molto il file, non riesco a trovare quella linea che definisce questo inviluppo. L'altra domanda è con quelle autorizzazioni dell'anno scorso, è stata autorizzata anche la costruzione dei 2 blocchi delle gradinate, diciamo, del campo, quello che loro chiamano campo panoramico. Sono state realizzate due gradinate in calcestruzzo. Fanno volume queste strutture? Mi chiedo e chiedo ai nostri tecnici. Queste sono le domande che ho fatto e sì, sono dispiaciuto per la verità che questo documento, che in parte chiarisce un po' dei miei dubbi, non sia stato legato alla documentazione che è stata fornita a tutti i consiglieri. È stata consegnata solo oggi. Oggi perché gentilmente l'ingegnere della Giustina mi ha detto guarda che io l'ho fatta la relazione per spiegare un po' meglio la cosa, però se non ce la mandate è difficile, ho controllato e ho fatto controllare dai colleghi, nessuno l'ha ricevuta. Sì, ci mettete in difficoltà a dare un parere su questa iniziativa con tutti questi punti di domanda. Comunque spero che almeno alcuni mi possiate rispondere. Grazie. Consigliere Dus. Buonasera innanzitutto. Non so se il titolo, l'oggetto sia corretto o forse si doveva parlare di sanatoria. Cioè le strutture di cui stiamo discutendo sono strutture esistenti che dovevano rimanere lì per un determinato periodo, eppure quel periodo poi si è prorogato. C'è addirittura un impianto fotovoltaico. Sì, non so. Trovo curioso questa accelerata su questo punto, perché noi abbiamo un capannone che abbiamo dovuto montare e smontare perché no? 6 mesi scadevano, monta, smonta, smonta e rimonta. E qui abbiamo dei palloni aerostatici enormi, se voi andate in Montaltare li vedete bene, cioè almeno li vedete bene quello blu, quantomeno, e quindi come impatto è un impatto abbastanza importante sulla città, devo dire la verità. E trovo anche curioso perché poi, questo succede spessissimo, ahimè. Allora, in via Galileo Galileo, nelle civili abitazioni, non è possibile installare impianti fotovoltaici. E però lì, alla COP, possiamo realizzare la qualunque fondamentalmente. Cioè, è una cosa che da normale cittadino, francamente, faccio ancora fatica a capire la ratio. Come faccio fatica a capire la ratio che mi giustifica come beneficio pubblico le 35 ore annue, per un totale di 1.700-2.000 euro annui, cioè 35 ore. Sì, francamente, come beneficio pubblico... No, 8 gli anni, mi pare. Sì, però 35 ore all'anno.
per 8 anni, sì, sì. Sì, dopo va bene, dopo come andrà lo dirà la storia, insomma. Per cui, oltre alle perplessità tecniche sollevate appunto dal consigliere De Antoni, io appunto avevo queste qui da fruitore anche dell'area, che è un'area che sicuramente ha avuto un suo sviluppo importante per la città in questi anni e lo sta avendo tuttora. Perché sì, è un'area di grande sfogo per molti tipi di attività. Detto questo, sappiamo che ci sono delle regole stringenti che valgono per tutti, per cui rimaniamo nel solco di quelle regole là, direi. Ecco. Grazie. Consigliere De Nardi. Grazie. Io ho qualche altra domanda oltre a quelle che ha già fatto il consigliere De Antoni, sulle quali anch'io sono interessata alla risposta, per cui evito di ripeterle. Soprattutto per quanto riguarda l'opera temporanea, che interpolando insomma, la relazione che ci è arrivata oggi in tarda mattinata con le indicazioni che ci erano state date a richiesta via mail ieri, pare sia stata figlia, diciamo, di una CIL del giugno del 2022, se non sbaglio. Quella, per capirci, la copertura pare essere ancora in piedi, insomma. Io volevo capire tecnicamente cosa è successo del piano particolareggiato, nel senso, diceva prima il collega De Antoni che è scaduto dopo 15 anni, quindi presumo nel 2017, se è del 2002, se non ho fatto i conti mali. 2015, ecco, ok. Terminato appunto questo periodo, tecnicamente cosa è successo? Insomma, è sparito, non ha più valore, vale ancora cosa? E quali e quante siano le opere realizzate in relazione a quel piano, e in particolare rispetto, venivano citati qui nella relazione, sulla pagina, 20 costruzioni del volume di 100 metri cubi ciascuno, le sia, a prescindere dal fatto che magari sia stata, presumo, unificata più costruzioni magari, quale sia rispetto al totale della volumetria prevista, quelle 20 per 100 ciascuna, la volumetria poi effettivamente realizzata. E rispetto al piano, quali sono gli elementi che oggi sono stati realizzati e quali quelli che non sono stati realizzati. Faccio queste domande perché capisco la risposta che ci è stata data ieri alla richiesta di avere copia del piano particolareggiato. Ci è stato detto che non era disponibile perché il personale dell'urbanistica non era... Sì, no, non sto... sì, ve lo chiedo non avendo potuto verificare, se no l'avrei verificato da sola andando a guardare a occhio, diciamo, gli immobili. Anche perché io nel 2002 ero al primo anno di università, quindi non ho partecipato all'approvazione della delibera. Scusate, potete... Grazie. E quindi non ho memoria personale. Ricordo che all'epoca ci furono una serie di polemiche per una serie di cambiamenti nelle previsioni via via dei vari benefici pubblici, però oltre a questo nel dettaglio non riesco a ricordare molto altro. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. Prego, ingegner Curti. Grazie Presidente, buonasera. No, io non rispondo alle domande, risponderà poi il collega, ma volevo riallacciarmi a quello che diceva il consigliere De Nardi. Intanto per scusarmi, ma purtroppo io ieri sono arrivata tardi in ufficio. Quando ho visto la sua richiesta, l'unica collega che sa dove mettere mani, perché ce ne sono due in questo momento che seguono sta roba, era già andata a casa. È un periodo un po' strano questo, siamo ancora un po' a regime ridotto e
abbiamo provato comunque, onor del vero, abbiamo mandato una persona a cercare in archivio. Io stesso. Punto. Ci piace molto l'archeologia e tutte queste cose un po' strane, sa, questi ambienti. No, mi chiedo scusa perché effettivamente... Sì. No, mi spiace di non aver potuto fornire questo documento. No, ma volevo comunque scusarmi perché se si può mettere a disposizione i documenti si lavora tutti meglio. Purtroppo ieri non ce l'abbiamo proprio fatta con i tempi a fornirlo, era solo questa. Io propongo di finire le domande e poi passo la parola all'ingegnere Della Giustina. Consigliere Bagliana, prego. Allora, io intanto faccio le richieste tecniche, magari poi l'intervento lo faccio dopo. Io volevo sapere, innanzitutto, se vengono anche conteggiati o sono obbligatori anche gli oneri di urbanizzazione, perché ho visto che ci sono come si chiamano gli altri, gli oneri di costruzione e chiedevo, allora, gli oneri di urbanizzazione no, perché c'è il beneficio pubblico, cioè, poi me li spiegate, sì, ok. E poi un'altra cosa che ho notato, anch'io sono curiosa rispetto alla questione delle tribune che ci sono già e quindi capire il susseguirsi delle varie pratiche che si sono di volta in volta presentate e che era tutto provvisorio, però tutto è là, insomma, quindi cioè non c'è nulla di provvisorio. Poi invece volevo capire per la questione degli spogliatoi, perché non so se sono prefabbricati o sono spogliatoi realizzati, non ho capito, perché io passando sinceramente non sono andata ai campi di padel, nel senso ci vado ma non arrivo fino giù e quindi mi sembra di passare dietro e vedere dei prefabbricati per quanto riguarda gli spogliatoi. Poi invece sulla questione organizzativa organizzativa del complesso avrei delle questioni da rilevare, ma le faccio dopo durante l'intervento politico. Ecco, grazie. Grazie, consigliere. Bene, lascerei a questo punto la parola all'ingegnere Della Giustina per le risposte. Prego. Allora, vado un po', forse salterò tra una domanda e l'altra dei vari consiglieri e spero di dare una struttura organica e comprensibile. Allora, intanto faccio una premessa. La relazione che vi ho letto prima, quella è una relazione che prepariamo noi come ufficio a vostro beneficio, cioè si cerca di sintetizzare e di illustrare nella maniera più chiara possibile qual è l'oggetto sul quale dovete esprimervi. Su questo volevo puntualizzare una piccola cosa. È vero che ieri l'ho mandata al consigliere De Antoni perché me l'ha richiesta, però oggi perché me l'ha richiesta. Però in realtà si vede anche dalla schermata questa, quella relazione l'ho completata il 28 agosto e il 28 agosto l'ho stampata assieme a tutti gli altri documenti cartacei in 3 copie e consegnata all'ufficio segreteria a vostra disposizione. L'ho messa cartacea perché le altre 2 volte che io l'avevo trasmessa digitale, l'ufficio segreteria all'ultimo momento mi aveva chiesto le copie cartacee, perché i consiglieri chiedevano cartacee e io ero diventato un attimo matto a stampare in fretta e furia quello che serviva. Stavolta ho detto no, stavolta mi premunisco e stampo 3 copie cartacee e ho sbagliato di nuovo perché dovevo mandarvele anche prossima dovrei fare giusto. Questo per dire che non è che ho fatto la relazione perché mi è stata richiesta, io l'avevo preparata da tempo perché è mio costume farlo ogni volta che devo relazionare in Consiglio Comunale. Ciò premesso, andiamo a vedere i punti che sono stati sollevati. Allora, cominciamo da quello più corposo, almeno secondo me, quello del piano particolareggiato. Il
piano particolareggiato è stato approvato nel 2002. Giustamente è stato osservato che un piano particolareggiato, come tutti i piani particolareggiati, ha durata validità 10 anni, c'è stata una legge intermedia che l'ha prorogato di 3 anni, quindi 2002, 2012, 2015, quindi nel 2015 è decaduto. Per cui anche noi ci siamo chiesti cosa ne facciamo di questo piano particolareggiato. Entriamo in un argomento, in una materia che è quella squisitamente urbanistica, che non è propriamente il mio pane quotidiano, però lo era nel 2018 dell'allora dirigente architetto Wanda Antoniazzi. E io leggerei un'istruttoria sottoposta alla giunta comunale di allora, proprio sull'argomento. I piani particolareggiati hanno una validità decennale, pertanto nel 2012 è scaduto, poi rinnovato fino al 2015. Il piano particolareggiato è stato redatto in un ambito di comparto edificatorio, previsto dalle norme tecniche del PRG, all'articolo 109,3.5. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 1150 del 1942 recita: decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Il piano in questione è questo che io vi faccio vedere, è quello che era allegato fin dall'inizio ai documenti allegati alla proposta di delibera. Questo, come vedete, è senza timbri. Poi ieri, andando in cerca del piano particolareggiato originale, che non ho trovato, però ho trovato una scannerizzazione che è questa qui. È una scannerizzazione dell'originale approvato. E qui ci sono i timbri che lo attestano. Quindi questo, forse da questa parte è più leggibile perché i colori sono più vividi, è il piano particolareggiato originale. Ma torniamo alla nota dell'allora dirigente. Il piano attuativo, ancorché scaduto, perché siamo nel 2018, è quindi da ritenersi ultraattivo. Me l'ha spiegato il dirigente un'ora fa cosa vuol dire ultraattivo, quindi tranquilli, non lo sapevo neanch'io. Significa che in qualche maniera continua ad avere una certa efficacia. Per alcune parti, infatti, c'è comunque l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona, tenuto conto soprattutto dello stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Tutto ciò premesso, si conclude: in linea generale, pertanto, si può attestare che l'istanza di edificare corpi di fabbrica fino a saturare la volumetria complessiva di 20 per 100 metri cubi, quelli a cui facevo riferimento prima, è conforme al piano regolatore generale e al piano particolareggiato, nella misura in cui vengano realizzati come elementi singoli, ovvero distribuiti come nella planimetria di piano particolareggiato. Senz'altro, si può attestare che l'istanza di edificare corpi di fabbrica fino a saturare la volumetria complessiva dei 2000 metri cubi, 20%, è conforme al piano regolatore generale e al piano particolareggiato, nella misura in cui vengano realizzati come elementi singoli, i cubettini a cui facevo riferimento prima, ovvero distribuiti come nella planimetria di piano particolareggiato. Cito questo perché da una parte rispondo alla domanda che è venuta da più parti sugli spogliatoi e sugli altri cubettini sparsi. Continuo a chiamarli cubettini non in senso per capirci, non perché siano costruzioni di minor valore. Questi spogliatoi qui che sono stati realizzati erano qui. Quindi la scia del 2021, se non sbaglio, con la quale vengono previsti, si inserisce nel piano particolareggiato, quindi era una scia
che aveva titolo per poter essere ritenuta efficace. Al contrario, la proposta che è stata fatta nel 2018 di ampliare il bar esistente, in questa zona qui, siccome non prevedeva costruzioni isolate di 100 metri cubi l'una, ma le prevedeva accorpate al bar esistente, è stato un permesso di costruire in deroga. Anzi, mi perdoni, è stato un permesso di costruire in deroga, poteva essere un piano di costruire in deroga oppure in applicazione del piano casa, che era fattibile. Hanno scelto questa seconda ipotesi. Quindi comunque non era conforme al piano particolareggiato, si è dovuto ricorrere a uno strumento straordinario. Le possibilità erano due, o deroga o piano casa, hanno scelto piano casa e così è stato realizzato. I volumi invece che si propongono adesso, cioè le coperture, evidentemente non rientrano in nessuno di questi casi, per cui deroga. Questo per rispondere alle costruzioni, all'ampliamento del bar e degli spogliatoi. Fotovoltaico sulla stazione di lancio del Golf, quella era sempre ricompresa nella SCIA che ho citato prima del 2021 e la differenza tra qui e Via Galilei, in realtà non c'è differenza, in Via Galilei gli impianti fotovoltaici si possono realizzare tanto quanto qui, con una piccola differenza, che Via Galilei è in vincolo paesaggistico, per cui in taluni casi, cioè quando la copertura è fatta in copi tradizionali, eccetera, eccetera, è necessario l'autorizzazione paesaggistica. Questa è l'unica differenza. Per il resto, sia in Via Galilei che in Via De Nadai, la realizzazione di impianti fotovoltaici attualmente, con la normativa attuale, è attività edilizia libera. In questo caso c'è addirittura una SCIA che li giustifica. Tribune. Le tribunette laterali del campo di padel cosiddetto panoramico erano ricomprese sempre nella stessa SCIA, che prevedeva spogliatoi, nuovi campi da padel, che prima non c'erano, e tribunette e impianto fotovoltaico. La tribuna, fin tanto che non è coperta, non ha significato edilizio urbanistico e si configura come un arredo della zona. Soprattutto queste tribune che magari hanno 3 gradini, insomma sono relativamente piccole, per cui non sono soggette a nessun tipo di permesso particolare, ma in ogni caso erano oggetto di SCIA. Contributo straordinario e oneri. Contributo straordinario e oneri. Allora, il contributo straordinario è dovuto sempre ai sensi comanda sempre il testo unico sull'edilizia. Il contributo straordinario è perché il Consiglio Comunale, nel riconoscere il beneficio pubblico dell'intervento, autorizza una realizzazione che secondo il piano regolatore non si potrebbe fare. La legge dice, ok, te lo lasciamo fare in deroga, però paghi, contributo straordinario. Sono comunque edifici però, sono comunque volumi e superfici, per cui sono assoggettate anche a oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, che insieme danno il contributo di costruzione, sempre secondo il DPR 380. Contributo straordinario, 35 ore all'anno, e questo è quello che propone... Beneficio pubblico, scusate. Beneficio pubblico, 35 ore l'anno, questo è quello che propone la ditta. Sta al Consiglio valutare se è congruo, vantaggioso, eccetera. Verifica parcheggi. Premessa. Le superfici sportive scoperte non generano standard a parcheggio. Quei parcheggi che sono stati realizzati, quando sono stati realizzati i campi da calcio e i campetti di allenamento, erano stati realizzati non tanto in osservanza di uno standard che era richiesto, ma semplicemente per rendere la struttura il più appetibile possibile per atleti e pubblico. Per cui erano dei parcheggi, dal punto di vista, attenzione, strettamente edilizio urbanistico,
molto ridondanti rispetto agli effettivi standard richiesti. Come ufficio abbiamo fatto una verifica conteggiando sia le superfici attuali che le superfici ipoteticamente da realizzare in futuro, cioè le 2 coperture, e l'abbiamo fatta in entrambe con 2 normative differenti. Uno sono le nostre norme tecniche di attuazione, articolo 14, l'altra è la legge 122 del 1989, la cosiddetta legge Tonioli. Il professionista, nel suo, vediamo se lo trovo, eccolo qua, nella sua tavola che è allegata tra i documenti che vi sono stati messi a disposizione, ha fatto la verifica secondo oggettivamente più gravosa, cioè quella della legge Tonioli. La legge Tonioli quantifica le superfici a parcheggio in base al volume, quindi nel caso specifico, molto particolare, di un volume grande rispetto alla superficie, perché andiamo molto alti con queste coperture, era la verifica più gravosa da fare. Per questo nella planimetria che lui ha allegato si vede tanto giallino verdino, perché il volume è enorme. La legge Tonioli dice 10 metri quadri di parcheggio e aree di manovra ogni un metro quadro ogni 10 metri cubi, abbiamo 14.000 metri cubi, la differenza è, la divisione è notevole, no? Per cui 1400 14.000 diviso 10, 1400 metri quadrati. Sì, Metri quadrati. Sì, parcheggi per il momento ricalcoliamo i metri quadrati. Sì. Comprese le aree di manovra però. Quindi servono, grosso modo, se togliamo le aree di manovra, se vuole faccio un conto al volo. Ma li abbiamo fatti sti conti? Ah, ma li ho fatti i conti, eh. Se vuole li dico anche. No, allora, gliel'ho detto in premessa, di questo punto specifico. I campi da calcio scoperti non generano richiesta di parcheggi. Io sto ragionando chiaramente in termini edilizio-urbanistici, non in termini di un campo da calcio deve avere i parcheggi. È chiaro questo, ma questo è prassi quotidiana, buonsenso, opportunità. Io devo ragionare in termini di normativa. La normativa a cui fa riferimento è la legge Tonioli e le NTA. In entrambi i casi abbiamo fatto la verifica e in entrambi i casi la dotazione di parcheggi, considerando tutto, è ampiamente verificata. Ma bisogna, scusi, non è registrato. Allora, prego. Si prenoti. Cioè io dico, sono d'accordo con lei, la normativa, mi fido di quello che lei dice, non ho niente da dire, però quando abbiamo autorizzato i campi da calcio, quello ha presentato 150 parcheggi e quindi ok, sono sicuramente sufficienti a coprire il fabbisogno di parcheggi per quei campi. Adesso viene un'altra struttura in deroga. Calcoliamo il numero dei parcheggi che sono richiesti e sono sufficienti tutti quelli lì. Però di fatto noi andiamo ad annullare la possibilità di parcheggiare le macchine a quelli. Insomma, assessore Antica, significa che noi andiamo a mettere in difficoltà il traffico in quella zona. Dove vanno a parcheggiare? Quando c'è il campo la partita la domenica, non so se ha visto, quando fanno le prese la domenica, le macchine è tutto pieno, durante la settimana è tutto pieno il parcheggio, e se vengono a giocare anche 5 campi da padel, 4 campi da padel, sarà ancora peggio. Allora, cioè, il compito nostro non è solo quello di rispettare le norme, giusto, però anche teniamo conto delle esigenze della gente che ci... Silenzio in aula. Allora, già è difficile andare avanti con la discussione e, per cortesia, prendete i vostri posti e prego.
Ok, andiamo avanti. Scusi, mi scusi se l'ho interrotta. Ingegnere, prego. Capisco il punto di vista e per certi versi è condivisibile, gliene propongo un altro. Secondo la planimetria proposta dal professionista, ai campi paddle sono assegnati 68 posti auto. Abbiamo 4 campi paddle. Non sono un praticante, ma credo che a paddle al massimo si giochi 2 contro 2. 4 per 4 sono 16 persone. Al massimo, ma dico massimo, sono 16 macchine e abbiamo 68 posti. Quindi va bene, c'è la fidanzata che arriva un po' più tardi, benissimo, 20 macchine. Allora, qua potremmo iniziare, potremmo iniziare disquisizioni tecniche e non finire, perché lei dice ci sono le gradinate, io dico magari sono eventi eccezionali, e avanti, e potremmo andare avanti ore, lei con la sua teoria, io con la mia, l'assessore Antigua con la sua, l'ingegnere con i calcoli. Allora, cerchiamo di, secondo il mio punto di vista, altrimenti i consigli comunali diventano disquisizioni di tipo tecnico, di rimanere con buon senso all'interno di alcune domande che ci diano l'idea di massima di quello che sta avvenendo, e dopo bisogna portare anche la delibera in approvazione, altrimenti sì, in votazione, consigliere Dus. Prego, ingegnere. Manca un solo punto di quelli, se ne ho perso qualcuno scusatemi, me lo ricordate. Manca un solo punto, che è quello della temporaneità della struttura esistente, che in effetti è stata installata come struttura temporanea, con una comunicazione inizio lavori, CIL, cui facevo riferimento prima, che effettivamente ha una validità di 180 giorni solari, secondo noi. Comunque la struttura evidentemente è lì installata, quindi faremo sicuramente una verifica sulla tempistica, e se non verificata, gli strumenti li abbiamo l'ordinanza, abbiamo le sanzioni secondo il regolamento edilizio e sicuramente verrà applicata. Credo di aver sviscerato. Ah, giusto. Sì. Allora, guardando la planimetria originale, no, non originale ma scannerizzata, allegata all'originaria delibera, quello che è stato realizzato, allora, quello previsto è quello che vedete in rosa arancione, quindi facendo riferimento a edifici noti, la Coop col negozio di abbigliamento e il bar, che è questo, la parte residenziale per quel che riguarda il primo blocco di appartamenti, condomini, il secondo notoriamente non è stato realizzato. A sud-est questa volumetria non è stata realizzata. Questo qua. Ah, ok. Questo. Scusa perché non riuscivo a vedere da qua. Sì, spero riusciate a vedere. A me sono orco, scusatemi. Non è stata realizzata. Dei, tra virgolette, cubetti previsti sono stati realizzati 3 del bar, 1 qui in reception, se non sbaglio, qui all'ingresso, 3, anche se non disposti così, ma accorpati, che fungono da spogliatoi, e 2, gli ultimi, i 2 per fabbricare, i 2 container, perché sono 2 container, però della volumetria sempre inferiore ai 100 metri cubi. Questo è tutto quanto realizzato secondo il piano particolareggiato. Extra piano particolareggiato abbiamo la copertura della stazione di lancio con i pannelli fotovoltaici e l'ampliamento recente del bar con il suo Deor. Il primo, come dicevo prima, in deroga, stesso meccanismo di questa sera. L'altro avvalendosi della facoltà del piano casa. L'altra domanda, quella sul massimo inviluppo residenza, quel retino strano,
è quello che leggete sulla parte residenziale, evidentemente, nel quale, questo però lo interpreto io perché al tempo non c'ero a valutare questi aspetti, la parte residenziale poteva essere realizzata tutta all'interno di questo retino. Poi il progettista, che successivamente ha fatto i progetti esecutivi, avrà scelto la forma architettonica funzionale che meglio si confaceva alle esigenze della sua committenza. Però quello che era importante è che la volumetria doveva essere realizzata all'interno dell'area indicata con questo retino. Io gli do questo significato. Questa? Scusi. Prego. Sì, allora la domanda sulla richiesta variazione in aumento del massimo in sviluppo è originata non da questa planimetria, ma appunto da questa, non da quella che lei ha reperito. No, non è uguale. Perché se voi vedete, allora erroneamente a questo punto io e i colleghi pensavamo che questa fosse allegata all'istanza e rappresentasse la richiesta di variazione. Infatti c'è scritto richiesta variazione, non è esattamente identica all'altra che lei ha recuperato. E noi non riuscivamo a individuare all'interno della planimetria quella che è reperibile nell'area riservata, nella parte ovviamente relativa all'area sportiva, qualcosa che avesse quel... Ah, ok, bene, allora, mi sento meno... Sì, ma non riuscivo... Cioè, siccome la richiesta riguardava l'altra parte, non capivamo cosa c'entrasse la Coop con questa cosa. Era da qui che nasceva la nostra domanda. Pensavamo fosse stata realizzata ad hoc dal professionista per rappresentare graficamente le modifiche. In realtà scopriamo adesso che è quella AG, diciamo. Scusate, ma stavo parlando un attimo. Ora, prego. Ingegnere della Giustina, mi è sfuggita la risposta sugli spogliatoi. Cioè, fanno cubatura? Cioè, voglio dire, quelli... Allora, adesso ci sono dei prefabbricati e quindi sono momentanei, immagino. Ma com'è? Ma non spogliatoi, non quelli segnati qui. Ci sono degli spogliatoi dietro ai campi attualmente. Vabbè, li ho visti io in prefabbricato. Chiedo eventualmente, quindi, quando verranno realizzati, per questo c'è scritto spogliatoi, se faranno cubatura, anche questi? Ah. Ma dove sono già realizzati? No, no. Prego, consigliere Rosset. Grazie Presidente. Io ho molta confusione in testa e adesso faccio delle domande perché voglio capire come votare a questo punto all'ordine del giorno. Ci viene presentato un punto della ragione dove è messo permesso di costruire in deroga. Se non ho capito male, ingegnere della Giustina, lei ha detto che le strutture sono già, non sono... o sì o no, o parzialmente o no. Perché? Perché andrò a vedere quello che ha detto perché forse non ho capito bene, ma comunque agli atti perché è registrata. Perché se sono costruite anche parzialmente, noi non possiamo votare questo punto del giorno perché siamo a conoscenza di un abuso. E quindi, e qui chiedo ovviamente al segretario e chi ne sa più di me, cosa rischiamo se andiamo a votare
di costruire in deroga quando la cosa è già costruita? Datemi delle spiegazioni chiarite, veramente mi sembra di essere caduto dal pero questa sera. Grazie. Se l'era buio, beh, oddio. Allora, spogliatoi. Ok, sì. Grazie. Giusto, è titolato, è titolato. Allora vengo alla questione dell'esistente e non esistente. Allora, la struttura che si può vedere anche oggi, ritengo, a meno che non l'abbiano smontata oggi, è stata montata a titolo temporaneo. La normativa prevede che strutture ad uso temporaneo si possano montare, possano rimanere in opera 180 giorni nell'anno solare e dopo smantellate. La richiesta di permesso di costruire in deroga, leggo io, è una richiesta per far diventare stabile una cosa che in questo momento è temporanea. Se Sì, la domanda è stata presentata quando la CIL era efficace. Cioè, eravamo sicuri, ecco, questo poi lo posso già dire. Prima ho detto che andremo a verificare tempi, eccetera, ed eventualmente sanzionare. Una cosa che posso dirvi per certo è che la richiesta di permesso di costruire in deroga è stata presentata all'interno di quella finestra di 180 giorni di validità della CIL, scusate, della CIL. Di questo ve lo posso già dire. Che poi nel frattempo istruttoria, integrazioni e valutazioni varie, eccetera, sia passato del tempo, questo lo andremo a verificare e se del caso sanzionare. Consigliere De Nardi. Grazie. Siamo davanti ai campi da padel di Schrödinger, come il gatto. Sono contemporaneamente esistenti e non esistenti, le coperture ovviamente, non i campi. Due altre domande. Una originata dalla risposta che l'ingegnere ha appena dato al collega Rosset. Il fatto che sia stata presentata la richiesta nella costanza dei 180 giorni risolve tutti i problemi per chi perché se una volta scaduti i 180 giorni non sono state eliminate le costruzioni temporanee, cioè in qualche modo diciamo questa notizia del fatto che la richiesta è stata fatta nell'ambito temporale dei 180 giorni modifica la situazione dal punto di vista giuridico o è semplicemente una nota informativa per noi che ci dà notizie sulle tempistiche della ditta? E un'altra cosa, nell'ipotesi in cui venisse concessa la deroga e quindi il permesso a costruire, le strutture che adesso sono realizzate, la proposta di delibera dice la ditta richiedente intende realizzare 2 coperture per campi da padel. No. Allora, queste strutture, la cui deroga ci viene chiesto di votare, sono poi permanentemente vincolate all'utilizzo a campo da padel oppure una volta perfezionatasi diciamo, la procedura relativa alla deroga, passati 1 anno, 2, 3, finita la smania per il padel a livello globale, possono poi, non so, un po' stratini per il campo, comunque, possono poi essere utilizzati ad altro scopo e eventualmente quali potrebbero essere
gli scopi ammissibili in quell'area. Grazie. Prego. Allora, partiamo dall'ultima domanda. Queste strutture in questo momento vengono valutate perché si ritiene, o meglio, il Consiglio dovrebbe ritenere che c'è un interesse pubblico per quello che ci viene chiesto, quindi i campi da paddle. Fermo restando che, come anticipava prima il collega, prima del permesso di costruire ci sarà comunque la convenzione per questi 8 anni di utilizzo, quindi se poi vengono trasformati in qualcos'altro bisogna rivedere anche questa convenzione, se no diventano degli abusi. Detto questo, in ogni caso non è detto che un domani non diventano la copertura di un campo da tennis. Adesso io dico bestialità perché non gioco né a paddle né a tennis, quindi non conosco le misure dei campi. Però quello che non possono diventare sono appartamenti. Cioè loro potrebbero diventare comunque coperture di qualcos'altro, però sportivo, finché non cambiamo il piano regolatore, perché in questo momento, ancorché decaduto, lì vale quello che prevedeva il piano particolarizzato. Quello è un impianto sportivo. Se dobbiamo fare qualcosa di diverso si deve venire in Consiglio Comunale. Poi, se fra 5 anni, 6 anni, 10 anni, il piano degli interventi decide che lì non serve più un impianto sportivo ma bisogna fare una lottizzazione, quella è una cosa diversa, ma si passa per una scelta del Consiglio Comunale. In automatico non può essere fatto alcun tipo di modifica di questo tipo, scusate i bisticci di parole, quindi quello rimane la copertura di qualcosa di sportivo, perché non ha modo con una pratica edilizia diretta di essere trasformato, quindi non possono presentarci una SCIA, un permesso di costruire, assolutamente, o meglio, lo possono presentare ma si boccia, perché non è comunque conforme a quella che è la previsione urbanistica. Vuoi fare l'altra? Sull'altra questione, cioè sul fatto che il permesso di costruire in deroga sia stato richiesto nel momento di validità della CIL e questo in qualche maniera congeli la struttura temporanea fino a che non ci si esprime su questo, mi riservo di verificarlo. Cioè io ritengo di sì, personalmente, così a sentimento. Nel senso che, per carità, integrazioni richieste, tempo per produrre i documenti, insomma, i mesi passano e quindi magari i tempi della temporaneità sono scaduti, sono finiti. Però io credo che il fatto che abbiano comunque presentato una richiesta in deroga per tempo, tra virgolette, salvi la costruzione temporanea, ma, ripeto, lo approfondiremo, perché è un tema, sì, perché è un tema che va valutato attentamente, anche alla luce di quanto è emerso questa sera, insomma. Consigliere Denardi. Sì, solo un chiarimento all'ingegner Curti. Lei mi dice solo sportivo, no? Solo sportivo o inteso sportivo in quanto l'area e servizi? No, nel senso solo sportivo o servizi, cioè perché normalmente le aree sportive fanno parte delle aree servizi, che però non, cioè, l'attività sportiva è un sottoinsieme della no, se non ho capito, sì, o più in generale, cioè, Consigliere Dus. Sì, due osservazioni. La prima è molto interessante questo punto di vista, cioè che si possono, tra virgolette, congelare i termini di validità. Cioè, mi piacerebbe approfondire questa cosa perché potrebbe essere uno strumento utile per molti a questo punto. E quindi non lo so, cioè, francamente non lo so.
E proprio perché non lo so, e da quello che capisco anche lei ha bisogno magari di approfondire la cosa, sono in grande difficoltà nel poter serenamente sostenere questo punto che prevede appunto quello che è, diciamo, un superamento del fatto che questi avrebbero dovuto smontare la struttura. Allora, finito? No, non ho finito. Quindi credo che sia un punto abbastanza dirimente questo, perché come diceva il consigliere Rosset, e come dicevo inizialmente anch'io, in qualche modo con questo permesso di costruire andiamo a fare una sanatoria a questo punto. Sarebbe una sorta di sanatoria, il che dobbiamo iniziare a chiamare le cose con il proprio nome a quel punto. Ecco. Che ci possono stare se si ritiene che ci sia l'interesse pubblico, se si ritiene l'area strategica, se si può trovare lo strumento, eccetera. Torno invece su una battuta sulla questione di Via Galilei, perché poi i cittadini si trovano con delle pratiche in itinere, eccetera, ed è vero che le aree sono simili, è pur vero che c'è il procedimento in sovrintendenza in Via Galilei e che però dopo ti boccia l'impianto fotovoltaico. E qua invece non c'è, quindi non parliamo di aree completamente simili, ecco. Lo sono magari dal punto di vista urbanistico per alcuni aspetti, per altri no. Ecco, finiamo con le domande, prego, e deve fare l'intervento? Dopo basta, però, perché sennò, siccome dobbiamo gestire anche il Consiglio Comunale, mi sembra che abbiamo perso abbastanza tempo per le domande. Andiamo avanti. Prego. No, allora, due questioni. Innanzitutto, ricollegandomi all'osservazione del consigliere Denardi sulla finalizzazione di questa struttura, sulla convenzione c'è scritto finalizzata all'esercizio di attività sportiva e o ricreativa. Nel termine ricreativa, dal mio punto di vista, ci sta dentro un po' di tutto, perché sì, eventualmente, esatto, perché eventualmente chiederei di togliere, ma non perché io sia contraria eventualmente a fare attività, cioè nel senso che anche perché guardando attualmente lo sviluppo, insomma, poi ci viviamo, voglio dire, non è una cosa che è a Milano e noi la vediamo, la frequentiamo e quindi capiamo, insomma, attualmente ci sono anche delle attività di tipo ricreativo all'interno, proprio in ambito di ristorazione, anche bar, cioè commercio, musica, cioè voglio dire, quindi ci sono varie attività e ben vengano, non sto dicendo di no. Però ecco, allora questa è la prima osservazione e la seconda è relativa sempre ai parcheggi. Io ho capito che praticamente questo piano non prevedeva degli standard, possiamo dirla così, nel senso che i parcheggi all'epoca... Però consigliere, una domanda è veloce, non un intervento, altrimenti non gestiamo più il Consiglio, basta. Praticamente, voglio dire, in una situazione reale, effettivamente i parcheggi attuali non sono sufficienti, lo vediamo in più occasioni. Quindi, voglio dire, da un punto di vista urbanistico, gli standard che sono richiesti per quell'attività effettivamente sono sottodimensionati. La domanda. Ha capito? La domanda non c'era, non importa. Andiamo avanti. Consigliere Rosset. Grazie Presidente. Io farò una domanda anche all'intervento e sarà il mio ultimo, così poi lascio la parola. Così va bene. Sì. Cioè, mi piacerebbe che le cose fossero chiamate col proprio nome e cognome. Poi, in genere della Giustina, lei chiede a noi di dichiarare questa sera se l'evidenza pubblica è congrua per noi, ma io non ho metri di misura, perché se voi tecnici mi dite che va bene, personalmente per me non è un'evidenza pubblica ma è una elemosina, questo è il mio pensiero. Poi voglio fare una domanda alla dottoressa Napolitano. Siamo venuti a conoscenza stasera che forse
c'è un abuso edilizio. Perché ovviamente è agli atti adesso. Non ho niente contro questa cosa, non gioco a padel, ma però per me va bene, mi va bene queste cose qua. Ma voglio una garanzia se posso votare a cuor sereno, insomma è lei qui preposta per dirmi queste cose qua, di fronte a una cosa che ci può essere un abuso edilizio. Cioè, io voglio dormire tranquillo di notte, no, mica... Prego? Sì, ma mi dirà, cioè, forse c'è un abuso edilizio. Comunque poi qualcuno farà la dichiarazione di voto. A me va bene personalmente questa operazione, ma facciamo le cose un po' alla luce del sole, no? Mezze nascoste, mezze si sa, non si sa. Grazie. Grazie consigliere Rossetto, lasciamo la parola al segretario. Puntualizzare una cosa, ribadisco quanto ha detto già il consigliere De Nardi, ma sono due procedimenti completamente diversi, cioè c'è una richiesta di permesso a costruire in deroga a cui si darà una risposta. Per quanto riguarda l'abuso vanno messe in atto le procedure dell'abuso, oltre che sanzione, l'ordinanza di demolizione che è un procedimento che è collaterale, cioè non è che perché si concede una deroga si mette una pietra tombale, immagino io, anche se non sono un urbanista e un'esperta edilizia, si mette una pietra tombale sugli abusi edilizi, ecco. Qua deve rispondere l'ingegnere, no? Allora, passiamo la parola all'intervento adesso del consigliere De Antoni. E silenzio per cortesia. Prego. Cioè, dovete rispondere a delle domande per chiudere il giro delle domande. Prego. Allora, partiamo dalla prima che mi chiedeva se è effettivamente sportivo o servizi, che si ricollega però all'osservazione che ha fatto la consigliera Bagliana. Effettivamente trae in inganno, e secondo me qua il Consiglio potrebbe modificare la Convenzione, nel senso che laddove nella Convenzione è scritto ricreativo, si può tranquillamente togliere, perché quest'area, ricordiamoci, non è una zona F, è un'area che, se andiamo a vedere il PRG, è disciplinata da una scheda norma, la scheda norma rinvia al piano particolareggiato, che non ha detto che io la sottofaccio una discoteca, ha detto che la faccio degli impianti sportivi, per cui è corretto in entrambe le osservazioni, no, cioè corretto nel senso che è assolutamente condivisibile di poter togliere dalla Convenzione il riferimento al ricreativo. Per quanto riguarda il discorso dei parcheggi, potremmo star qua a parlarne 15 giorni, quindi cercherò di essere assolutamente sintetica. Noi ci rifacciamo a una normativa che per certi versi è lacunosa e soprattutto è vecchia, perché il nostro riferimento è del 1968. Io purtroppo c'ero già, lei no, però è sveccio. Ecco. E fa chiaramente, ha in mente un'Italia e delle esigenze totalmente diverse. Noi quando andiamo a dimensionare i parcheggi abbiamo il dimensionamento per il residenziale, il commerciale, l'artigianale, industriale, stop. Nessuno ha mai detto quanti parcheggi servono per una palestra, per un campo da calcio, perché? Perché in realtà la palestra e il campo da calcio sono considerati a loro volta servizi, quindi in teoria il servizio, l'opera di urbanizzazione non dovrebbe aver bisogno, ma non è vero e lo sappiamo benissimo.
L'altra lacuna deriva dal piano regolatore. Ci sono alcuni piani regolatori che prevedono per le zone F, quindi per le zone a servizi, per fare un impianto sportivo tu devi darmi almeno tot parcheggi, il nostro no. Quindi cosa è stato fatto per avere una patente di legittimità? L'unica norma che noi abbiamo a disposizione, in realtà come diceva prima il collega sono due, sono il nostro articolo 14 e la legge Tognoli. Entrambe queste norme secondo noi mai si adattano alla situazione perché legano la quantità dei parcheggi alla quantità di volume che si realizza. Ed è particolarmente sbagliato quando parliamo di volumi di questo tipo, dove a fronte di 1000 metri quadri ho 6.000-7.000 metri cubi. E io non credo che si giochi a paddle su più livelli. Ecco. Però questa è l'unica, per questo vengono fuori queste come dire, incongruenze. Dopodiché, quando è stato fatto l'impianto, furono pensati dei parcheggi, perché chiaramente uno che investe per fare dei campi da calcio ritiene che chi ci va debba poter parcheggiare. Oggi io non ho altre norme per dire che voglio parcheggi in più. Se io li chiedo, sono bontà loro se ce li danno, ma non ho purtroppo uno strumento che mi consente di chiederli. Spero di essere stata chiara, perché il discorso dei parcheggi è molto complesso. Va bene, primo intervento del consigliere De Antoni. Sì, allora una prima precisazione al Presidente. Facciamo tante domande e chiediamo tanti chiarimenti perché i documenti che ci sono stati mandati non erano completi e non ci hanno consentito di capire tutte le cose che c'erano dietro a questi elaborati. Come ha detto, c'è stato questo qui per cui l'ingegnere ha mandato la relazione all'ufficio affari generali che l'ha inserita nel faldone dei documenti. A noi consiglieri comunali, sindaco, non è arrivato questo documento ed è arrivato solo oggi. Io non sono tenuto, se mi mandate una PEC dicendomi che questi qui sono i punti all'ordine del giorno e questi sono gli allegati che me li dovete mandare un giorno dopo la convocazione del consiglio comunale, io non sono tenuto ad andare anche in ufficio a vedere la parte cartografica, il carteggio e vedere se ci sono delle carte che non mi avete messo a disposizione. Questa cosa è venuta... Guardi, posso rispondere subito? Risponde anche lei. Come fa a me? Allora, poi mi risponderà. Quindi il motivo di tutte queste richieste è dovuto a una difficoltà di capire, uno, gli elaborati progettuali, due, non avendo a disposizione tutti i documenti che sembrava fossero stati messi a disposizione, che giustamente l'ingegnere aveva preparato, ma che noi non abbiamo potuto vedere. Questo è il primo punto. Il secondo punto, ingegnere Curti, è vero che ci possono essere delle carenze nella normativa che definisce ad esempio i parcheggi, però qui c'è il comune, c'è l'amministrazione, c'è l'ufficio urbanistico che deve gestire, deve gestire il territorio e quindi nell'ipotesi in cui, faccio l'esempio, ci sia un campo da calcio dove non è previsto alcun parametro per i parcheggi e il richiedente non mi propone di realizzare dei parcheggi, compito dell'ufficio e dell'amministrazione è dire, siccome probabilmente almeno X persone verranno, ci vogliono almeno 100 parcheggi, perché altrimenti mi blocchi tutte le strade che sono lì. Quindi questo non è un problema quello di superare queste carenze normative, cioè l'ufficio e l'amministrazione possono definire quelli che devono essere comunque gli standard da rispettare. La terza cosa è questa. Anche per rispondere, non posso rispondere io al posto del segretario, ma noi siamo chiamati a deliberare di riconoscere l'interesse pubblico dell'intervento che prevede la realizzazione in deroga al PRG, eccetera, eccetera, di strutture che sono state già realizzate e forse sono, illegittime, non sappiamo, come ha detto l'ingegnere, se quella richiesta di permesso inoltrata in tempo utile, perché era inoltrata in ottobre e la CIL era di giugno, quindi sicuramente rientrava nei 6 mesi. Non sappiamo, e nessuno ce lo dice, se è si può considerare legittima l'opera per cui è arrivato un permesso a costruire che in qualche modo risolve l'illegittimità. Questo non lo sappiamo, ce lo direte, ma
chiamarci a votare questa delibera in assenza di una certezza sul fatto che non stiamo facendo un atto che potrebbe ritornare contro di noi, onestamente non è possibile. Allora è per la seconda volta, dopo il Consiglio di ieri, che io chiedo di rinviare questo argomento, perché si trova ce lo presentate in termini che non sono ancora chiari sugli esatti, diciamo, sulle opere che sono da realizzare e sui rischi che corriamo nell'approvare questa delibera. Quindi la mia proposta è di rinviare l'esame di questa delibera una volta che saranno, diciamo, esaminati tutti gli aspetti che sono sorti in questa discussione. Va bene, grazie. Prego. Altre prenotazioni? Consigliere De Bastiani, prego. Grazie. Prima il consigliere Rossetta ha parlato di elemosine, no? Sul beneficio pubblico. Sì, effettivamente anch'io non vedo. Allora, c'è un privato che viene a chiederci una deroga, no? Viene a chiederci qualcosa e ci dice: per questo qualcosa io ti do in cambio questo. Ma non è detto che perché lui ha fatto... No, io capisco che lui faccia la proposta, ma probabilmente farà una proposta a suo vantaggio, no? È normale. Cioè, se... No. No, fa la beneficenza. Vabbè, fa beneficenza. Perché... Se io faccio una proposta, cercherò di curare un attimo i miei interessi, no? E lo capisco ed è legittimo. Io credo che noi qui siamo chiamati a interpretare e a curare gli interessi dei cittadini. Per esempio, vabbè, dopo non capisco una cosa, ma spiego. Per un totale di 8 anni, ma se questo privato ci chiede questa deroga, che per lui è un vantaggio, no? Immagino. Che è un vantaggio permanente, immagino, no? No. Finché vuole lui. È permanente. È permanente. Dai, è permanente. Non sono permessi né interventi fuori microfono, quindi prego la Giunta cortesemente. Continui il suo intervento e non si rivolga alla Giunta. A Taser però, no? Che ho fatto. Sì. Questo sì, silenzio per cortesia, altrimenti andiamo avanti a oltranza. Allora, ci chiede questo benefit, questo vantaggio permanente, per sempre. Lui dice finché dura, se dura per sempre è per sempre. E allora perché lui ci ristora solo per 8 anni? Se lui ha un vantaggio per sempre, noi avremo il Comune avrà un ristoro per sempre? No, non funziona così. Cioè, io capisco la proposta che fa lui, ma la proposta che faremo noi gli diremo: vabbè, ti diamo questo vantaggio per sempre e tu ci ricambi che dopo, tra l'altro, no, non stiamo parlando di milioni, no? Che stiamo parlando di 7 giornate all'anno. E allora se le 7 giornate all'anno, invece di essere per 8 anni, sono per sempre, non penso che mandiamo in rovina l'impresario che ci propone le elezioni collettive, che io presumo e spero che siano a carico suo, però non è scritto chi paga queste elezioni collettive, il Comune. Non so, non è scritto. Scusate, assessore, per cortesia, lasci finire il consigliere, prego. Verrà indicare la struttura per lezioni collettive e non è specificato se le lezioni sono offerte non è scritto. Potrebbe essere anche dire: io vi faccio fare le lezioni collettive e dopo vi fai la fattura a finire. Beh, non è scritto, dai, ma voglio dire. E ribadisco, noi diamo un vantaggio a un privato per sempre, che lui ci ristori di questo minimo vantaggio che
Il consigliere Rossetto ha chiamato elemosina, ma ci faccia l'elemosina per sempre, a mio avviso. Dopo. Consigliere Baliana. Ecco, io partirei un po' da un livello un po' più alto, dal livello urbanistico della zona. E abbiamo detto che la zona non è assoggettata a vincolo paesaggistico, mi sembra di capire, mi confermate, non c'è vincolo paesaggistico. Però, però voglio dire, allora è evidente che quella zona è una zona gradevole alla vista, nel senso che tutto quello che è stato costruito finora non è stato impattante, almeno questo dal mio punto di vista è un parere personale, e si configurava anche con la parte residenziale dietro, cioè c'era una forma anche di richiamava insomma le metrature dietro, insomma la zona era, secondo me, fino ad ora è stata riempita anche in deroga con criteri insomma che mi trovavano anche d'accordo. Ora, sinceramente, la situazione che troviamo adesso, da un punto di vista estetico, ma puramente estetico, secondo me non è gradevole, non è assolutamente gradevole, sarà efficiente magari, però assolutamente non è impattante da un punto di vista visivo, anche per il contesto di tutta l'area e di tutta la zona, anche del viale del Cansiglio con gli alberi. Comunque, insomma, voglio dire, questo è il primo aspetto che secondo me non è secondario, e noi siamo consiglieri comunali della città e abbiamo anche l'obbligo, dal mio punto di vista, di dare le deroghe in modo corretto e anche su strutture che abbiano anche che siano anche belle e che non siano impattanti da un punto di vista visivo. Cioè, vedere quella situazione con le colline dietro crea veramente cioè, qualche difficoltà, al di là che è efficiente, sicuramente efficiente. Detto questo, ribadisco, eventualmente il Consiglio avrebbe anche il potere, di chiedere una copertura diversa, eventualmente, se ritenesse evidente che quella copertura è impattante, ripeto, se la maggior parte dei consiglieri ritengono questo. La seconda copertura che verrà realizzata sarà sempre in telone, però effettivamente non c'è scritto all'interno della relazione e quindi magari su questo non lo so cosa dire, come sarà realizzata, non lo sappiamo come sarà realizzata. Altra cosa che mi fermo anch'io a discutere è la questione, non sto vedendo il tempo, Presidente, ma è la questione del beneficio anche della situazione attuale dell'area. Allora, quando andiamo ad approvare qualcosa, dal mio punto di vista, dobbiamo considerare anche la situazione attuale dell'area. Quell'area è molto frequentata sia in ambito sportivo, quindi alla domenica ci sono le partite di calcio su più campi, ci sono quindi c'è un accesso, ci sono parecchie persone che frequentano, tanto è vero che alla domenica gran parte del parcheggio della Coop viene occupato da persone che vanno i genitori che accompagnano i ragazzi a giocare la partita o il pubblico che assiste. Quindi ecco perché prima si faceva riferimento ai parcheggi, perché effettivamente i parcheggi della Coop sono anche pubblici, quindi sì, va bene, si possono usufruire, però teniamo in considerazione questo. Stessa cosa quando avvengono eventi ricreativi, serali, che, ripeto, sono favorevole entro certi limiti e con certe frequenze acustiche, e anche in quel caso i parcheggi interni all'area non sono sufficienti, ma si usufruisce di tutti i parcheggi limitrofi, e qui sono anche d'accordo perché sono parcheggi a servizio pubblico. Quando il supermercato è chiuso, ecco che i parcheggi vengono usufruiti per altre cose. Mi trovo in disaccordo per quanto riguarda la questione del beneficio pubblico
e mi collego a quello che ha detto il consigliere De Bastiani. Se il beneficio, la convenzione, c'è scritto che la convenzione dura fin tanto che sarà, aspettate, dove c'è la durata della convenzione, l'avevo sottolineata prima, fin tanto che sarà in atto l'attività, ok? Quindi la convenzione questa è valida fin tanto che sarà in atto l'attività e quindi di conseguenza dovrebbe essere, il beneficio pubblico dovrà esserci fin tanto che è in atto l'attività dal mio punto di vista e quindi non 8 anni ma fino appunto alla dismissione eventuale dell'attività. Grazie. Consigliere Varaschin. Grazie. Allora, niente, volevo dire che mi trovo perfettamente d'accordo, sicuramente si è espresso il segretario, ha detto che sono due cose distinte, una è appunto la richiesta di questa sera e uno è l'eventuale abuso edilizio. Volevo parlare però per quello che riguarda l'ambito sportivo. Diciamo, questi campi di padel riportano molta gente a praticare sport, perché ho la fortuna di conoscere gente che lo frequenta e riportano gente a praticare sport. E ben vengano quindi queste iniziative, logicamente, che sia tutto in regola. E per quello che riguarda, quello che ritorna al comune, sono d'accordo anch'io che hanno avuto un po' il braccino corto, se magari ci fosse la possibilità di chiedere qualcosa in più. Grazie. Altre prenotazioni? Se non ci sono altri interventi, a questo punto passiamo in dichiarazione di voto. Prego, consigliere. Allora, farei un attimo un passo indietro. Credo che il timore espresso dal collega Rossetto, il motivo per il quale fuori microfono gli ho ricordato che il motivo per il quale il segretario non può garantire nulla a noi è che la responsabilità penale, positivamente anche direi, è personale, è che credo il consigliere Rossetto sia preoccupato dalla possibilità di incappare nell'omissione dell'obbligo di denuncia nel caso in cui noi veniamo a sapere. Ecco, il consigliere Rossetto annuisce, quindi nonostante siamo diametralmente opposti posizionati, ogni tanto colgo i contenuti delle sue... Prego? Sì, riesco a leggere vis-à-vis tra le righe dei suoi ragionamenti. Quindi forse non so se il segretario vuole, alla luce di questa esplicitazione, meglio rappresentare il suo ragionamento. Una cosa però, su una cosa però sicuramente non concordo tra quelle che ha detto il collega Rossetto. Diceva l'ingegnere della Giustina ci chiede di valutare la congruenza del beneficio pubblico. Non è l'ingegnere della Giustina che ce lo chiede, perché non è l'ingegnere della Giustina che ha portato nell'ordine del giorno questo punto, collega, è la Giunta, è la maggioranza che legittimamente pone all'ordine del giorno un ragionamento. Personalmente ritengo che sia del tutto insufficiente, per non dire ridicolo, quello che è il beneficio pubblico che va alla collettività vittoriese in ragione di questa proposta. E spiego anche il perché, non è che lo dica così come assunto senza motivarlo. Siamo, credo, tutti quanti favorevoli allo sport, c'è chi lo pratica di più, chi lo pratica di meno, anche all'interno di questa
di questa assise. Sappiamo che ad esempio il collega De Antoni è sicuramente tra i più sportivi qui dentro, ma ovviamente credo siamo tutti d'accordo che l'attività sportiva fa bene e che sia bello che i movimenti sportivi crescano e che coinvolgano sempre più persone, non solo per un fatto di salute, ma anche per un fatto di socialità, ovviamente. Va però ricordato, come hanno anche detto altri colleghi in questa sede, che la struttura che viene proposta ha un impatto visuale sul paesaggio urbano, a prescindere dal fatto che vi sia una tutela giuridica su quell'area, di tipo particolare, abbastanza pesante, cioè, credo ci rendiamo conto tutti quanti che insomma l'impatto sia assai evidente. L'assessore Antiga prima rideva quando aveva da obiettare sul fatto che il consigliere De Bastiani dicesse che il beneficio è permanente. Ora, posto che secondo me esistono solo due ipotesi, cioè, o meglio, la norma che riguarda le autorizzazioni in questo caso parla di opere temporanee e di opere permanenti, o siamo su una temporanea o siamo su una permanente, non credo che ne esistano un terzo genere. Sì, è vero che sì, in Italia non c'è più permanente di ciò che è temporaneo, però insomma rimanendo nell'alveo della legalità, ecco, non credo esistano oltre al binomio permanente e temporaneo, non penso esista una terza opzione. Per cui se il beneficio, la struttura è permanente, è chiaro che il ragionamento non può essere che il beneficio per il privato è temporaneo. È chiaro che prima o poi la struttura dovrà essere rifatta, perché probabilmente fra 200 anni quella struttura, in senso oggettivo, materiale, probabilmente dovrà essere rifatta come quasi tutte le strutture, ma l'autorizzazione permane. Non è che sì, se mi autorizzano a fare un immobile e devo farci i lavori di manutenzione, non è che l'autorizzazione iniziale sparisce, è sempre quella. Mi fa un po' ridere, onestamente, non capisco cosa. Prima l'ingegner della Giustina, nello stimare il possibile numero di soggetti e il possibile numero di auto, diceva ci sono 4 campi, ci giocano in 2 alla volta, quindi 4 per 2 fa 8. 4, 16. Però è una cosa... Prego? Sì, no, assolutamente. No, ma era per dire che non capisco come possono essere lezioni collettive di uno sport che viene fatto, cioè capisco i gruppi di cammino in cui l'insegnante del gruppo di cammino che abbia 10 persone, 15, 20 o 30, la collettività c'è, ma è uno sport. Non riesco a immaginarmi le lezioni collettive di uno sport, non so, tipo il tennis dove giocano in 2, ecco. Ma probabilmente la consigliera Bagliana è in grado di spiegarlo meglio di chiunque altro. Appunto, ho espresso già prima quelle che sono, a mio avviso, perplessità, anche dal punto di vista poi tecnico. Mi associo alle perplessità già espresse anche dagli altri consiglieri su una situazione, diciamo così, nella migliore delle ipotesi confusa. Io comprendo che siano argomenti complessi, ma la stessa dichiarazione dell'ingegnere della Giustina, che ha istruito la pratica, che mi dice non so se il fatto che abbiano proposto la richiesta nella vigenza dell'autorizzazione temporanea e che adesso l'autorizzazione temporanea ha sviluppato il suo arco temporale, se questo significa che la struttura è dal punto di vista della legittimità congelata perché non gli abbiamo ancora risposto alla seconda istanza, oppure se il fatto che sia stata presentata la seconda richiesta
nella vigenza della prima non cambia niente, ingenera delle domande. Mi dà l'idea che questa, come diceva il collega De Antoni, questa proposta di delibera abbia bisogno di ulteriori approfondimenti e ulteriori ragionamenti. Anche a mio avviso, visto che quasi tutti praticamente abbiamo detto che il beneficio pubblico è irrisorio rispetto al beneficio che ottiene il privato, quantomeno per dare spazio all'amministrazione di confrontarsi col privato e valutare una differente, diciamo così, contropartita per la collettività vittoriese. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Bagliani. Sì, secondo intervento. Allora, prima mi sono dimenticata di fare anche un'altra osservazione relativamente al progetto stesso, nel senso che faccio una semplice presa d'atto rispetto a quello che sta succedendo adesso. Allora, adesso per esempio ci sono questi campi di padel in cui le persone giocano fino a ora tarda e io ho segnalazioni da parte dei residenti dietro che fino a mezzanotte e mezzo ci sono appunto questi giocatori in campo, poi ci sono gli spogliatoi a ridosso della zona residenziale e che quindi c'è tutta una situazione particolare che si sviluppa dovuta all'attività stessa. Allora, sono d'accordo che, come diceva il consigliere Varaschin, è un elemento importante quello di, come si può dire, aiutare chi fa delle strutture per attività sportive. Io sono d'accordissima e ci mancherebbe altro, siamo tutti favorevoli, però è giusto che anche queste attività, queste società che poi sono private, rispettino quantomeno dei parametri, dal mio punto di vista, che vadano un po' ad mitigare quella che è anche la vicinanza, ad esempio, alle zone residenziali. Ecco che dico che non so se eventualmente per il discorso spogliatoi voi avete anche valutato la zona dove sono stati messi e eventualmente appunto la rumorosità per quanto minima, perché magari, sì, voglio dire, non è molta, però impatta anche su chi, ripeto, abita nelle vicinanze. Detto questo, un'altra considerazione che volevo fare è sulla gestione poi delle attività, no? Quindi penso che, adesso non so se c'è un regolamento che i gestori debbano rispettare rispetto a degli orari. Abbiamo appena votato il piano acustico ieri sera e penso che ci siano degli orari da rispettare. Ecco, magari invito anche l'amministrazione ad avvisare che questi orari siano rispettati, insomma, rispetto all'attività svolta. Ecco, detto questo, la cosa che volevo anche evidenziare è che prima ho parlato di questione estetica e possiamo eventualmente soprassedere, dal mio punto di vista, superare la questione estetica, cioè ci chiudiamo gli occhi perché, voglio dire, dentro ci sono attività sportive e quindi potrebbe essere anche questo un obiettivo condiviso, quindi dal punto di vista estetico possiamo, ripeto, superarlo, però rimane il punto, secondo me, il punto principale del beneficio pubblico. Questo non può essere superato, perché se tu mi chiedi un impegno di deroga, non solo di volumetria, ma anche, mi ripeto, anche da un punto di vista di impatto visivo e di impatto estetico, il tuo beneficio pubblico, quello che tu dai alla collettività, deve essere proporzionato anche al disagio. Quindi, voglio dire, io ripeto che almeno che la Convenzione preveda che sia il beneficio pubblico si trasformi in possibilità da parte delle scuole e dei ragazzi di accedere ai campi di padel
per tutta la durata dell'attività stessa, anche perché sappiamo che i famosi 7 giorni si riducono forse a 1-2, perché c'è un problema di organizzazione. Poi non ho capito, 7 giorni c'è scritto giornate dello sport, cosa vuol dire 7 giorni tutti attaccati e poi gli altri mesi no? Cioè anche questa, la cadenza di frequenza delle scuole all'interno di queste strutture, ogni quanto avviene? Qua c'è scritto, la convenzione è qua, l'abbiamo la convenzione, c'è scritto 7 giorni giornate dello sport. Giornate dello sport intanto sono 3, non sono più 7, però detto questo, appunto ripeto, io sono per il minimo che il beneficio pubblico sia permanente. Sì, faccio un intervento che è anche una dichiarazione di voto. Innanzitutto dico che siamo favorevoli a questa delibera, anche perché diciamo che questo ampliamento sportivo è situato su un'area tra l'altro residenziale e anche commerciale, ma soprattutto sportiva. Ci sono campi da calcio estremamente belli, frequentati, c'è il golf, che sicuramente è un fiore all'occhiello anche come manutenzione. Ci sono poi diciamo anche la parte ricreativa che riguarda i bambini, che effettivamente è un posto frequentato e fatto bene. Siamo tutti d'accordo che la struttura magari non è esteticamente bella, ma quella è la struttura per poter fare quello sport, cioè il padel. Ripeto, siamo su un quartiere residenziale, secondo me, tra i più belli della città, ben realizzato, centrale, non ci sono problemi di parcheggi, quindi credo che questo possiamo discutere sulla convenzione, ma credo che dare l'ok a questa delibera sia, soprattutto vista la frequentazione di questi campi, assieme al contesto generale, e quindi, ripeto, il nostro non è altro che un parere favorevole a questa Giunta. Consigliere Dus? Sì, da questa parte dei banchi nessuno è contrario alla realizzazione e allo sviluppo di quest'area dal punto di vista sportivo che, come ho detto inizialmente, viene riconosciuto da tutti come importante sia appunto per lo sviluppo sportivo, ricreativo, eccetera, eccetera. Stiamo solo, però, mi dispiace che qui non stiamo parlando se siamo a favore o contro quell'area. C'è un permesso a costruire, ci sono delle cose amministrative, dei temi amministrativi, sui quali dobbiamo esprimere e alzare la nostra manina e prenderci il nostro pezzettino di responsabilità. Quel pezzettino di responsabilità dice che se siamo a favore o meno della proposta che è stata presentata. La domanda che torno a fare è: ma come posso essere io a favore di una proposta se a monte c'ho forse un problema di tipo amministrativo? Cioè, questo chiedo. Posso io dire sono a favore del beneficio pubblico su una struttura abusiva? Che potrebbe potenzialmente essere abusiva? Che verificheremo successivamente se è abusiva oppure no? Tutto qua. Per il resto, consigliere D'Arè, perfettamente d'accordo. Quell'area lì va bene così, è giusto che si sviluppi, è giusto che abbia uno sviluppo, eccetera. Torno a dire, purtroppo qui dobbiamo votare non su se quell'area là ci piace il colore del tendone oppure no, ma qua dobbiamo votare il permesso a costruire in deroga, punto, cioè stop, pura amministrazione. Grazie, consigliere Dus. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Non vedo dichiarazione. Prego. Sì, alla luce di questa lunga discussione, noi chiediamo, visto che ci sono delle cose che devono essere chiarite, se questo punto può essere
ripresentato oppure no. Ecco. Quindi chiediamo il rinvio del punto, che si può, e se lo può mettere ai voti il rinvio. Ecco. Per chiarire questo dubbio qua, dopo torno a dire, nel merito della vicenda siamo tutti a favore dello sviluppo dell'area, però... Prima di mettere ai voti il rinvio del punto, la richiesta, sentiamo Alessandro De Bastiani. Prego. Sì, e allora condivido la proposta fatta dal capogruppo DUS, anche noi chiediamo un rinvio che non credo generi problemi a nessuno, non credo che creiamo un danno, che non credo che ci siano scadenze, non credo che ci siano problemi di sorta. Noi chiediamo di rinviare per valutare appunto la faccenda dell'eventuale abuso e anche, a mio avviso, la congruità del ristoro. Non capisco una cosa, siamo qua tutti quanti tranquilli che ragioniamo con calma e l'assessore Antiga, che non è vice sindaco, non è assessore allo sport, non è assessore all'urbanistica, non ha altre competenze su questo tema, è tutta la sera che si agita su questo punto qua. Non so se vuoi spiegarmi il motivo. Grazie. Grazie, consigliere. Allora, velocemente mettiamo ai voti la richiesta di rinvio del punto in oggetto. Ultimo. Ma la domanda è questa. La domanda è questa. Siete favorevoli al rinvio del punto in oggetto? Favorevoli 5, contrari 8 e quindi... Scusate. Favorevoli 5, contrari 9, quindi il punto non sarà rinviato. Perfetto. Bene, allora procediamo con la votazione. No. Prego con la dichiarazione di voto. Sì, dichiarazione di voto, prego. Complesso di Edipo. La dichiarazione di voto è che non parteciperemo al voto, stante le perplessità che abbiamo sopra enunciato. Cortesemente potete passare il badge, che così il calcolo è automatico. Sì, di uscire dal sistema, vabbè, insomma. Dichiarazione di voto, prego De Bastiani.
anche noi usciamo dall'aula perché non sono state accolte le nostre richieste. Grazie. Tu disconnetti. Ok. Bene, procediamo alla votazione. Presenti 9, sì. Sto cercando. Prego, vota. Favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata. Bene, passiamo al prossimo punto. Prossimo punto. Allora, passiamo al prossimo punto. Variante numero 69, il PRG per la riclassificazione di area lungo via Menarè. Analisi, osservazioni e controdeduzioni. Forza, dai che finiamo. Avanti. Chiedo all'assessore o al sindaco all'ingegner Curti di illustrare il punto. Variante numero 69, il PRG per la riclassificazione di area lungo via Menarè. Analisi delle osservazioni e controdeduzioni. Come ricorderete, lo scorso marzo, con una delibera di Consiglio Comunale numero 9, è stata adottata la variante per la riclassificazione dell'area lungo via Menarè. Successivamente, come previsto dalla normativa, la variante è stata depositata per 10 giorni presso gli uffici urbanistici del Comune e presso la segreteria della provincia di Treviso. Nei 20 giorni successivi chiunque poteva presentare osservazione. La scadenza per la presentazione delle osservazioni era fissata al 3 maggio di quest'anno. Entro quella scadenza sono pervenute 2 osservazioni. Vi è da dire che non ve ne sono pervenute fuori termine. L'esigenza di questa procedura diversa da quella che seguiamo di solito nelle varianti che abbiamo fatto, tipo le varianti verdi, dove vediamo le osservazioni e approviamo. Scusi, ingegnere, un attimo. Chiedo ai consiglieri di rientrare nel sistema. Grazie. Scusi, ingegnere. Scusi. Allora, normalmente, dicevo, nelle varianti, tipo le varianti verdi che abbiamo visto in questi ultimi anni, quando portiamo l'analisi delle osservazioni approviamo anche la variante. In questo caso non può essere così perché questa è una variante assoggettata a valutazione ambientale strategica. E quindi, siccome assieme a tutta la documentazione della VAS, noi dobbiamo anche inviare le osservazioni e la proposta di controdeduzioni, per questo motivo portiamo questa sera in Consiglio Comunale le 2 osservazioni pervenute e la proposta di controdeduzione predisposta dagli uffici. Allora, scusate, questa è la 2. Manca un'osservazione.
Allora, osservazione numero 1. L'osservazione numero 1 è stata acquisita al numero 16304 di protocollo del 28 aprile del 2023. L'osservazione numero 1 è stata presentata dai signori Lucchetti Emiliano, Zanon Graziano, Garatti Carla, Cursio Michele, Darosso Gildo, Denadai Augusta, Zanon Domenico, Martorell Laura, Pizzol Sabrina, Zanon Marisa, Bolzan Federica e Nadai Pasqua. L'osservazione è articolata e quindi l'abbiamo suddivisa per temi seguendo l'ordine con cui è stata presentata. Scusate, mi manca un foglio. Trovato il mio foglio, scusami. Allora. Do lettura veloce dell'osservazione, poi punto per punto della proposta di controdeduzione predisposta dall'ufficio. L'area verde in questione ha finora rappresentato un cuscinetto tra la zona produttiva e i confinanti insediamenti residenziali in coerenza con quanto previsto dal piano degli insediamenti produttivi a suo tempo adottato, all'interno del quale erano state inserite talune zone verdi attrezzate a protezione degli abitati e delle zone più sensibili. Si vede a tale riguardo, per esempio, l'area di rispetto vicino allo Sporting Club, l'area di rispetto di via Sabottino, l'area di rispetto di via Rovarè, zona PC, e l'area in questione lungo viale Menarè, posta a rispetto del versante sud dell'abitato di San Giacomo e a tutela della strada statale 51 via Menarè. Questa prima parte è una serie di considerazioni di carattere introduttivo che può essere accolta in quanto sono semplicemente delle osservazioni che prendono atto di quello che era il PIP. Il cambio di destinazione urbanistica finalizzato alla sua alienazione, cui farà evidentemente seguito la costruzione di edifici ad uso produttivo commerciale, sembra non tenere in adeguata considerazione le finalità originarie del PIP, che aveva opportunamente destinato tale area da un lato a protezione e rispetto delle zone abitate limitrofe e dall'altro a tutela della strada statale viale Menarè, cercando di limitarne l'eccessivo congestionamento attraverso il mantenimento della destinazione a verde dell'area in questione. Anche qui non c'è nulla da dire, diciamo che la parte di osservazione arriva dai punti successivi. Il livello di traffico della strada statale 51, nel tratto dove sorge l'area, compreso tra l'incrocio di viale Menarè e via Campardo via Rovarè e l'incrocio viale Menarè e via Donatori del Sangue, è andato sempre più crescendo nel tempo, per effetto dell'espansione delle attività produttive della zona industriale e delle zone limitrofe. Ciò ha comportato un progressivo peggioramento del livello di inquinamento sia atmosferico, qualità dell'aria, che acustico della zona compresa tra l'incrocio di viale Menarè via Campardo via Rovarè e l'incrocio viale Menarè via Donatori di Sangue, nonché un incremento del livello di pericolosità dell'arteria stradale in questione. Punto successivo, leggo alcuni punti perché poi la proposta di controdeduzione li mette insieme e dà una stessa risposta. Quindi, punto successivo, la vicina cantina sociale ha enormemente incrementato il volume di attività, estendendo la superficie occupata dai propri impianti anche attraverso l'acquisto e abbattimento di 4 edifici residenziali prospicenti via Campardo, con conseguente aumento di traffico di autobotti, camion e trattori per trasporto uve e vino, che hanno incrementato il livello di inquinamento sia atmosferico, qualità dell'aria, che acustico, e aumentato il livello di pericolosità della strada statale 51, soprattutto nel tratto compreso tra l'incrocio di via Menarè e via Campardo via Rovarè. Ancora, la ditta Barel EC, confinante a ovest con l'area oggetto della variante, ha aumentato significativamente la propria attività di carico-scarico di camion, cisterne di gasolio e benzina, da 5 al giorno di 2-3 anni fa agli attuali circa 30-40 al giorno. Ciò ha generato nella zona un elevato livello di inquinamento acustico per l'elevata numerosità degli impianti di carico-scarico carburante dei camion cisterna che iniziano la propria operatività molto presto al mattino
mattino e continuano per gran parte della giornata. La rumorosità è connessa sia all'attività di carico-scarico degli impianti, sia alla rumorosità dei camion cisterna che rimangono costantemente in funzione durante la suddetta attività di carico-scarico. Oltre all'inquinamento acustico si rigistra inoltre un conseguente inquinamento atmosferico per effetto delle esalazioni derivanti dall'attività di carico cisterne di gasolio e benzina e della presenza di un elevato numero di camion cisterna che si immettono sulla statale 51 da via Donatori di Sangue, e inquinamento luminoso per effetto dei fari notturni che illuminano a giorno l'area occupata dalla ditta Barelle C sopracitata e le vicine zone residenziali. Punto successivo, il numero 4, nella zona si registra inoltre un elevato inquinamento olfattivo per la presenza di emissioni odorose delle deiezioni delle galline del vicino allevamento della ditta Casagrande, posto a sud dell'area, la cui operatività si è notevolmente incrementata negli ultimi anni con relativo ampliamento degli impianti. Tale problematica presenta effetti di inquinamento olfattivo che si estendono per un'ampia zona circostante arrivando fino a Colle Umberto ed è già stata segnalata da decenni all'ULSS e a codesta amministrazione, senza che tuttavia abbia trovato soluzione. Anzi, la situazione è risultata, come detto precedentemente, ulteriormente peggiorata negli ultimi anni, essendo stato autorizzato un considerevole ampliamento delle dimensioni degli impianti di allevamento senza un corrispondente risolutivo intervento sulle relative esalazioni. Punto numero 5. Si registra altresì la presenza di emissioni odorose derivanti dai processi produttivi di altre fabbriche poste nell'adiacente zona industriale Tegola Canadese, nonché elevati livelli di rumorosità derivanti dai macchinari esterni in funzionamento della vicina ditta Falmec. Allora, questi punti che vanno dal numero 1 al numero 5, quelli che ho letto in sequenza, per quanto riguarda i punti 1, 2, 3, 4 e 5, si rileva che sono considerazioni condivisibili sulla situazione ambientale esistente nel contesto, ma non pertinenti con questa variante. Per quanto sopra, queste considerazioni fanno considerare questa parte di osservazione non pertinente. 2, 3. Punto numero 6. La prevista futura costruzione di nuovi impianti sportivi e diporto nel vicino aerocampo, con apertura di nuovi accessi su via Menarè e sulla traversa via Francesco Baracca, immetteranno ulteriore traffico sulla statale 51, con un ulteriore peggioramento del livello di inquinamento sia atmosferico, qualità dell'aria che acustico. Per quanto riguarda il punto 6, il patto adottato prevede sull'area del nuovo aerocampo la realizzazione di servizi di interesse comune. Il punto 6 non è pertinente con la variante. Punto numero 7. L'avvio di una nuova attività produttiva commerciale nell'area in questione, con conseguente accesso sul viale Menarè, determinerà un aumento del livello del traffico con conseguente ulteriore peggioramento del livello di inquinamento atmosferico acustico, nonché incremento del livello di pericolosità dell'arteria stradale in questione. Per quanto riguarda il punto 7, la stessa prescrizione dell'ULSS rileva che, a seconda dell'attività che andrà a insediarsi, deve essere considerata l'eventualità di effettuare una valutazione previsionale del traffico e della mobilità veicolare nell'area. In questo senso il punto 7 è accoglibile. Punto numero 8. L'avvio di una nuova attività produttiva commerciale nell'area in questione determinerà inoltre, da un punto di vista sostanziale, un ulteriore consumo di suolo che non risulta coerente con l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050, adottato anche a livello regionale. Per quanto riguarda il punto 8, l'area in questione, da riclassificarsi in ZTO D2, ha una superficie di circa 4.000 m2. Ai sensi dell'articolo 58 delle NTA del vigente PRG, il rapporto massimo di copertura è del 60%. Inoltre, l'area in questione ricade all'interno del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera E della legge regionale numero 14/2017 e la trasformazione di tale area in ZTO D2 è coerente con gli obiettivi dell'articolo 3.d della medesima legge. La pianificazione territoriale urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione
urbanistico-edilizio all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo. Per quanto detto, il punto 8 non è accoglibile. Pertanto, continua l'osservazione, a nostro avviso appare più opportuno che tale area mantenga la sua destinazione a verde. Un ulteriore punto, qualora tuttavia il Comune decida comunque di procedere al cambio di destinazione urbanistica dell'area, oggetto della variante, e alla successiva messa in vendita, l'amministrazione comunale dovrebbe garantire, con riferimento all'area oggetto della variante, verso nord e ovest, a confine con l'abitato preesistente ed eventualmente verso est, a confine con la statale, un'ampia zona di rispetto consistente in una fascia di almeno 20 metri lungo tutto il suddetto confine, che andrebbe mantenuta a verde con piantumazioni di alberi ad alto fusto, come è stato fatto in altre zone. Vedasi l'area della ditta Falmec, confinante con via Rovaré, dove da PRG è stata mantenuta una fascia di 20 metri a verde, e come avviene normalmente oggi nelle zone industriali a confine con aree residenziali preesistenti. Questa schermatura cuscinetto verso le zone abitate era stato tra l'altro il motivo della destinazione a verde dell'area nell'ambito del PIP di questa zona. Come già sopra indicato, allo stato attuale risulta presente una fascia arborea di mitigazione piantumata all'interno della ZTO a verde di rispetto tutelato in area privata posta a confine con il lato ovest del lotto. La prescrizione dell'ULSS vengano messi in essere adeguati interventi di mitigazione, ad esempio barriere verdi al confine con l'area residenziale posta a nord, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo, odori, polveri, va quindi implementata affinché qualunque attività vada a insediarsi nel lotto preveda 2 fasce arboree di mitigazione profonde almeno 10 metri lungo i lati ovest e nord dell'area, adeguatamente piantumate con essenze autoctone. In questo senso, questo punto dell'osservazione si può ritenere accoglibile. Ancora, andrebbero imposti inoltre adeguati limiti di rumorosità ad eventuali insediamenti produttivi commerciali che impediscano un ulteriore aggravio del già elevato inquinamento acustico della zona e limiti di luminosità. A tal fine si richiede a codesta amministrazione di prevedere idonee misure di mitigazione dei livelli di rumorosità attraverso l'installazione di barriere fonoassorbenti lungo il lato nord e ovest dell'area oggetto della variante. L'eventuale posizionamento di barriere fonoassorbenti sarà oggetto di valutazione in fase di progetto edilizio. Questa parte dell'osservazione non è quindi pertinente. Ultimo punto dell'osservazione. In modo analogo, soprattutto con riferimento alle problematiche sopra evidenziate, in relazione all'operatività della ditta Barel EC, inquinamento acustico e luminoso, alla Falmec, inquinamento acustico, e alla ditta Casagrande Tegora Canadese, inquinamento olfattivo, si chiede che codesta amministrazione prevede idonee misure di mitigazione dei corrispondenti livelli di inquinamento, quali ad esempio l'installazione di barriere fonoassorbenti per riduzione dei livelli di rumorosità, modifica delle direzioni dei fari di illuminazione affinché venga ridotto l'impatto sulle aree residenziali limitrofe, adozione di filtri per la riduzione dell'esalazione degli odori o altri sistemi similari. L'osservazione non è pertinente per quanto riguarda le criticità già esistenti generate da attività in essere nella zona sud delle aree residenziali di via Rovaré. Questa variante non entra nel merito di tali problematiche e per questo questa parte dell'osservazione presentata non è pertinente. Quindi, riassumendo l'istruttoria, sì, è abbastanza complesso perché è molto articolata l'osservazione. Riassumendo un po' l'istruttoria, come ufficio abbiamo considerato accoglibile la parte introduttiva, non pertinenti i punti che nell'osservazione sono indicati con i numeri da 1 a 6 per i motivi che ho letto precedentemente, accoglibile il punto 7, non accoglibile il punto 8.
I punti successivi che non appaiono però numerati, abbiamo una prima parte accoglibile per quanto riguarda le fasce di mitigazione, con la proposta di una fascia di mitigazione di 10 metri lungo i lati ovest e nord, e non pertinenti le ulteriori 2 porzioni di osservazione. Okay. Osservazione numero 2. L'osservazione numero 2 è stata acquisita al protocollo numero 16387, sempre del 28 aprile del 2003, ed è stata presentata dalle signore Casagrande Maria, Zanon Nadia e Zanon Laura. Abbiamo una premessa, secondo quanto affermato nella relazione tecnica e documentazione fotografica allegata E, l'area oggetto della delibera, di seguito denominata l'area, è un'area circoscritta circa 4.000 metri quadrati e ben definita del territorio del comunale di Vittorio Veneto, giuridicamente assegnata al patrimonio indisponibile del comune di Vittorio Veneto in quanto area verde compresa nelle aree definite standard pubbliche dell'insediamento produttivo. L'area verde funge da cuscinetto tra la zona produttiva e i confinanti insediamenti residenziali. Per venire incontro ad alcune manifestazioni di interesse all'acquisizione dell'area, nel presupposto che venga modificata l'attuale destinazione urbanistica da zona verde a zona produttivo-commerciale, con conseguente possibilità edificatorie, codesta amministrazione ha deliberato nella riunione del Consiglio Comunale del 23 marzo ultimo scorso di approvare la variante in oggetto che comporta la sottrazione dell'area alla destinazione d'uso collettivo e quindi il cambio di destinazione urbanistica da zona verde a zona produttiva commerciale con conseguenti possibilità edificatorie. Poiché lo standard pubblico non può essere sottratto alla destinazione d'uso collettivo, salvo l'ipotesi che tale aree risultino in eccedenza rispetto ai minimi di legge, codesta amministrazione, verificati il fabbisogno calcolato con riferimento agli anni di realizzazione del PIP e le dotazioni dello stesso, ha riscontrato che tale area risulta eccedente rispetto ai minimi di legge e può essere quindi sottratta alla destinazione d'uso collettivo, deliberando il conseguente cambio di destinazione urbanistico finalizzato all'azione. Osservazioni. Prima osservazione. Si precisa innanzitutto che l'area in oggetto confina in particolare con via Menarè per l'intero lato ovest, con area residenziale, oltre che per l'intero lato nord, anche per gran parte del lato ovest. Per la precisione confina ad ovest per sole 20 metri con area produttiva PIP e per circa 45 metri con area privata verde a servizio abitativo. Nella delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 23/3/2023, di seguito la delibera, e nei relativi allegati tale aspetto risulta erroneamente riportato. In particolare, A. La delibera riporta erroneamente che l'area in oggetto confina con l'area residenziale posta a nord-est, rectius nord-ovest. La relazione tecnica allegato E afferma che l'area risulta inserita tra gli insediamenti residenziali immediatamente a nord e gli insediamenti artigianali a sud e a ovest. In realtà, come sopra detto, confina a ovest prevalentemente con area privata verde a servizio abitativo. La relazione tecnica documentazione fotografica, e lo studio di valutazione di compatibilità idraulica riportano che l'area è delimitata lungo il lato est dalla strada statale numero 51 di Alemagna, denominata via Menarè, definita dal piano urbano del traffico come viabilità primaria e passaggio della linea di trasporto pubblico extraurbano. Lungo il lato ovest dal PIP, compreso nella zona industriale denominata Prealpi, a nord dalle pertinenze di un edificio residenziale e a sud da un lotto commerciale. In realtà, come detto sopra, confina a ovest prevalentemente con area privata verde a servizio abitativo. Il parere dell'ULSS UOS Salute e Ambiente, protocollo 45865 del 9/3/2023, acquisito al protocollo comunale 9284 del 9/3/2023, prescrive che vengano messi in essere adeguati interventi di mitigazione, esempio barriere verdi, eccetera, al confine con l'area residenziale posta a nord-est, rectius nord-ovest, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo, odori, polveri.
Ne deriva che l'istruttoria che ha portato all'adozione della delibera e al rilascio dei pareri endoprocedimentali prescritti appare viziata da un'erronea rappresentazione dei fatti che ha inciso in modo determinato sul loro contenuto. Scusate perché mi si sta ingroppando la lingua. In particolare sembra aver inciso in misura determinante sul parere dell'autorità sanitaria che sulla base dell'erronea prospettazione dell'inquadramento urbanistico dell'area ha previsto misure di mitigazione soltanto per la parte a confine con l'area residenziale posta a nord-est e non anche per le altre porzioni poste parimenti a confine con zone residenziali. Le carenze istruttorie potrebbero inoltre impattare sulla motivazione degli atti del procedimento di valutazione ambientale che conseguirà l'adozione della variante. Chiedo scusa un attimo. Sono 15 minuti. Ho il tempo contingentato? No. Mi si sta ingroppando. Allora, questa era la prima parte dell'osservazione. Allo stato attuale, questa è l'istruttoria predisposta dall'ufficio, risulta presente una fascia arborea di mitigazione piantumata all'interno della ZTO a verde di rispetto tutelato. Permettetemi un inciso rispetto a quello che trovate scritto nella nostra relazione. In realtà non esiste una zona nel nostro piano regolatore a verde, come dicono qua, scusate, a destinazione della residenza, c'è il verde di rispetto tutelato che può essere di pertinenza di una residenza ma non necessariamente, quindi non è effettivamente una zona residenziale la zona verde di rispetto tutelato. Comunque, ripeto, scusate perché altrimenti poi allo stato attuale quindi risulta presente una fascia arborea di mitigazione piantumata all'interno della ZTO a verde di rispetto tutelato in area privata posta a confine con il lato ovest del lotto. A ciò si aggiunge la prescrizione dell'ULSS. Vengono messi in essere adeguati interventi di mitigazione, ad esempio barriere verdi al confine con l'area residenziale posta a nord, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo. Le prescrizioni dell'ULSS va quindi implementata affinché per qualunque attività venga ad insediarsi nel lotto siano previste 2 fasce arboree di mitigazione profonde almeno 10 metri lungo i lati ovest e nord dell'area, adeguatamente piantumate con essenze autoctone. Sotto questo punto di vista, questa prima parte dell'osservazione si può ritenere accoglibile. Seconda osservazione. Si fa notare che nella variante in oggetto non è data dimostrazione degli standard di primaria e secondaria del PIP in termini di parcheggio in relazione alle superfici realizzate e al minimo previsto dalla normativa allora vigente nel 1991. Si parla in generale di 15.000 metri quadri di eccedenza, ma non si capisce a che standard si fa riferimento, atteso che le norme di PRG distinguono tra lo standard primario, spazi di sosta e parcheggio o spazi di verde attrezzato. Si chiede quindi la verifica di detti standard con l'individuazione dell'effettivo verde in eccesso, atteso che l'area PIP ne potrebbe essere deficitaria. Il dimensionamento delle aree standard del PIP è stato verificato, come richiamato, nella delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 23/3/2023 di adozione della variante 69 attinente alla modifica di destinazione dell'area di via Menarè. L'osservazione non è pertinente. Terza osservazione. L'area di 2 riclassificata è di completamento, ma facendo parte di aree sature avrebbe più senso una sua riclassificazione in area di 4 o di 5 di nuova formazione con i relativi standard. Le ZTO di 4, zone produttive miste, sono già destinate ad attività produttive esistenti in cui è ammesso il consolidamento dell'attività in essere oppure la trasformazione in centri polifunzionali a destinazione produttiva terziaria commerciale e attività di interesse comune. Le ZTO D5 sono zone produttive commerciali esistenti o di progetto destinate all'attività commerciale all'ingrosso e alla realizzazione di centri commerciali, io perdo sempre una pagina. Infatti, scusate, ecco, di centri commerciali di dettaglio. Invece la classificazione proposta in D2 di completamento consente l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali, la cui costruzione dovrà rispettare gli indici di zona. L'osservazione, questa parte dell'osservazione non è accoglibile.
Quarta osservazione. A nostro parere, sottrarre alla destinazione d'uso collettivo tale aree sulla base della mera eccedenza rispetto ai limiti di legge non può essere sufficiente, in quale tale area, lungi dall'essere un'area isolata all'interno del PIP, va vista e considerata nella totalità della progettazione del PIP approvato nel 91, che aveva una sua ragion d'essere. Infatti, nella visione globale generale del PIP a suo tempo adottato, erano state inserite talune zone verdi attrezzate a protezione degli abitati e delle zone più sensibili. Si veda a tale riguardo, per esempio, l'area di rispetto vicino allo Sporting Club, l'area di rispetto di via Sabotino, l'area di rispetto di via Rovarè, zona Piccin, e l'area in questione lungo viale Menarè, posta a rispetto del versante sud dell'abitato di San Giacomo e a tutela della strada statale 51 viale Menarè. Nell'assumere una delibera finalizzata alla sottrazione alla destinazione d'uso collettiva di un'area, non può essere pertanto sufficiente verificare la sola eccedenza quantitativa in termini di metri quadri destinati a tale scopo, ma occorre assumere una visione più ampia e tenere in particolare considerazione i motivi che hanno portato a creare a suo tempo un particolare assetto urbanistico. La sottrazione alla destinazione d'uso collettiva di tale area e il suo cambio di destinazione urbanistica finalizzato alla sua alienazione, cui farà evidentemente seguito la costruzione di edifici ad uso produttivo commerciale, risulta pertanto in contrasto con la finalità originaria del PIP, che aveva opportunamente destinato tale area da un lato a protezione e rispetto delle zone abitate limitrofe e dall'altro a tutela della strada statale 51 alle Magne, cercando di limitarne l'eccessivo congestionamento attraverso il mantenimento della destinazione a verde per l'area in questione. Questa era l'osservazione numero 4. Si ribadisce che è stato verificato il dimensionamento delle aree standard del PIP, come richiamato nella delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 23 marzo 2023 di adozione della variante 69 al PRG attinente alla modifica di destinazione dell'area di via Menarè. A margine si ricorda che l'amministrazione comunale ha acquisito nel medesimo contesto territoriale un'area di importanti dimensioni che verrà destinata ad uso collettivo. L'osservazione non è accoglibile. Procedendo, infatti, il mantenimento della destinazione a verde di tale area risulta ancor più necessario e opportuno oggi alla luce delle seguenti osservazioni. A. Il livello di traffico della strada statale 51 nel tratto dove sorge l'area, compreso tra l'incrocio viale Menarè e via Campardo e l'incrocio viale Menarè e via Donatori del Sangue, è andato sempre più crescendo nel tempo per effetto dell'espansione delle attività produttive della zona industriale e delle zone limitrofe. Si consideri ad esempio l'enorme incremento del volume di attività della vicina cantina sociale e il relativo ampliamento che ha comportato tra l'altro l'acquisto e abbattimento di 4 edifici residenziali prospicienti via Campardo, con conseguente aumento di traffico di autobotti, camion e trattori per trasporto uve e vino. Tale traffico è destinato ulteriormente a crescere per effetto della costruzione di nuovi impianti sportivi e di porto nel vicino aerocampo, con apertura di nuovi accessi su via Menarè, sulla traversa via Francesco Baracca, che immetteranno ulteriormente traffico sulla statale 51. Per quanto riguarda il punto A, la stessa prescrizione dell'ULSS rilevava che, a seconda delle attività che andrà a insediarsi, deve essere considerata l'eventualità di effettuare una valutazione previsionale del traffico e delle modalità veicolari nell'area. In merito al punto A, quindi, in questo senso, l'osservazione è ritenuta accoglibile. B. Nelle immediate vicinanze dell'area oggetto risulta già presente un elevato livello di inquinamento, sia dal punto di vista della qualità dell'area per effetto del traffico della statale 51, sia dal punto di vista acustico. Vedasi l'aumentata attività di carico di cisterne di gasolio e benzina da 5 al giorno di 2-3 anni fa agli attuali circa 30-40 al giorno della ditta Barelle C, confinante a ovest con l'area, luminoso, fari notturni che illuminano a giorno l'area occupata dalla ditta Barelle C, sopracitata e le vicine zone residenziali, e olfattivo, emissioni odorose delle deiezioni delle galline del vicino allevamento della ditta Casagrande, posto a sud dell'area, la cui operatività si è notevolmente incrementata negli ultimi 2-3 anni, con relativo ampliamento degli impianti, nonché
e esalazioni derivanti dall'attività di carico cisterne e di gasolio e benzina della ditta Barel e C sopracitata. Per quanto riguarda le criticità già esistenti generate da attività in essere nella zona sud delle aree residenziali di via Rovarè, questa variante non entra nel merito di tali problematiche. Per questo il punto B non è pertinente. Punto C. L'avvio di una nuova attività produttivo-commerciale nell'area in questione, con conseguente accesso sulla statale 51, determinerà un ulteriore aumento del livello del traffico, con conseguente ulteriore peggioramento del livello di inquinamento e della qualità dell'aria, nonché incremento del livello di pericolosità dell'arteria stradale in questione. L'ANAS, infatti, cosciente di questo rischio, ha concesso l'anno scorso un accesso sulla statale molto limitato all'area, circa 4 metri. Seppur il tratto stradale in cui sorge l'area diventerà breve di pertinenza comunale e quindi sarà più agevole per l'amministrazione comunale autorizzare accessi più ampi, ciò non elimina ovviamente il livello di pericolosità connesse allo sbocco sulla statale che già l'ANAS aveva considerato. C. Allo stato attuale risulta presente una fascia arborea di mitigazione piantumata all'interno della ZTO a verde di rispetto tutelato in area privata posta a confine con il lato ovest del lotto. A ciò si aggiunge la prescrizione dell'ULSS vengano messi in essere adeguati interventi di mitigazione, ad esempio barriere verdi al confine con l'area residenziale posta a nord, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo. La prescrizione dell'ULSS va quindi implementata affinché per qualunque attività venga ad insediarsi nel lotto siano previste 2 fasce arboree di mitigazione profonde almeno 10 metri lungo i lati ovest e nord dell'area, adeguatamente piantumati con essenze autoctone. La stessa prescrizione dell'ULSS inoltre rileva che a seconda dell'attività che andrà ad insediarsi deve essere considerata l'eventualità di effettuare una valutazione previsionale del traffico e della mobilità veicolare nell'area. In questo senso il punto C dell'osservazione è ritenuto accoglibile. Punto D. L'avvio di una nuova attività produttiva commerciale nell'area in questione determinerà inoltre, da un punto di vista sostanziale, un ulteriore consumo di suolo che non risulta coerente né con gli indirizzi generali della pianificazione che questa amministrazione si è data, né con i principi di contenimento del consumo di suolo di rigenerazione urbana adottati a livello regionale ed europeo. Per quanto riguarda il punto D, l'area in questione ricade all'interno del perimetro dell'ambito di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'articolo 2,1 lettera A della legge regionale 14/2017. La trasformazione di tale area in ZTO D2 è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.2 della medesima, aspetta che perdo sempre le pagine, scusate, sì, ma devo trovarlo, della medesima legge. La pianificazione territoriale urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo. Per quanto detto, il punto D dell'osservazione non è accoglibile. Pertanto, per i motivi sopra riportati e per quanto da noi espresso nella nostra lettera del 7 marzo del 2023, riteniamo che non ricorrano i presupposti per la sottrazione di tale area alla destinazione d'uso collettivo e il suo cambio di destinazione urbanistica. Tale area andrebbe mantenuta a zona verde attrezzata, eventualmente con piantumazione di alberatura ad alto fusto, con qualche panchina e un accesso pedonale che giustificasse il motivo per il quale tale area era stata a suo tempo oggetto di esproprio per pubblica utilità, rispettando in questo modo gli impegni assunti dalle precedenti amministrazioni a tutela della cittadinanza di San Giacomo e di Vittorio Veneto e dei diritti dei precedenti proprietari che sono stati costretti a cedere l'area a seguito di comunicazione di esproprio per pubblica utilità. Quinta osservazione. Nella denegata ipotesi che il Comune decida comunque di procedere al cambio di destinazione urbanistico dell'area e alla successiva messa in vendita, segnaliamo i seguenti ulteriori aspetti che a nostro avviso è opportuno il Consiglio Comunale tenga in considerazione prima di pronunciarsi sulla variante in oggetto. A. Poiché, come sopra riportato, l'area confina con l'abitato sia per l'intero lato nord che per gran parte del lato ovest, nel caso di trasformazione produttivo-commerciale l'amministrazione comunale dovrebbe garantire verso nord e ovest, a confine con l'abitato preesistente ed eventualmente verso est, a confine con la statale,
un'ampia zona di rispetto consistente in una fascia di almeno 20 metri lungo tutto il suddetto confine che andrebbe mantenuta verde F2 nel PRG come è stato fatto in altre zone, vedesi l'area della ditta Falmec confinante con via Rovare dove da PRG è stata mantenuta una fascia di 20 metri F2 e come avviene normalmente oggi nelle zone industriali al confine con aree residenziali preesistenti. In tale fascia verde a protezione dell'abitato e della statale andrebbero effettuate piantumazioni di alberi ad alto fusto che possano garantire adeguati livelli di protezione al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo, odori, polveri, eccetera. Questo tipo di vincolo a verde in PRG ci risulta tra l'altro venga sistematicamente adottato in presenza di aree produttive confinanti con l'abitato. B. In modo analogo l'amministrazione comunale dovrebbe imporre il vincolo che l'altezza dell'edificato dell'area non eccede i limiti di altezza degli edifici industriali e commerciali confinanti non più alti di 6-7 metri. C. Andrebbero imposti inoltre adeguati limiti di rumorosità ad eventuali insediamenti produttivi commerciali che impediscano un ulteriore aggravio del già elevato inquinamento acustico della zona e limiti di luminosità. D. Infine, la valutazione provvisionale degli impatti sul traffico e sulla mobilità veicolare della zona da parte degli organi competenti, ANAS, Polizia Stradale, Commissione Viabilità, andrebbe fatta prima del cambio di destinazione d'uso dell'area, visto che, come afferma la delibera, l'area è collocata su una direttrice di traffico importante, già fortemente congestionata e destinata a congestionarsi ulteriormente. Allo stato attuale risulta presente una fascia arborea di mitigazione piantumata all'interno della ZTO a verde in rispetto tutelato in area privata posta a confine con il lato ovest del lotto. A ciò si aggiunge la prescrizione dell'ULS, vengano messi in essere adeguati interventi di mitigazione, ad esempio barriere verdi al confine con l'area residenziale posta a nord, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo, odore, polvere, eccetera. La prescrizione dell'ULS va quindi implementata affinché per qualunque attività venga a insediarsi nel lotto siano previste 2 fasce arboree di mitigazione profonde almeno 10 metri lungo i lati ovest e nord dell'area, adeguatamente piantumate con essenze autoctone. Per quanto riguarda le altezze degli edifici, si richiama l'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG che fissa i limiti massimi di altezza degli edifici per le zone D2. Qualsiasi attività vada a insediarsi dovrà peraltro rispettare le normative di settore per quanto riguarda emissioni, rumori, eccetera. L'osservazione, quest'ultima quinta osservazione, è parzialmente accoglibile. In particolare è parzialmente accoglibile il punto A per quanto riguarda la fascia di rispetto che si propone di 10 metri lungo i lati nord e ovest, non è accoglibile il punto B, non è accoglibile il punto C, è parzialmente accoglibile il punto D, sulla necessità di una valutazione previsionale degli impatti sul traffico, però a livello di progetto edilizio, in quanto in questa fase di modifica di destinazione d'uso non è possibile conoscere il tipo di attività che andrà a insediarsi. Quindi anche in questa seconda osservazione, riepilogando, la proposta dell'ufficio è di un parziale accoglimento, ritrascorrendo, sono indormessata, scusatemi, scorrendo tutto quello che ho letto e con cui vi ho, la prima osservazione abbiamo proposto, secondo l'ufficio è accoglibile, la seconda osservazione non è pertinente, la terza osservazione proposta non è accoglibile. Adesso aspetta perché mi sbaglio pagina. La quarta osservazione non è accoglibile. Poi abbiamo il punto A accoglibile, il punto B non pertinente, pagina 8, ok, punto C accoglibile, punto D non accoglibile, 9, e punto E accoglibile. Infine la quinta osservazione parzialmente accoglibile con A parzialmente accoglibile, B e C non accoglibile, parzialmente accoglibile il punto D. Bene, partiamo con la discussione.
Prego, consigliere. Ho una domanda, anzi due. Nella seconda blocco di osservazioni, l'istanza che è allegata, diciamo, alla documentazione che abbiamo avuto, prevede una ulteriore considerazione, quella che dice, no? Si precisa che in data 21 marzo 2023 abbiamo presentato a codesta amministrazione, in qualità di ex proprietarie, istanza di retrocessione per il riacquisto dell'area oggetto della variante nello stato di area a verde, come risultava antecedentemente alla variante adottata. Leggendo questa cosa, quindi ho chiesto all'ufficio se, l'ingegner Curti poi mi ha risposto tempestivamente, ho chiesto se a questa istanza era stata data risposta, che è stata data risposta proprio il giorno, che giorno era? Il giorno prima del Consiglio Comunale, insomma, della convocazione del Consiglio Comunale. Non so se la posso leggere, ma in sostanza non la leggo, però al termine della lettera c'è scritto: tutto ciò premesso, con la presente si comunica che non sussistono i presupposti per accogliere la vostra istanza di retrocessione parziale dell'area in oggetto. Contro la presente è consentito il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto entro 60 giornate di prescrizione, oppure alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Cioè volevo evidenziare anche ai consiglieri che non avevano potuto leggere l'istanza che è stata presentata dai privati, anche questo problema della retrocessione. Su questo tema non ho capito bene, diciamo, le motivazioni per cui l'ufficio dice che non è accoglibile la richiesta. Vorrei capire meglio, perché nella sostanza, leggendo, è un istituto questo che non conoscevo, cercando di documentarmi un po', ho capito in parole povere questa cosa, no? Se il comune espropria un bene a un privato perché deve realizzare un'opera pubblica o comunque un piano tipo il PIP, lo può espropriare, diciamo, mantenendo l'utilizzo di questo terreno per le motivazioni per cui è stato espropriato. Quindi i terreni del PIP, i terreni anche questi di cui stiamo parlando, sono stati espropriati ai privati per realizzare il PIP nella sua complessità. Poi è stato fatto il progetto del PIP e in questo progetto, giustamente, hanno cercato, quelli che l'hanno fatto, lei non c'era, hanno cercato di prevedere delle zone verdi, diciamo quindi che sono previste a standard dal PIP, proprio per salvaguardare le zone abitate o altre zone in cui, diciamo, di confine, in cui questi spazi verdi potevano garantire delle modalità di vita, una qualità di vita per le abitazioni adeguata, insomma, e non essere disturbati da un lato dai rumori delle aziende, dalle emissioni che ci sono da parte delle aziende produttive, eccetera, eccetera, eccetera. Non riesco a capire il senso di queste, quindi volevo chiudere, insomma, il privato che viene a sapere che quel terreno che era stato utilizzato per il PIP adesso viene trasformato in altro tipo con un'altra destinazione d'uso e poi viene, diciamo, venduto a un privato per fare una cosa non prevista nel PIP iniziale, ha tutto il diritto di richiedere quella che viene chiamata retrocessione del bene. Su questo tema che cosa mi può dire l'ufficio? La seconda domanda, così poi non ne faccio più e non sollevo le ire del Presidente, volevo sapere in questa zona ZTO, insomma, qual è l'altezza massima prevista per i fabbricati? No, facciamo la raccolta delle domande. Altre domande? Prego. No, volevo solamente rendere noto quanto era emerso anche nella discussione della seconda commissione, che chiaramente ho dovuto prendere come presidenza della seconda commissione, che hanno discusso di questo argomento. Allora, avevamo previsto che per la parte nord e la parte ovest
fosse mantenuta la piantumazione, quindi resa una barriera con la piantumazione, e per quanto riguarda la parte nord fare una fascia di rispetto di 10 metri. Per tutto il resto diciamo che la parte ovest ha un'area verde, quindi senza problematiche particolari, e la parte sud è già un'area produttiva, quindi la fascia di rispetto a nord con la piantumazione e ad ovest con l'area verde la piantumazione basta. Poi mantenere gli altri standard in base al cambio di destinazione d'uso del terreno. Grazie. Grazie. Altre domande? Quindi la domanda che sorge spontanea è: questa, diciamo, chiamiamolo questa modifica, è stata recepita, è già recepita dagli uffici? È necessario un emendamento? Può essere fatto un emendamento a questo punto che penso che dovrebbe essere fatto. Se modifichiamo in maniera importante, diciamo, i contenuti del documento, credo che debba essere fatto, poi decidete voi. Non so. Sì, allora, quindi, L'emendamento non è pronto, non è stato fatto, quindi se la Commissione ha deciso di proposto. Se il parere della Commissione doveva essere già predisposto. Stiamo parlando delle controdeduzioni. Stiamo parlando delle controdeduzioni, cioè di ciò che è stato richiesto e di che cosa l'ufficio ritiene accoglibile. prego, ingegnere. Commissione, i consiglieri presenti avevano votato, se ricordo bene, rispetto alla proposta dell'ufficio. La proposta dell'ufficio era di prevedere una fascia di rispetto di 10 metri lungo i lati ovest e nord, fascia all'interno del quale doveva essere prevista una piantumazione con essenze autoctone proprio per creare un filtro. La proposta era di limitare tale fascia al lato nord. Ora, siccome secondo me, segretario, noi adesso andiamo a votare le osservazioni, quindi scusi che mi prendo il testo della delibera, me l'ero preparato, no, il mio perché ha le correzioni in rosso. Vabbè, non trovo più niente, stasera è troppo tardi. Laddove andiamo a dire che udita le relazioni, udita l'osservazione, udita la proposta di controdeduzione, il Consiglio Comunale esprime parere favorevole o contrario, chiaramente, all'accoglimento o al parziale accoglimento dell'osservazione, così per le motivazioni riportate nella proposta predisposta dall'Ufficio Pianificazione Territoriale, e secondo me qua si può anche aggiungere, propongo, e secondo la discussione emersa in aula, e più specificatamente la limitazione della presenza della fascia di rispetto di 10 metri alberata solamente lungo il confine nord. Cioè io l'aggiungerei nel deliberato, nell'esprime. Verso ovest non c'è nulla.
Intanto, Ingegner Curti può rispondere al consigliere De Antoni. La domanda, scusate, del consigliere De Antoni riguardava l'istituto della retrocessione. L'istituto della retrocessione è disciplinato nel DPR 327 del 2001, che è il testo unico sugli espropri, che prevede due diverse fattispecie: la retrocessione totale, disciplinata dall'articolo 46, e la retrocessione parziale, articolo 47. Retrocessione totale, come dice la parola, è quando io esproprio un'area, non faccio assolutamente nulla di quello che mi era stato, per cui l'ho espropriata, e quindi c'è il diritto alla retrocessione. Retrocessione parziale è quando io esproprio l'area, faccio una parte di quello che avevo previsto di fare, qualcosa non viene realizzato, i proprietari che sono stati espropriati possono chiedere la restituzione dell'area non utilizzata. Qual è la differenza? La differenza sta nei termini di decadenza del diritto di chiedere la retrocessione. Nel caso della retrocessione totale, il termine di decadenza, che è sempre di 10 anni, decorre dal momento in cui facciamo l'esproprio. Per cui se io nei 10 anni successivi all'esproprio non realizzo l'opera per cui è stata espropriata un'area, allora il proprietario espropriato può richiedere entro i 10 anni la restituzione. Nella retrocessione parziale, invece, siccome è presupposto, proprio perché è parziale, che una parte dell'opera sia realizzata, è chiaro che il termine decorre da un momento successivo, decorre cioè da quando c'è la certezza che quella parte rimanente non verrà più realizzata. Motivo per cui anche nella lettera che ci è stata inviata è stato proprio fatto riferimento all'articolo 47 come retrocessione parziale. Nella risposta che noi abbiamo mandato alle signore, no, a sta ora qua sono troppo disordinata, ce l'hai sotto mano? No. Ce l'avevo, Sì, ce l'ho, sì. Allora, questa non mi serve. È là, è quella lì, ultima. Ce la posso fare? Ce la posso fare. Allora, nella risposta che noi abbiamo mandato, con riferimento quindi alla loro istanza di retrocessione, diciamo che l'istanza riguarda porzione di area inclusa nel PIP della zona industriale di San Giacomo di Veglia, lungo la strada statale numero 51 di via Menarè, bonariamente ceduta al Comune di Vittorio Veneto con atto a rogito del segretario comunale del 17 dicembre del 96. Tale area, nel piano degli insediamenti produttivi, aveva destinazione area A verde all'interno della tavola 6 zonizzazione e ha sempre mantenuto tale sua destinazione, essendo stata adibito a prato, oggetto di regolare manutenzione da parte del Comune di Vittorio Veneto, alla stregua di altre aree verdi a standard. Cioè, quello che noi intendiamo dire è che la PIP ha trovato compimento nella sua interezza, perché qua non era un'area A verde attrezzata, era un'area verde che è sempre stata lasciata a verde, che il Comune negli anni ha manutentato, e quindi si ritiene che il PIP abbia avuto compimento. In tal senso si ritiene che i 10 anni entro i quali poteva essere richiesta la retrocessione decorressero dal 17 dicembre del 1996. Quindi questa richiesta è tardiva. L'altra domanda era, scusi, sull'altezza massima. Io mi sono scritta. Le zone di 2 hanno i seguenti parametri. Lotto minimo 900 metri quadri, rapporto di copertura 60%, altezza massima 12 metri, distanza dai confini 5 metri, distanza dalle strade 10 metri, distanza tra i fabbricati 10 metri. Quindi questi sono i parametri che disciplinano la zona D2. Potrebbero realizzare un fabbricato alto 12 metri.
Ok. Grazie. Una domanda. Ho ascoltato la risposta dell'ingegner Curti riguardo alla manutenzione dell'area. A me risulta che in realtà la manutenzione sia stata fatta solo recentemente, nel senso che per lunghissimi anni l'area era addirittura interclusa, cioè era inaccessibile. Quindi affermare che sia stata manutentata dal Comune no, lei ha detto è sempre stata manutentata. Mi riferisco ovviamente alla data di partenza. Per anni, ripeto, quell'area era interclusa, cioè inaccessibile, perché non si entrava neanche da via Menarè, tanto per essere chiari. Per questo dico bisogna stare attenti con talune affermazioni, perché se non sono veritiere cade come dire, la giustificazione apportata dall'amministrazione alla mancata possibilità di chiedere la retrocessione, perché di fatto questo accade, riferendosi lei ai 10 anni dal 17, forse era dicembre del 96, e quindi 2006. Se l'area invece non è stata utilizzata per lo scopo per cui era stata espropriata, un esproprio bonario, torna il pieno diritto delle richiedenti. Esatto, quindi non è decaduta la possibilità di fare domanda, questo voglio dire. Sì, opus incertum, sì, stiamo attenti. Allora, consiglieri, vediamo, consiglieri, adesso l'ingegner Curti farà la proposta per, diciamo, accettare queste modifiche. Per portarle all'interno delle controdeduzioni. Allora, cerco di vedere se ho capito in maniera corretta. Laddove noi prendo il primo punto dell'osservazione 1, poi questo si ripete in vari passaggi, per cui una volta che abbiamo capito, noi avevamo proposto le prescrizioni dell'ULSS va quindi implementata. Ora, l'ULSS diceva semplicemente vengano messi in essere adeguati interventi di mitigazione, ad esempio barriere verdi a confine con l'area residenziale posta a nord, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo.
Noi avevamo proposto: le prescrizioni dell'URSS va quindi implementata affinché per qualunque attività verrà ad insediarsi nel lotto siano previste 2 fasce arboree di mitigazione profonde almeno 10 metri lungo i lati ovest e nord dell'area, adeguatamente piantumate con essenze autoctone. Mi pareva di aver capito di togliere la fascia arborea di 10 metri lungo il lato ovest. Quindi la proposta nostra dovrebbe diventare: la prescrizione dell'URSS va quindi non più implementata, ma come si può dire? No, prevista una fascia di 10 metri lungo sul nord. Sì, no, ma stavo cercando di metterlo in italiano, ma a quest'ora non sono più tanto... no, più che altro, come si dice, specificata, dettagliata. Va quindi dettagliata, perché loro parlano in generale di una dettagliata, affinché per qualunque attività verrà ad insediarsi nel lotto sia prevista una fascia arborea di mitigazione profonda almeno 10 metri lungo il lato nord dell'area, adeguatamente piantumata con essenze autoctone. Provo a rileggerla adesso che ho fatto un po' di correzioni. Quindi la prescrizione dell'URSS va quindi dettagliata affinché per qualunque attività verrà ad insediarsi nel lotto sia prevista una fascia arborea di mitigazione profonda almeno 10 metri lungo il lato nord dell'area, adeguatamente piantumata con essenze autoctone. Era questa la volontà della Commissione? 10 metri lungo la fascia nord, sul lato nord. Allora, io provvedo a correggere, a modificare in tal senso. Sì, se il Consiglio... vabbè. Siamo d'accordo? Poniamo in votazione? Allora rilegga. Sì, allora, noi avevamo scritto la prescrizione dell'ULSS è la seguente: vengano messi in essere adeguati interventi di mitigazione, ad esempio barriere verdi al confine con l'area residenziale posta a nord, al fine di limitare eventuali rumori o emissioni di altro tipo, odori, polvere, eccetera. La proposta quindi sarebbe: la prescrizione dell'ULSS va quindi dettagliata affinché per qualunque attività verrà ad insediarsi nel lotto sia prevista una fascia arborea di mitigazione profonda almeno 10 metri lungo il lato nord dell'area. Una fascia di rispetto di 10 metri a nord e una piantumazione a nord e ovest. E allora resta quello che era prima? No, perché a ovest non facciamo i 10 metri di ritiro per l'eventuale... E di quanto la facciamo la fascia? Bisogna dirlo? Quanto era previsto? 5 metri? No, non è previsto nessuna piantumazione dalle norme. Quella è la distanza dai confini che va rispettata, che è di 5 metri. E a nord 10 metri, questo l'abbiamo deciso. Piantumati. Ma piantumati o no? No, non piantumati. Ma quello lo prevede già la norma, i 5 metri di distanza dal confine sono previsti dalla norma. Sì, ma non si prevedere gli 8 metri, i 10 metri. No? Un attimo. No? Vediamo un attimo. Assessore, se riusciamo a spiegarci. Parlo solo perché ero in commissione e mi sembrava di aver capito così la cosa, anche perché l'abbiamo vista col MAP e abbiamo riscontrato che solo a nord c'è un'abitazione, se non ricordo male, e il consigliere diceva di mantenere i 10 metri di piantumazione. Siccome ad ovest i 10 metri di rispetto con la piantumazione, i 10 metri solo a nord,
Ad ovest invece, siccome sono attigui a un'area verde che è già piantumata, ad ovest non si faceva nulla. Io avevo capito così in commissione. Le regole, i 5 metri, quello che dice, vabbè, quello che dice poi la normativa, però non vorrei mai aver capito male, ma così avevo capito io in commissione. Ad ovest è fuori dall'otto, però. Scusate, dobbiamo arrivare ad una frase. Ecco, quindi qual è la frase giusta da scrivere? Quella della proposta dagli uffici. La Commissione ha ritirato. Boh, basta allora. Perfetto, siamo tutti contenti. Basta, andiamo avanti. Allora, primo intervento per il consigliere De Antoni. Sì, dunque, leggendo le osservazioni fatte dai privati, chiaramente tutti i privati che penso vivano nella zona sono fortemente preoccupati per l'impatto che questa nuova attività in quella zona possa creare. E sono delle osservazioni che avevamo fatto anche noi quando abbiamo adottato la variante, avevamo rilevato tutti questi aspetti e mi fa specie quando anche l'ufficio considera ininfluente o non accettabile l'osservazione che dice che oltre a questo impatto del traffico creato dalle cantine sociali, eccetera, 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 a breve verrà anche l'aumento del traffico causato dagli impianti sportivi che erano realizzati per chiarire bene sull'aerocampo. Cioè è importante, cioè nel momento in cui noi facciamo questa variante, la approviamo, dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto, nel senso che non è che possiamo chiuderci gli occhi e dire non succede niente, chiudiamo tutto e andiamo avanti. Cioè loro lo segnalano giustamente, ma lei, l'ufficio, non può rispondere che non è rilevante questa o non è accettabile, non pertinente. Ecco, è pertinente sì, perché comunque sappiamo che nel futuro ci sarà un ulteriore aumento di traffico e questo è il primo passaggio. La seconda cosa che volevo dire era che, ribadire una cosa detta anche l'altra volta, che alla fine con questa variante è una doppia variante, no? Perché prima trasformiamo un'area verde in area produttiva, poi la trasformiamo in area commerciale consentendo anche una deroga rispetto ai parametri che ci sono per queste aree. Con questa variante in pratica sottraiamo zone verde, consumiamo suolo, anche se non è un vero consumo di suolo come viene calcolato dalla regione, però sono altri 4.000 metri quadri, non mi ricordo più quanti sono, che vengono trasformati da area verde a zona
commerciale. Poi c'è anche il discorso, l'osservazione che viene fatta dal punto di vista idraulico, perché si dice l'aumento di, semplificando, l'aumento di acqua che scorrerà grazie a questa pavimentazione sarà comunque notevole. Il progettista dice potrebbe avere un valore 0,5-0,6 perché potrebbero essere realizzate dei rivestimenti stradali filtranti, chiamiamoli così. Non è così facile che i camion e le macchine corrano all'interno di queste superfici. In genere cioè la previsione è che venga asfaltato, quindi il valore non sarà più 0,5-0,6 ma sarà 0,9. Anche di questo bisogna tenere conto. L'altro aspetto, qui è un aspetto diciamo, che va al di là di quelle che sono le osservazioni specifiche che avevo fatto l'altra volta e ripeto anche adesso, non capisco come mai l'amministrazione favorisca l'insediamento di questa nuova attività commerciale di medie o grandi dimensioni che sicuramente andrà ad impattare sulle attività piccole che ci sono in città, sia a San Giacomo che nelle altre parti della città, ce ne sono 5 o 6 che hanno lo stesso tipo di attività che farà il Consorzio Agrario e sicuramente questa attività verrà, sicuramente l'attività di grandi dimensioni sicuramente creerà dei disturbi o delle minori attività per conto degli altri esercizi. A nulla vale il fatto che l'attuale posizione, ubicazione del Consorzio Agrario sia qualche centinaio di metri più oltre questo punto, perché noi stiamo parlando del Comune di Vittorio Veneto, non possiamo certo entrare nella programmazione del Comune di Colle Umberto, però diciamo, come Comune di Vittorio Veneto, come amministrazione comunale abbiamo detto di voler sempre difendere i piccoli esercizi commerciali, con questo intervento sicuramente creiamo dei danni a quegli esercizi, io ne ho contati 5 o 6 che già operano in città. Sì, ribadisco che le osservazioni, ecco, no, c'è ancora un aspetto, è quello legato a quella proposta, a quella indicazione dell'azienda sanitaria che dice in relazione all'attività che verrà a insediarsi su quest'area dovrà essere fatto uno studio sulla viabilità. Sì, ho capito, ma siccome sappiamo già che cosa succede, quale attività andrà lì, perché non fare subito questa verifica? Anche per capire perché se lo capiamo dopo, quando avete già venduto il terreno e quando stanno realizzando l'opera, sì, mi sembra che ci facciamo vedere. A questo punto fate anche questa valutazione prima di andare avanti su questa opera. Quindi la variante andrà avanti, ci saranno i tempi che ci sono, ma nel frattempo credo che sia corretto provvedere subito a una verifica di quello che potrebbe essere l'impatto sulla viabilità, che comunque, come oggi il consigliere Gomiero non c'è, che comunque ogni volta ci ricorda quali sono le problematiche per il traffico a San Giacomo e lungo il Menarè. Quindi io alla fine a me sembra insomma, che insistere su questa variante a tutti i costi sia, come ho detto ieri, un altro tentativo di fare cassa dell'amministrazione che non è assolutamente giustificato dalla situazione esistente. Consigliere Bagliana. Grazie. Allora, io volevo sollevare un'altra questione sull'aspetto della zona verde e delle aree verdi all'interno delle zone industriali, che corrispondono alle aree standard. Allora, quando ho letto le osservazioni, mi sono soffermata, sto parlando dell'osservazione, forse la seconda, esatto, dove sottolineano il fatto, poiché loro praticamente riscrivono quello che c'è scritto nella delibera che noi abbiamo approvato il 23, delibera di Consiglio Comunale che abbiamo approvato il 23/03 del 2023, in cui viene citato, adesso non ce l'ho qua ma l'ho letta, poiché lo standard pubblico non può essere sottratto alla destinazione dell'uso collettivo, salvo l'ipotesi che tali aree risultino in eccedenza rispetto ai minimi di legge, codesta amministrazione, verificato il fabbisogno calcolato con riferimento agli anni di realizzazione del PIP e la dotazione dello stesso, ha riscontrato che tale area risulta eccedente rispetto ai minimi di legge e può essere quindi sottratta alla destinazione d'uso, ad uso collettivo
il conseguente cambio di destinazione urbanistica finalizzato all'alienazione. Allora, siccome c'è un'affermazione abbastanza importante, io ho chiesto gentilmente agli uffici praticamente la verifica, il calcolo di questa eccedenza di standard. E gli uffici, gentilmente, ho fatto un accesso atti, gli uffici mi hanno dato una istruttoria interna in cui c'è questo calcolo di questi standard eccedenti per la zona industriale. La questione me lo sono posta anche perché noi, cioè anche sul discorso della prossima variante del parco DAN, che verrà forse portata in aula, quindi noi andiamo a togliere verde anche quello del parco DAN, e quindi mi sono chiesta da dove arrivano queste eccedenze di aree verdi. E giustamente gli uffici, ripeto, mi hanno prodotto questa istruttoria interna che però, facendo un attimo un confronto con un po', cioè io non sono un'esperta di urbanistica e mi sono un po' rapportata con alcuni architetti e ingegneri che hanno sollevato, chiedo, alcune perplessità rispetto a quello che è emerso dall'istruttoria riguardo agli standard. Allora, poi magari se vogliamo la spieghiamo meglio. Negli standard di progetto vengono indicati i servizi sociali, il verde, i parcheggi e la viabilità. La domanda che faccio è che rispetto al DM 144 1978, che è sbagliato, il 78, dovrebbe essere 68 mi sembra, mi hanno detto, quindi non 78, dovrebbe essere 68, che regolava gli indici di standard, la viabilità, le strade, a quanto mi risulta, non sono calcolate tra gli standard, chiedo. Gli standard riguardano i servizi sociali, il verde, i parcheggi, ma non la viabilità. E la viabilità rientra nelle opere di urbanizzazione primaria. Quindi, dal mio punto di vista, poi magari spieghiamo anche le somme che gli uffici hanno fatto, la giustificazione la fate richiamando la legge regionale 61 dell'85, però la legge regionale 81 del 61-85 parla di zone di espansione. Le chiedo, questa che noi andiamo a modificare questa sera è una zona di espansione? Sì. No, chiedo. Questa può essere, no, è una zona di espansione? Sì, no, ma con il cambio di destinazione d'uso diventa, cioè non è una nuova zona. Ma quindi non si raffigura come zona di espansione questa dell'area industriale? No, c'entra sì, perché la legge regionale che voi fate riferimento, vi richiamate all'articolo 25, leggo, per lo standard relativo al PIP 1991, ampliamento PP del 79, il calcolo del fabbisogno veniva effettuato sulla base della legge regionale 61-85, articolo 25, prevedeva una modifica degli standard fissati dalla legge madre, diciamo, 144 del 68, qua c'è un errore, nella seguente misura specifica, articolo 25, in riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui alle leggi 144, negli insediamenti di carattere industriale e artigianale, le superfici da destinare ai servizi non può essere inferiore nelle zone di espansione, però. Questa è una zona di espansione. Sì, ma adesso questa non è una zona di espansione. E comunque lei mi dice che la viabilità rientra negli standard. Ma io, cioè vabbè, ma a me hanno spiegato che gli standard...
All'epoca, ma stiamo votando oggi come all'epoca? Ma il PIP, gli standard del PIP sono stati previsti dal DM 144 del 78. Adesso voi applicate la legge regionale, non all'epoca. Sì, come no? Sì, la 61, 144 del 61, ma nella 61 non c'era scritto che tra gli standard c'era la viabilità. Me lo può far vedere? C'è scritto eccetto viabilità, per cortesia, ma comunque io approfondirò questo aspetto perché lo ritengo, cioè, dal mio punto di vista non corretto, e quindi i 15.000 metri quadri di eccedenza di verde non risulterebbe, perché la viabilità viene contabilizzata in 25.930 metri quadri. Poi altra cosa vorrei segnalare, chiedo anche che sia firmato e datato questo documento. Ho fatto un accesso atti, chiedo, eventualmente farò una richiesta che venga, perché non è né datato né firmato, e io non so, cioè voglio dire, ok, vabbè, sì. Sì, ho capito, però voglio dire, se chiediamo una verifica di una dichiarazione, di una delibera del Consiglio, va bene. Comunque io rimango ancora, per quello che, ripeto, non sono urbanista e non ho neanche competenze in materia così precise. Io questa questione l'ho sollevata perché forza di togliere aree verdi dalla zona industriale, ormai non abbiamo più nulla. Cioè non so, le aree verdi saranno state messe per qualcosa in queste zone industriali o sono state messe così? Questo aveva anche una finalità, mi sembra di capire, no? Che faceva un po' da cuscinetto rispetto alle attività produttive, per non parlare di altre zone, insomma. Quindi la domanda mi è sorta spontanea, cioè continuiamo a togliere aree verdi rispetto a questo. Vabbè, detto questo, volevo chiedere un'altra cosa. L'osservazione che fa... È passato il tempo. Prossimo intervento. Grazie. In sede di adozione, io mi ricordo alla fine dell'intervento di aver richiesto se il o i proprietari, perché non sapevo quanti fossero, a cui era stata espropriata l'area, non essendo utilizzata, avessero diritto alla retrocessione. E quella volta non ricordo, era il 23 marzo, non ricordo di aver ottenuto la risposta. Perché mi è venuto questo dubbio? Ma per quello che è stato scritto nella delibera di adozione. Perché qui c'è scritto, allora, premesso che, vari premessi, la succitata area, parliamo di questa ovviamente, ha un'estensione eccetera eccetera, l'articolo 6 delle norme tecniche di attuazione di tale piano predispone zona a verde ed attrezzature per il tempo libero. La zona deve essere valorizzata, non può, deve essere valorizzata attraverso piantumazione di essenze arboree locali, cosa mai fatta. Possono essere inserite, eccetera, quindi non è obbligatorio. Andando avanti, c'è scritto: considerato che l'amministrazione intende alienare la suddetta area attualmente inutilizzata, quindi vuol dire che non ha fatto la sua funzione, non è stata utilizzata come invece è stato risposto alle ricorrenti, diciamo così, non è stata utilizzata per il PIP, non serviva, è scritto qui, è scritto nella delibera di adozione. Questa secondo me compromette sicuramente quello che è il percorso. Non escludo, e anzi chiedo a questo punto, non escludo che di fronte a una delibera di adozione del genere e una risposta contraddittoria rispetto alle premesse arrivi un ricorso. E allora la domanda è, se ci arriva un ricorso al TAR, l'eventuale o gli eventuali acquirenti come si pongono? Mi spiego. Il Comune, se ha intenzione, presumo che questa sera voglia ovviamente andare avanti l'amministrazione con la
con la votazione delle controdeduzioni e con quel che ne segue, quindi portare avanti quella che è il proseguio degli atti amministrativi. La domanda è: qualora ci sia in corso un ricorso al TAR, se il Comune mette in vendita l'area, perché questa è la volontà dell'amministrazione, deve rendere noto all'eventuale acquirente di qual è la situazione? Punto di domanda, perché se no rischiamo non solo di non vendere il terreno, ma di trovarci anche in causa per quello che è stato adottato, quindi questo provvedimento approvato, che è l'adozione di questa variante. Vado avanti visto che parliamo dell'intervento. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, se devo essere sincero, perché non c'è una conseguenzialità logica degli atti, cioè sono contraddittori, secondo me. Neanche io sono un urbanista, ma insomma qualche variante l'ho vissuta da consigliere comunale e non solo qui dentro. Passando alle osservazioni, allora, sottolineo la richiesta del collega De Antoni, perché è vero che non si sa chi sarà l'acquirente, potrebbe essere chiunque, perché ci sono delle richieste, ma chiunque può presentarsi per acquisire l'area. Ma avendo una destinazione produttivo/commerciale e il prezzo, fra virgolette, ipotizzato a cui si vende, o l'amministrazione, insomma, presumo venda, viste le offerte che sono pervenute, si parla sicuramente di commerciale, quindi con una certa auspicata da parte ovviamente di chi farà l'intervento, fruizione dell'area da parte dei clienti. Non è il caso di anticipare, anziché posticipare, quello studio ipotizzato dall'UIS riguardo al traffico veicolare, che sarà sicuramente implementato e che ulteriormente aggraverà la situazione. È stato detto, ma mi pare sia anche nelle controdeduzioni, che oltre al traffico normale, diciamo, che c'è, si sta incrementando anche l'attività della cantina sociale di San Giacomo. Aggiungiamoci anche questo, un carico urbanistico, almeno di traffico, credo sarà notevole. Altra cosa, viene scritto qui che c'è, nelle controdeduzioni, che c'è l'area, eccola qua, nel numero 8, allo stato attuale è presente una fascia arborea di mitigazione, sì, ma è in area privata. L'area privata ha rinunciato all'edificabilità per fare quell'area, era edificabile, cioè si è autotutelata, quindi non possiamo adesso dire, beh, ma c'è già la piantumazione, e grazie, se l'è fatta il privato, ha rinunciato a potenzialità edificatorie per potersi, come dire, salvaguardare rispetto a quella che è l'edificazione. No, è vero, ha rinunciato, ha fatto appunto, Parpoc, è vero che... Prego? Ah, sì, certo, ma noi scriviamo che c'è l'area verde, cioè che c'è la piantumazione, non è nostra, fra virgolette, non è che ci abbia pensato il pubblico, ci ha pensato il privato. E aggiungo, noi abbiamo sempre scritto che, giustamente, deve essere adeguatamente piantumata, siccome l'adeguato può essere, è molto soggettivo, non so, chiedo, perché non conosco la materia, se sia possibile indicare, oltre al fatto che siano senza arbori, che devono avere una certa dimensione. Mi spiego, siccome ho sentito anche la battuta di qualcuno prima, molto simpatica, che non mettano quattro arbusti che poi prima di crescere campa a cavallo, che abbiano una dimensione adeguata a quello che sarà l'edificio. Mi spiego, se uno fa un piano, tanto per dire, arriva a 3 metri, 4 metri, quel che sarà, una certa dimensione. Se uno arriva a 12 metri non può fare una siepe, no.
No, deve essere una piantumazione adeguata a quella che sarà l'altezza eventuale del manufatto. Sì, perché sennò formalmente rispettiamo quelle che sono indicazioni, in realtà prendiamo in giro i cittadini. Grazie. Prossimo Grazie. Se vuoi continuare, faccio il secondo intervento e di seguito. Rimango ancora perplessa rispetto a quello che ho sollevato prima, anche perché nell'osservazione la numero 2, esatto, anche gli osservanti rimarcano quello che praticamente ho inteso io. Si parla in generale di 15.000 metri quadri di eccedenza, ma non si capisce a che standard si fa riferimento, atteso che le norme PRG distinguono tra gli standard primario, che non sono gli opere di urbanizzazione primaria, spazi di sosta e di parcheggio o spazi di verde attrezzato, e non si parla di viabilità. Quindi io rimango ancora dell'idea che il cioè, questa è una posizione, ma comunque magari approfondirò l'aspetto, che la viabilità non può essere considerata come standard. E altra cosa che volevo sollevare era che nell'osservazione 2 i ricorrenti sollevavano la questione del vizio della documentazione relativamente al posizionamento del lato nord-ovest o est, adesso faccio un po' di confusione. Comunque questa delibera, no, questo documento è stato mandato viziato all'ARPAF e a LUIS, non all'ARPAF, scusate. Quindi loro praticamente osservavano che può esserci un vizio anche di risposta, a sua volta una risposta non conforme da parte dell'UIS. Però nelle osservazioni voi non avete rilevato questa osservazione sul vizio di forma del documento. Loro lo citano e secondo me ha giusta ragione, insomma. E io mi fermo qua, avevo altre cose ma adesso non... Sì, sono d'accordo con il consigliere Tonon quando sostiene che bisognerebbe fare un rilievo preventivo del traffico rispetto a quello che poi sarà la variante. E poi nella contraddizione rispetto ad una osservazione voi avete scritto: l'eventuale posizionamento di barriere fonoassorbenti sarà oggetto di valutazione in fase di progetto edilizio, ma potrebbe diventare anche una prescrizione, penso, ma comunque. Vabbè, mi fermo qua, grazie. Consigliere Denaro. Grazie, rapidissima, vista anche l'ora, il fatto che... sì, ottengo anche i ringraziamenti dei colleghi. C'è qualche consigliere che si lamenta dell'ora, anche qualche assessore qua dietro. Però insomma nessuno ci ha detto che la politica è una cosa facile. Le perplessità, le criticità e la contrarietà rispetto a questa operazione, come i colleghi l'ho già espressa a marzo quando è stata approvata la delibera precedente. Io in questa sede non posso che riconfermare quello che ho detto. Aggiungo semplicemente che al di là dell'evidenza che nell'area, l'avevamo già detto, ma lo ridicono i cittadini che ci vivono, la situazione, specie del traffico, è tutt'altro che piacevole e tutt'altro che facilmente gestibile, senza contare le questioni inerenti ai rumori e agli altri tipi di emissioni e di inquinamento. Vorrei dire che per l'ennesima volta purtroppo
ci ritroviamo a discutere di questioni nelle quali le risposte sono sì, forse lo è, forse non lo è. Mi riferisco alla questione relativa alla zona di espansione, che se non ho interpretato male e compreso male, diventa la qualificazione dell'area come area di espansione diventa elemento dirimente per far sì che venga considerato come area a standard verde oppure no, anche ai fini della legge regionale, anche le strade oppure no. Cioè, se è un'area di espansione, prego? Sì, cambiano l'inserimento o non inserimento, se non ho capito male, delle strade nel conteggio. Okay. Le percentuali, ok. Se per poco. Sì, ma non è che la differenza sia poco, cioè lasciamo stare se sia calcolato o non calcolato in questo caso, ma dalla qualificazione dell'area come area di espansione cambiano del 50% le percentuali, quindi non è indifferente la qualificazione dell'area in un modo o nell'altro, questo sto dicendo. È l'ennesimo caso nel quale si va a interloquire con i consiglieri comunali devono interloquire con gli uffici e con la giunta sulla base di pare che sia, forse è, forse non è. Lo abbiamo visto anche nel punto precedente dove l'ingegnere della Giustina ci dice ma forse è così, forse è regolare, forse è irregolare, mo dobbiamo ancora approfondire la cosa. Non è un bel lavorare così per noi consiglieri, lo dico molto tranquillamente. Io adesso sto parlando con lei, ma lei è il tecnico che fornisce, è la giunta che deve decidere quando portare in consiglio comunale se la cosa è abbastanza istruita oppure no. È chiaro che in questo caso ci sono delle tempistiche, ma in generale assistiamo a un permanere di queste incertezze e a me sinceramente, l'ho già detto ieri sera, diventa complicato e anche sgradevole e antipatico dover continuare a lavorare in questo modo. Grazie. Prego, consigliere. Grazie, stavo parlando della questione relativa allo studio della viabilità, del traffico, diciamo così, quindi dell'aumento, dell'eventuali della possibilità di inserire, se c'è, una proporzione, diciamo così, fra le essenze arboree da piantumare obbligatoriamente, quindi che abbiano un'altezza minima, poi che aumenta in base all'altezza del manufatto che sarà costruito, perché ripeto, se fossero costruiti 4 metri è un conto, se ne vengono costruiti un edificio che ha 12 metri, quindi grosso modo 4 piani, un condominietto come altezza, chiaramente cambia. Appunto, basta che scriviamo obbligatoriamente, come suggerisce il consigliere Darè, piantare sequoie. Pienamente d'accordo, accoglierei il suggerimento del consigliere Darè. Poi no, è ostrega. Certo. L'ho chiesto apposta se è possibile. Il fatto che non ci sia non vuol dire che non ci può essere, e che non si può fare. Il fatto che non ci sia, no, allora non si può fare. Ho chiesto appositamente agli uffici se si può fare, perché se no, ripeto, consigliere, prendiamo in giro i cittadini, anzi prendete, perché io sta roba non la voto, ovviamente. Prendete in giro i cittadini. Consigliere Tonon, continui pure. Il consigliere Darè. Anche ieri più volte mi ha interrotto. Perché? Domanda. Dico, continui pure, nel senso che faccio star zitto un attimo il consigliere Darè e continui. Va bene, grazie Presidente. Sarebbe stato, anche se capisco che probabilmente da un punto di vista
né tecnico né procedurale è possibile, sarebbe stato, perché ovviamente è una norma relativa al PAT, inserire che almeno, visto che per l'ennesima volta e tecnicamente la risposta degli uffici non fa una grinza, tecnicamente non è consumo di suolo. Di fatto, lo sappiamo tutti, andiamo a costruire sul verde, punto. Quindi, ripeto, non credo sia possibile perché riguarda il PAT, però se fosse stato possibile inserire almeno, vabbè, se proprio devi far su, però lo fai con i crediti edilizi. Cioè, o tiri giù da un'altra parte, se no non costruisci. O risani da un'altra parte togliendo, e se no non costruisci. Sappiamo che ci sono in Italia comuni in cui, ovviamente come dire, di ben diverse dimensioni, ma all'avanguardia da questo punto di vista, in cui non si costruisce un metro cubo senza che un metro cubo sia stato abbattuto. Ci sono comuni in Italia e credo che siano, da un punto di vista di rispetto dell'ambiente e quindi del futuro, molto avanti. Ribadisco la mia enorme perplessità sulla correttezza degli atti amministrativi e sulle risposte, per cui temo che rischiamo di trovarci impantanati e ovviamente, come già dichiarato in fase di adozione, ovviamente non sono d'accordo su buona parte delle controdeduzioni che sono state date. Grazie. Non vedo altre prenotazioni, quindi passiamo alla votazione delle controdeduzioni, all'accoglimento. Allora, votiamo per la prima osservazione, l'accoglimento parziale della prima osservazione. Ecco, potete votare. (13 favorevoli) e la prima osservazione è accolta parzialmente. Votiamo per la seconda osservazione. Parziale. Allora, è vero che le osservazioni formalmente sono due, osservazione 1 e osservazione 2, ma l'articolazione sia delle osservazioni che, correttamente dico, le controdeduzioni degli uffici erano articolate perché, come dire, erano relative a parecchi punti. Io avevo inteso che si sarebbe votato, diciamo, sottosezione per sottosezione, diciamo così. Allora sarebbero stati N, no? Se invece si vota esclusivamente l'1 o la 2, no, basta saperlo perché chiaramente... Sì, si vota solo la 1, non è il complesso, quindi l'accoglimento parziale vuol dire un sottoset di punti, ok? Così come indicati. Esattamente. Ecco. Ripetiamo la votazione, ok? Ok, grazie. Allora, per l'accoglimento parziale dell'osservazione numero 1, rivotiamo.
Allora, favorevoli 9, contrari 4, astenuti 0, quindi la prima osservazione è accolta. La controdeduzione è accolta parzialmente. Ok, basta capirci. Intera, che per quanto riguarda c'è un subset di punti accettato e l'altro non accettato. Ok. Votiamo la seconda. Favorevoli 9, contrari 4, quindi è approvata, accettata. Bene. Sì, ci sono dichiarazioni di voto? Non mi pare. Andiamo a votare il punto all'ordine del giorno. Potete votare. Favorevoli 9, contrari 4, astenuti 0. La delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Risoluzione consensuale della convenzione sottoscritta in data 26/11/99, registro scritture private numero 2599, modificata dalla convenzione sottoscritta in data 31/7/2007, registro scritture private numero 6099 e stipulata con la società intermodale Vittoriese SRL. Lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione. Grazie Presidente. La delibera che va in approvazione o meno in questa Assemblea parte da una lettera di Intermodale Vittoriese che avrei piacere di leggere integralmente. L'oggetto è Intermodale Vittoriese SRL, proposta di risoluzione consensuale, convenzione, registro 2599 del 26/11/1999. Con la presente si comunica di voler risolvere consensualmente il rapporto concessorio in oggetto. Con l'atto di risoluzione si intendono definiti tutti i rapporti patrimoniali tra Intermodale Vittoriese SRL e Comune di Vittorio Veneto inerenti alla Convenzione. Per memoria rammentiamo che sull'area demaniale sono stati eseguiti dei lavori di adeguamento del piazzale scoperto in ottemperanza alle prescrizioni imposte del sopravvenuto piano di tutela delle acque della Regione Veneto, articolo 9, per complessivi euro 45.000. Tale intervento è stato eseguito in considerazione della durata della concessione in essere, il cui termine finale era previsto il 31/12/2049. Sebbene l'atto concessorio preveda che le opere per la funzionalità dell'area siano a carico di questa società, risulta indubbio che la riconsegna anticipata non consentirà il completo ammortamento dell'investimento sopracitato a favore di una valorizzazione dell'area di vostra proprietà. Si auspica quindi che si possa addivenire a una risoluzione anticipata consensuale ai rapporti in essere senza oneri per le parti. Rimaniamo in attesa di un vostro conteggio riscontro di 8 agosto 2023. A fronte di una richiesta formale di proposta di risoluzione, agli atti voi avete un impianto di delibera, allegato anche un prospetto di risoluzione consensuale della Convenzione che viene sottoposta alla discussione e poi alla votazione di questa Assemblea. Grazie. Assessore, aperta la discussione, prego. Qualche prenotazione?
Consigliere Denardi. Grazie Presidente. Io vorrei fare un passo indietro perché in poche settimane parliamo di nuovo dell'intermodale vittoriese e in poche settimane di nuovo ne parla l'assessore Antiga. Ci eravamo lasciati prima delle vacanze con l'assessore Antiga che dichiarava di essersi astenuto. Veramente lui diceva, non mi ricordo neanche cosa ho votato, mi sono astenuto. Sì, non è neanche andato a controllare prima di venire in consiglio comunale. Mi pare proprio di no, però. Vi prego di non fare botta e risposta, cortesemente. Placchi lei l'agitazione di questa sera all'assessore. Allora, siccome in consiglio comunale avevo pubblicamente richiesto il verbale dell'assemblea dei soci del 29 giugno 2021, finalmente gli uffici sono riusciti a reperirlo. Ne do lettura delle parti interessanti, ovviamente era presente l'assessore Antiga, almeno si ricordava di esserci. Il Consiglio di amministrazione intermodale vittoriese in data 14 giugno 2021 ha approvato il piano strategico destinato agli attori pubblici e privati, così come richiesto dall'assessore Antiga per conto dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, nel corso della citata assemblea del 24 luglio 2020. Prende quindi la parola il consigliere Caberlotto che dà lettura del documento, denominato lo scalo merci di San Giacomo di Veglia, stato di fatto e prospettive, piano strategico elaborato da Intermodale Vittoriese e destinato agli attori pubblici e privati, cioè il documento approvato dal Consiglio di amministrazione. C'è la discussione, al termine della quale il Presidente del Consiglio di amministrazione Paola Tolin ha chiesto all'Assemblea se i soci condividevano il contenuto del documento elaborato dal Consiglio di amministrazione. Nessun socio ha espresso osservazioni ulteriori o dissensi. Allora, mi piace ricordare che l'assessore Antiga ha dichiarato in Consiglio Comunale che il piano non andava bene perché non aveva tutta una serie di carenze che lui ha evidenziato. Evidentemente deve essersene dimenticato di farle notare quelle carenze in assemblea, oppure dobbiamo pensare che il segretario che ha verbalizzato ha scritto qualcosa che non è corrispondente a quello che è avvenuto in assemblea, perché, ribadisco, nessun socio ha espresso osservazioni ulteriori o dissensi. Quindi mi pare evidente che l'assessore Antiga non si è accorto di quello che andava a votare, evidentemente nell'assemblea se ne è accorto 2 anni dopo che c'era qualche problema al piano che prima andava benissimo. In merito alla delibera di questa sera, quello che non emerge dalla delibera è quello che è nella testa dell'amministrazione il futuro di quest'area. Noi andiamo nel giro di meno di un mese, in ragione della richiesta fatta dalla Società Intermodale Vittoriese, a risolvere consensualmente la convenzione, ma non una riga c'è scritto in delibera, non una parola ha speso l'assessore Antiga nell'illustrazione del punto, per dire che fine faranno il CATAV e tutti i camion che in quell'area in questo momento ci sono. CATAV che ha visto scadere l'origine del rapporto per il quale sono collocate lì i camion e presta servizi a favore degli autotrasportatori a fine marzo di quest'anno, il 30 di marzo se non ricordo male, e dall'altro che fine e che idee ci sono relativamente a Savno, perché in quell'area in questo momento chiunque prenda il treno tra Vittorio Veneto e Conegliano vede che non solo ci sono i camion del CATAV, i camion dei soci del CATAV ovviamente, ma una marea di mezzi di Savno. Allora, sinceramente, io mi sarei aspettata che l'assessore Antiga questa sera ci dicesse che cosa ha l'amministrazione in testa una volta, per il futuro, una volta sottoposta alla nostra attenzione
questa delibera. Grazie. Altri interventi? Al momento no, allora prego. Grazie Presidente. Confermo che quella sera in Consiglio ho detto non mi ricordo, perché poi ho fatto confusione tra l'annualità 21 e 22, magari sarà una cosa gravissima, difatti io ammiro quelli che dopo 8 anni in processo gli dico lei venerdì alle 10 dov'era, questi rispondono purtroppo io avrei detto non lo so e mi spiace anche di questo. In quel documento comunque rappresentavo ai consiglieri presenti che l'assessore Antiga in quella aveva dato, visto che era in scadenza il socio Vittorio Veneto all'interno dell'intermodale, aveva auspicato che all'interno dell'intermodale ci fosse qualcosa, ci fosse una spinta che mandasse avanti quell'intermodale e che non vivesse seduto su un contributo che prendeva annualmente concordato con CATAV. E visto che lei è stata così brava a leggere la pagina successiva, magari io le faccio ricordo di cosa c'erano le passe precedenti. L'assessore Antiga del Comune di Vittorio Veneto, dopo aver confermato l'obbligo per il Comune di uscire dalla compagnia societaria, a seguito dell'entrata in vigore della legge Madia, aveva sottolineato che l'intermodale è un progetto in cui il Comune aveva sempre creduto, come pure la comunità montana delle Prealpi, e che l'elettrificazione in corso stava risolvendo alcuni dei nodi strutturali. Aveva però richiesto all'intermodale predisponesse e presentasse al Comune, quale ente concedente, un piano industriale che evidenziasse le esigenze, gli obiettivi, le modalità, i costi, che dicevo l'altra volta, proprio perché il Comune di Vittorio Veneto, l'intermodale vittoriese, rimanesse una soluzione principale. Lei si accorge che letto questo e letto l'altro sembrano due autori diversi e invece è lo stesso documento. Quindi non è che noi ci siamo preoccupati in maniera diversa o difforme da, però sentita una e sentita l'altra, proprio due campane, la piccola e la grande, e quindi sono due tonalità assolutamente diverse. CATAV secondo me ha una convenzione che scade più avanti rispetto al Comune di Vittorio Veneto. Molto probabilmente la sua nota è CATAV nei confronti di Intermodale ha una convenzione, ma molto probabilmente Intermodale aveva intrapreso o comunque vedeva altre strade e magari, non lo so, non gli ha rinnovato o non aveva intenzione di rinnovare a CATAV una convenzione sapendo che poi magari l'oggetto sociale suo veniva nel meno e quindi magari pensavano già a questa soluzione. Quindi non è che ci siano grosse difformità. All'interno di quell'area, come noi sappiamo, c'è CATAV, i loro camionisti avranno 40 e non so quante postazioni e all'interno, in subaffitto, concordato col Comune, alloggiano Savno. Savno ovviamente è quello che conferisce economie importanti all'interno di tutto l'insieme, giusto? Di tutto l'insieme, dove Savno paga CATAV, CATAV ha sempre pagato Intermodale e pagava anche noi. Situazione un po' contorta secondo me. Adesso Intermodale non c'è, le convenzioni con Intermodale passa la palla, credo passa al Comune, nella misura in cui questa sera venga accettata la risoluzione da loro richiesta, perché l'oggetto sociale potenzialmente non riescono ad averlo e quindi hanno fatto una scelta. Non andiamo a discutere sulla scelta, era una loro proposta. Il Comune dice se accettiamo o non accettiamo quella proposta, nulla di più. Quindi non vedo ad oggi cosa possa cambiare rispetto a quello che c'era ieri all'interno dell'intermodale nell'intero. Savno continua a stare dentro, CATAV continua a stare dentro, ci sarà sicuramente da regolamentare, credo con una nuova convenzione, no? Il venir meno di Intermodale, il Comune dovrà
necessariamente fare una convenzione dove Savno e Catab troveranno, mi auguro, una soluzione, giusto, fra di loro, e il Comune potrà solo assentire a quello che loro due andranno a concordare. Non c'è la volontà, perlomeno da parte mia, e non ho avuto nessuna indicazione contraria, di mandar via uno, mandar via l'altro, o assolutamente no. Se viene approvato questa risoluzione, dovrà iniziare necessariamente un minimo di intesa tra Catab, Savno e il Comune di Vittorio Veneto, che il Comune di Vittorio Veneto è titolare di tutta l'area da sempre, dove si svolgono funzioni dei terzi. Quindi noi siamo padroni di tutto quanto, noi Vittorio Veneto, e poi quando c'erano da fare i piazzali ha sempre contribuito perché le funzioni vanno rispettate e vanno anche valorizzate, non si è mai tirato indietro. Non vedo perché si deve tirare indietro adesso. Sono cambiate le situazioni, dovremmo necessariamente rivedere le convenzioni. Sarà facile? Non lo so. Io credo che se Savno e Cata portano un progetto unitario, il Comune può dire solo di sì, perché da dire di no. Ovviamente si auspica che ci sia un accordo chiaramente col Comune che cercherà per quanto possibile di fare il moderatore, ma non rispetto a uno o rispetto all'altro, rispetto alla convivenza che c'è sempre stata e si auspica continui. Qualche intervento? Altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere De Antonio. Qui sì, la consigliere Denardi si preoccupava di quello che poteva essere il futuro delle società che attualmente utilizzano quell'area in, chiamiamolo, subaffitto. Cioè sarebbe importante che appunto quello che avete detto a voce venisse confermato, cioè c'è la volontà di mantenere, diciamo, l'uso di quel terreno che faceva un giro strano. Sono d'accordo che faceva un giro strano, adesso il Comune è ritornato titolare, diciamo, dell'utilizzo di quel terreno, quindi c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione a mantenere, diciamo, la disponibilità di quell'area a favore della Savno e del Catab, alle condizioni che verranno determinate, che possono essere le stesse diverse a seguito di un rapporto consensuale, come abbiamo fatto. Questo potrebbe essere, diciamo, se ci fosse scritto anche questo, saremmo ancora più contenti. C'è scritto, non l'ho letto sulla... No, ma nella delibera non c'è scritto questo, no? Ah, dalle carte vostre, però, cioè, che noi non conosciamo, però se ci fosse questo impegno nelle premesse o dove volete, per me, diciamo, risolveremo il problema della nostra osservazione e ci sarebbe il nostro voto favorevole, no? Giusto? Perdonate, ma mi sono dimenticato un particolare che magari può essere importante rispetto a quel che ho detto prima. E sempre in quell'area, vicino a quell'area, abbiamo adesso il progettista del sottopasso. Lo so che per lei è un peso, ma vedrà che quando è finita è una cosa meravigliosa. Nel fare il sottopasso andremo necessariamente a dividere in due l'area che oggi è stata mantenuta com'è perché in previsione il sottopasso c'era da mo'. Addirittura c'è la possibilità con Savno e la possibilità con Catab di ampliare tutta l'area, cioè l'area che non viene più occupata adesso da viabilità e parte dell'area che adesso si trova praticamente chiusa in attesa del sottopasso, di addivenire un unico corpo. Quindi ci sono più metri quadrati, saranno circa 4-5 mila metri, che possono essere messi a disposizione per un progetto unitario. Cioè non c'è volontà di tirare indietro, anzi c'è volontà di dare la possibilità perché quella cosa deve funzionare e a Vittorio Veneto da sempre, perché la dobbiamo togliere? Prego. Sì, grazie. Allora,
praticamente le volontà dell'amministrazione vengono fuori così un po' così. Ogni tanto c'è qualche volontà che emerge. L'idea su cosa fare su quell'area l'avevamo chiesta, cioè avevo chiesto prevalentemente nei mesi scorsi che idea aveva l'amministrazione rispetto a quell'area, e l'avevo chiesto anche perché so che a confine di quell'area, praticamente tra il Parco Dan e quell'area, c'era stato un frazionamento di terreno per individuare, per realizzare una strada di accesso all'area con relativi poi parcheggi, vabbè, e effettivamente c'era l'idea, non so se è ancora in piedi, con Savno di realizzare un eventuale distributore di gas, c'è già, che serve i mezzi, che serve proprio i mezzi, eventualmente con l'idea di servire anche altri. Bon. Ok, quindi questo è il discorso. Detto questo, quindi voglio dire, i contatti con Savno e con CATAF li avete avuti da parecchio tempo, voglio dire, giustamente come amministratori, voglio dire, questo fuori discussione. Il punto è che secondo me anche la scorsa volta o anche più volte abbiamo parlato di intermodale, più volte è stato, io mi ricordo quando c'era i punti all'ordine del giorno di dismissione delle quote di intermodale, più volte era emersa questa, cioè non è mai emersa proprio una volontà effettiva di cosa fare dell'area, ok? Io mi ricordo negli anni scorsi. Detto questo, sì, mi trova abbastanza d'accordo se la visione un po' è questa, è area di servizio. Tra l'altro nel PAT mi sembra sia individuata zona industriale, non so se è area di servizio, come può essere definita questa. Questa è una scelta che viene fatta, può essere anche condivisibile, rimane il fatto che per esempio qui si dà giustamente dico, un servizio ai mezzi di trasporto, ai camion, tra l'altro abbiamo parlato anche di mettere in atto dei servizi per gli autotrasportatori, quindi questo dovrà fatto giusto, non è mai stato fatto. Però su questo mi riaggancio anche alla vendita del Parco Dan, perché io mi chiedo dove sarà l'area dove faremo dei servizi per uso di questi camionisti e di questi autotrasportatori. Grazie. Quindi non so se è sufficiente l'area. Ecco questo. Grazie. Assessore Antiga, sul verbale dell'Assemblea, se io chiedo il documento che deve avere A, B, C, D, E mi presentano il documento che ha A e B, una persona normale gli dice scusa ma C, D, E dove sono finite? A quanto pare lei C, D, E qua non gliele ha chieste, quindi si dà per scontato che gli andasse bene anche senza C, D ed E. Dopo 2 anni si è svegliato che non gli andava bene, questo leggo io. Assessore, la prego, capisco la sua arroganza naturale che porta avanti da sempre, però cerchi di capire che ogni tanto le fa fuori dal vaso. Grazie. Assessore Antiga, se vuole le diamo la parola, fa mezz'ora di prolusione, così la finisce almeno, no? Sì, bisogna che faccia i commenti perché poverino, se no non è in grado di andare avanti. Allora, alla sua età, poi tra l'altro mi stupisco, avesse 20 anni ancora. Ma... Allora, quello che io le ho chiesto nel precedente intervento è quello che manca in questa delibera. Allora, io non ho detto che lei ha idee di chissà quale genere, di andare a bruciare i camion della Savno o di andare a bruciare i camion dei soci del CATAV. Io le ho chiesto perché in una delibera che sa benissimo lei, perché magari chi ci ascolta da casa non ha idea di chi abbia di fatto in subconcessione, in subaffitto, chiamiamolo come diamolo vogliamo, l'area rispetto a Intermodale Vittoriese, non lo sa neanche, magari non sa neanche dove è l'area di cui stiamo parlando. Okay? Lei invece, tutta la Giunta, sapete benissimo che questo problema c'è. Allora io mi aspetto dalla Giunta, che sa benissimo che questa delibera origina a cascata la necessità di trovare una collocazione giuridica, non fisica,
a quelle due realtà che in questo momento utilizzano quella collocazione fisica per svolgere le loro attività. Mi aspetto che la delibera, quantomeno, o lei nel momento in cui illustra la delibera, spieghi: questo è il primo passo, da domani mattina sappiate però che Catav e Savno inizieranno con noi un dialogo per ottenere direttamente una delle due, in simbiosi, uno attraverso l'altro, non lo so. Prego? Ha parlato il Carnielutti della situazione. La possibilità di rimanere nell'area e continuare nelle loro attività. No, lei non lo ha detto nell'illustrazione della delibera, Assessore. Non lo ha detto. Se l'avesse detto, vabbè che ho problemi di memoria, ma a breve termine così tanti no, e neanche di comprendonio, ma penso neanche il consigliere De Antoni, che gli ha detto esattamente la stessa cosa. Le abbiamo chiesto quali sono le intenzioni dell'amministrazione, e io mi aspettavo che lo dicesse prima, rispetto alle due realtà che in questo momento operano in quell'area. Se l'amministrazione garantisce che da domani mattina inizia un'interlocuzione per mantenere esattamente o addirittura ampliare l'area esattamente nelle condizioni in cui sono adesso, in una nuova cornice giuridica, in un nuovo contesto giuridico che ne garantisca a parità di condizioni attuali l'esercizio, ha detto quello che volevamo sentire. Meglio ancora se, come ha detto il collega De Antoni, questa cosa non risulta semplicemente dal verbale, perché magari fra qualche anno il verbale se lo dimenticano tutti, ma risulta dalla delibera. Nelle premesse sappiamo tutti quanti che è intenzione dell'amministrazione procedere in questo modo da domani mattina, senza chissà quali drammi esistenziali. Consigliere Tonon. Grazie. Prova del fatto che lei, Assessore, non abbia dato alcuna indicazione è il fatto che, se lei va a riascoltarsi, ha semplicemente letto la lettera arrivata da Intermodale Vittoriese, punto, non ha detto null'altro. In questo senso i colleghi hanno chiesto e sollecitato per capire quale sarà la situazione. Nella sua risposta, nella sua prima replica, lei ha accennato quali sono i due soggetti che sono dentro, la Sarno e il Catav come consorzio, e questi, se non ho capito male, continueranno e poi parleremo. Adesso si può far finta anche di essere ingenui, Assessore, ma faccio fatica a credere che lei, in quanto delegato al patrimonio, ma in primis il sindaco, ovviamente come capo dell'amministrazione, abbia recepito la richiesta dell'intermodale e detto va bene, andiamo a risolvere consensualmente, una volta risolto vedremo cosa accade. No, cioè, nel senso, un'amministrazione seria non dico sa già cosa accadrà, ma ha già pensato quali passi, e io penso anche ne abbia già fatti per sapere il giorno dopo la risoluzione cosa accade, ma mi pare anche logico, diciamo, una normale gestione amministrativa, quindi non domani chiameremo la Savno e il Catav e vedremo cosa fare. Ieri o ieri l'altro presumo siano stati chiamati Catav e Savno, eccetera. Un piccolo dubbio, non so se mi ha letto nel pensiero l'assessore Fasan, è quello relativo ovviamente al regolamento, che prevede, se non ricordo male, un bando esposto per 15 giorni quando ci sia una concessione che non sia per fini sociali, ma vado a memoria. Poi non so se c'è la possibilità, trattandosi di un consorzio di autotrasportatori, quindi un privato, ma non una società privata di fatto, e la Savno, che è sì società privata, di diritto privato, ma di totalmente partecipazione pubblica, i soci sono ovviamente pubblici, sia possibile con questi enti
come dire, addivenire ad un accordo cioè, non bypassando, ma insomma utilizzando una normativa che possa, come dire, andare a una trattativa diretta. Con questo non lo so, lo chiedo, qualcuno probabilmente lo sa. Però risulta singolare, diciamo, che l'assessore dica domani ci metteremo al tavolino, faremo una telefonata e vedremo cosa. Penso di no, nel senso che con la riservatezza dovuta ovviamente, credo che un'indicazione l'amministrazione possa darla su quelle che sono le idee un po' più, come dire, articolate, no? Ma penso che si metteranno d'accordo, penso che si possano restare lì. Ci sono ovviamente come dire, delle norme, dei regolamenti da rispettare. Sapere, capire se ci sono degli interessi, perché si parla del sottopasso, si parla dell'ampliamento dell'area, non credo siano fatti tutti, guarda un po', alla Savno o a chi per essa serve proprio quell'area lì. Ah, che strano. È ovvio che c'è una pianificazione sia nella urbanistica che di conseguenza in questo caso anche nella gestione patrimoniale dei beni del comune, anche perché è un obbligo fare questo, è un obbligo amministrativo e quindi avere un'indicazione, ripeto, non pretendendo, anche perché non credo ci siano dei documenti, ma dicendo l'intenzione dell'amministrazione è questa, l'augurio, ecco meglio, mettiamolo così, l'augurio, le aspettative dell'amministrazione sono queste, potrebbe essere, ci si augura che, puntini, la continuazione ovviamente la dice l'amministrazione, non il consigliere comunale di minoranza. Grazie. Altri interventi? Diamo la parola al sindaco. Allora, facendo il riassunto dei riassunti, questa sera siamo chiamati a recepire quello che è stato letto prima dall'assessore, ovvero sia la cessazione di un rapporto convenzionale con Intermodale che sarebbe cessato naturalmente il 31 dicembre del 2049. In tutto il tempo trascorso nella mia amministrazione, essendoci resi conto perfettamente che Intermodale mai ha funzionato, mai sarebbe funzionato, anche i più innamorati dell'idea dello scambio gomma rotaia a fronte di tutti presenti in una riunione di industriali nostri, locali, grossi, importanti, è stato dichiarato a chiare lettere che anche se dovesse funzionare sarebbe costato un 30-35% in più il costo del trasporto senza avere mai la certezza dei tempi di consegna delle merci, quindi decretando de visu tutti i presenti la fine anche dell'idea bellissima di poter spostare su rotaia quello che normalmente vediamo intesare le strade su gomma. Ecco, questa sera abbiamo avuto questa maturazione di consapevolezza che ha portato alla cessazione di quello che è stato un bel sogno a cui tante amministrazioni che si sono succedute hanno sempre creduto. Praticamente da domani il Comune di Vittorio Veneto, che ha sacrificato circa 4 ettari per oltre un ventennio senza beneficio praticamente per la collettività dei vittoriesi che ne è proprietaria, e quindi il suo sacrificio lo ha fatto per più di 20 anni. Da domani torna ad essere titolare piena di quasi 4 ettari. Nell'area, che invece si estende ben di più, perché mi pare che siano 6,5 ettari, credo il totale, insiste anche Catav, la quale ha un'altra convenzione che è naturalmente in scadenza nel 26. A Catav
tutte le amministrazioni vittoriesi hanno sempre lavorato con simpatia e appoggio. Anche la nostra, nessuno ha mai pensato di allontanare o far cessare prima, anzitempo, la convenzione in essere con loro, anzi, essendo che su quell'area là, studiando la cosa a livello di PAT, eccetera, abbiamo anche, se saremo noi vittoriesi bravi adesso, tra qualche anno, a portare a casa quelle che sono le potenzialità di supporto proprio del trasporto su gomma, avrà un ampliamento, non soltanto come ricomodo ricovero, dove lavare i camion, dove fare il pieno di gasolio, dove fare le piccole riparazioni, dove poter interloquire tra camionisti, il nostro Catavo praticamente, che tutti quanti conoscono, ma potrebbe avere anche uno sviluppo interessante proprio per Catava. Quindi nessuno ha mai pensato minimamente di allontanarli. So che Catava sono spaventatissimi, hanno interessato un po' tutti pensando che l'amministrazione comunale volesse allontanarli, assolutamente non è vero. Lo abbiamo dichiarato tante volte che abbiamo interloquito con loro, anch'io personalmente, oltre all'assessore, nessuno ha mai pensato di toccare Catava. Catava poi, fra l'altro, ripeto, ha una convenzione in essere che termina nel 26 e speriamo nel 26 chi ci sarà possa continuare con questo rapporto che a noi piace avere come amministrazione. Tutte le amministrazioni hanno goduto di questa vicinanza con la categoria dei trasportatori. Per il resto sappiamo che Savno è presente con i suoi mezzi, nei disegni di Savno la loro logistica, per motivi loro va bene che rimanga là, che possa svilupparsi, hanno anche una struttura dove poter fare manutenzione, dove poter fare quello che serve per i loro mezzi. Nel momento che il rapporto dovesse essere diretto tra amministrazione comunale, tornata ancora in proprietà piena di quell'area, e Savno, di poter anche concludere direttamente un rapporto in modo da consolidare nel tempo i loro investimenti sul posto, tettoie, fotovoltaico, non so io cosa possa servire per quello che serve a loro, ma sarà un rapporto diretto amministrazione-Savno. Quindi io credo che questa sera voteremo a favore per una cosa che ritengo importante per Vittorio Veneto. Consigliere Valiana. Grazie. Sì, ringrazio il Sindaco per la spiegazione. Volevo fare anche una domanda. Risulta che Savno sia interessata anche all'area del Parco Dan, perché a me sembra che effettivamente ci sia stato, quindi voglio dire, nell'interlocuzione che avete avuto con Savno, chiedo se eventualmente in quel caso, a parte che poi l'area sarà venduta e quindi andrà molto probabilmente all'asta, in quel caso voglio dire, se ci fosse un progetto un po' più ampio sarebbe anche interessante, magari non stasera, saperlo per tempo, ecco, grazie. No. Allora abbiamo mandato. Prego, Sindaco. Posso? Sì, abbiamo interloquito molte volte anche con Savno direttamente, la quale è interessata più che altro a consolidare la sua posizione nel tempo, quindi con una convenzione eventualmente ad hoc. Vedremo come fare con Savno perché è una partecipata e quindi potrebbe avere, come diceva il consigliere Tonon, anche un percorso diverso che se non il bando lo studieremo a tavolino, questa cosa qua. Savno era da sempre invece interessata a quello che diceva lei, invece di avere una fascia per poter avere un accesso-recesso
si ritrovano ad avere una botta di metano e potrebbero metterlo a disposizione anche di tutti a prezzi convenienti, ecco. Questa è la loro intenzione e per tanto tempo ci hanno chiesto, abbiamo fatto un frazionamento, andrà ad arricchire l'area nel suo totale. Consigliere Antoni. Faccio una dichiarazione di voto un po' più ampia, però diciamo è dichiarazione di voto. Allora, una piccola osservazione, signor Sindaco. Anche per me l'idea dell'intermodale era non un sogno, ma insomma una cosa che mi sarebbe piaciuta fosse andata avanti, tant'è che avevamo presentato anche quella mozione pochi consigli fa, o forse l'ultimo consiglio. Diciamo che dobbiamo stare attenti perché al di là del problema delle attività produttive, il trasporto su gomma è importante, in Italia è fin troppo sviluppato, in relazione anche ai problemi di tipo ambientale, di tipo di emissioni di gas in atmosfera, eccetera, e il trasporto su rotaia, diciamo, avrebbe dei benefici dal punto di vista ambientale importanti. Quindi abbandoniamo temporaneamente questo sogno, ma teniamo conto che anche come amministrazione comunale dobbiamo cercare di favorire quello che è diciamo, la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera e quindi di preoccuparci sempre più degli aspetti ambientali. Detto questo, preso atto che l'amministrazione ha ribadito con forza la volontà di diciamo, trovare con gli attuali utilizzatori dell'area di cui discutiamo, di trovare con loro le modalità per consentire la continuazione dell'attività in corso attraverso una convenzione che verrà a breve, sia appena possibile sottoscritta, io esprimo il mio voto favorevole a questa delibera. Consigliere Re. Sì, anch'io per dichiarazione di voto, perché credo che sia stato ampiamente esaustivo la risposta che ha fatto il Sindaco, ma conoscendo bene sia il CATAV sia tutto il gruppo da Savano, stanno già quanti anni che sono assieme diciamo, in quell'area e complementari diciamo, anche nel servizio tra di loro diciamo, di tutti i mezzi che girano in quell'area. Quindi per noi il CAT è fondamentale, è una fonte di lavoro per tante persone, è un punto di riferimento per l'autotrasporto non trevigiano ma ben più in alto, hanno anche la volontà e la capacità per espandersi. Là c'è un'area che adesso è messa a disposizione, purtroppo è finito un sogno, di quel sogno ho fatto parte anch'io perché personalmente avevo coinvolto allora l'assessore Mazzato e avevamo portato a casa dalla regione del Veneto credo un miliardo e mezzo, però purtroppo diciamo, sono mancate le condizioni diciamo, delle aziende che volevano il trasporto su rotaia, che principalmente era la Sangalli, che poi ha trovato sbocco lavorativo in altre aree e quindi per noi diciamo, quell'area è un'area fondamentale per il trasporto e soprattutto sono due aziende pubblico-privato per quanto riguarda la Savano, ma sicuramente privata e non più di tanto quella che è il CATA, su un'area che il Comune ha sempre dato a disposizione e ha intervenuto anche con finanze proprie, quindi io spero che quanto prima, so che già si parlano, troveranno l'accordo, dopodiché lo porteranno in Consiglio Comunale e cercheremo di ottimizzare quelle che sono quell'area che è un'area strategica per il trasporto e per il servizio pubblico. Quindi il nostro è un parere favorevole. Se non ci sono altre dichiarazioni passiamo in votazione.
13 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. La delibera è approvata. Votiamo per la immediata eseguibilità. Unanimità, 13 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. La delibera è immediatamente eseguibile. Buonanotte a tutti.